Buonasera, diamo inizio a questa seduta consigliare. Come sempre saluto il pubblico presente, saluto il pubblico che ci segue da casa, perché come sapete noi siamo in diretta webcam e quindi salutiamo i cittadini che ci stanno seguendo. Informo che ha già motivato la sua assenza il consigliere Gradini per motivi di salute, che la consigliera Manzato arriverà verso le 20:30 e che il consigliere Terenzia aveva qualche minuto di ritardo e poi anche il consigliere Zanin mi pare che ha un po' in difficoltà e non sappiamo se arriva. Quindi do comunque la parola al segretario per l'appello, prego. Buonasera a tutti. Allora l'appello, senatore Barbisan, Barro, Drigo Adriano, Drigo Irina, Fagotto, Foglia, Furlanis, Mascarin, Moro, presente. Pizzolito, Zanco, Zanutto. Grazie segretario. Allora nomino scrutatori i consiglieri Barbisan Leonardo, Drigo Adriano e Moro Cristian. Diamo inizio quindi al Consiglio Comunale con le comunicazioni. Do la parola al Sindaco che so che ne ha alcune. Prego. Buonasera ai cittadini che ci stanno seguendo da casa, consiglieri comunali, componenti di giunta, dottor Datri, presidente che ci stanno ascoltando in sala. Alcune comunicazioni. Nei giorni scorsi è mancato uno stretto familiare del nostro segretario generale, dottor Ferrari. Esprimo le condoglianze dell'amministrazione comunale e ritengo anche di tutti i componenti del Consiglio, mi sento di farlo anche a nome vostro, al dottor Giorgio Ferrari per il grave lutto del congiunto che l'ha colpito nei giorni scorsi ed è per questo che questa sera non è presente. Come saprete, lo scorso 18 novembre è scomparso Don Domenico Sigalotti. Era stato anche insignito del premio Gervino nel 1999 con le seguenti motivazioni: per aver contribuito con grande dedizione alla formazione morale e civile di generazioni di portogruaresi, per essere stato punto di riferimento per tutta la nostra città, per quanto ha saputo proporre e realizzare, prodigando le sue migliori energie di cuore e di intelletto, contribuendo a creare comunità laddove non c'era, illustrando con ciò il nome e l'immagine di Portogruaro e accrescendone il prestigio. L'amministrazione comunale, anche nella persona del sindaco, ha partecipato alle esequie con il gonfalone. Siamo tutti inoltre a conoscenza del gravissimo sisma della zona dell'Albania. Esprimiamo, penso a nome di tutti i componenti del Consiglio Comunale e dell'amministrazione tutta, la vicinanza alle popolazioni colpite da tale grave lutto, auspicando che in breve anche i soccorsi internazionali possano portare aiuto a quelle persone così in gravissima difficoltà. Avete sicuramente visto le immagini che passano da una TV all'altra. Come concordato nell'ultimo Consiglio Comunale, abbiamo provveduto ad inviare alla senatrice Liliana Segre una lettera integrata con le note suggerite nel corso del Consiglio stesso e quindi segnalate alla segreteria. Copia della lettera inviata vi è già stata trasmessa. Vi comunico che la senatrice Liliana Segre, a stretto giro, ha ringraziato il Comune di Portogruaro con la seguente nota. Grazie signor Sindaco, la solidarietà merce rarissima. Un cordiale saluto a lei e ai cittadini di Portogruaro, Liliana Segre. Ieri, 26 novembre, si è tenuta la cerimonia di conferimento del premio Eccellenze Città di Portogruaro. Ricordo i premiati e le motivazioni di assegnazione del premio espresse dalla Commissione. Francesco Fidanza, direttore del Dipartimento di Chirurgia dell'ASL 4 Veneto Orientale, per il contributo alla qualificazione e miglioramento continuo della chirurgia dell'ospedale di Portogruaro.
5° Reggimento Artiglieria Terrestre Superga, per la promozione continua di uno stretto legame tra le istituzioni militari, civili, associazioni e volontariato. Monsignor Don Orioldo Marson, per il suo contributo alla crescita culturale della città e disponibilità alla collaborazione con enti e istituzioni. Zignago Holding SPA, per il continuo e costante contributo allo sviluppo socio-economico del territorio. Mercoledì 20 novembre si è tenuto un incontro tra il Comune di Portogruaro e Terna SPA. Per l'amministrazione comunale erano presenti il sindaco Maria Teresa Senatore, l'assessore alle attività produttive Luigi Geronazzo. All'incontro anche il consigliere comunale Movimento 5 Stelle Claudio Fagotto e il funzionario tecnico del Servizio Ambiente ed Energia del Comune, architetto Nilo Ongaro. Per Terna SPA erano presenti ingegnere Alberto De Lorenzo D'Andola, ingegnere Stefano Lorenzini della Direzione Sviluppo Rete e l'ingegnere Maria Rosaria Guarniere, responsabile area operativa della trasmissione Padova di Terna SPA. Il tema dell'incontro era la valutazione della situazione dell'elettrodotto con eventuali ipotesi di interramento. Si è condiviso con Terna che i tecnici avrebbero portato all'attenzione dei vertici la tematica dell'interramento e che il Comune di Portogruaro avrebbe garantito il massimo della collaborazione rispetto a tale tematica. Si ringrazia Terna per la disponibilità all'incontro e si auspica che a breve ne possa essere programmato un altro sul tema. L'ufficio competente del Comune di Portogruaro predisporrà inoltre il quesito da inviare all'Istituto Superiore della Sanità, come concordato nell'ultimo Consiglio Comunale, e che verrà preliminarmente all'invio esaminato e valutato in apposita seduta della competente Commissione Consiliare, come concordato detto nel precedente Consiglio Comunale. Il 24 novembre, in occasione della giornata delle associazioni della Fiera di Sant'Andrea, l'Istituto Monsignor D'Alessi, Ipsia D'Alessi, ha presentato la georeferenziazione dei percorsi cicloturistici Le Nostre Vie con 15 guide. Tali percorsi sono pubblicati anche nel nostro sito internet su contributo dedicato da parte del Comune di Portogruaro e possono essere scaricati da chiunque ne abbia necessità. Un particolare ringraziamento e apprezzamento per il lavoro svolto va agli insegnanti, professore Natalia Cigagna, Zita Zambello e molti altri. Rete Ferroviaria Italiana, a partire dal prossimo 2 dicembre, inizierà i lavori di risanamento del ponte e ripristino dei parapetti del cavalcaferrovia di Via Crede in località Portovecchio. La durata dei lavori è prevista fino a fine febbraio 2020. Ricordo che il danneggiamento della stalletta, conseguenza di incidente stradale, è avvenuto oltre 10 anni fa. Ringraziamo nuovamente RFI per aver partecipato ai numerosi incontri organizzati dall'amministrazione comunale che hanno portato alla risoluzione del problema. Procedimento dibattimentale numero 924-2016, Tribunale di Pordenone, caso Gaiatto. In data 26 novembre 2019 l'avvocato Giacomel, legale e patrocinatore del Comune, ha comunicato con nota via mail quanto segue. Con riferimento al procedimento in oggetto, informo che all'udienza del 26/11 ultimo scorso, il Tribunale collegiale ha deciso sulle varie eccezioni relative alla costituzione di parte civile che le difese degli imputati avevano sollevato, respingendole tutte. Nello specifico, per quanto riguarda il Comune, il Tribunale, decidendo sull'eccezione proposta contro la non costituzione, l'ha rigettata, con ciò riconfermando la legittimità. Il procedimento è stato rinviato all'udienza del 17 dicembre 2019 alle ore 9 e per le modifiche del capo di imputazione, atteso che nelle more sono pervenute altre 120 querele
da parte di altrettanti truffati contro Gaiatto e i suoi complici, determinando così l'apertura di un procedimento bis. Alla prossima udienza il Tribunale dovrebbe disporre la riunione del procedimento in corso con il procedimento bis. Provvedo nel frattempo a chiedere copia dell'ordinanza che decide sulla nostra costituzione di parte civile, che non appena possibile invierò per il vostro fascicolo. Questo per dire che anche in questo caso la costituzione di parte civile da parte del Comune di Portogruaro è stata ritenuta legittima. In data odierna, presso il municipio di Portogruaro, si è riunito il direttivo del Parco Lemene Reghena unitamente alla Presidente della Consulta per fare il punto della situazione del parco stesso relativamente al piano ambientale. Erano inoltre presenti il dottor Gattolin di Città Metropolitana, l'architetto Nilo Ongaro per il Comune di Portogruaro e l'architetto Ramo incaricato da Città Metropolitana per la redazione del piano ambientale. Verrà convocata nei primi mesi del prossimo anno la commissione consiliare competente per essere resa edotta del piano ambientale. Si comunica che domenica 8 dicembre alle ore 11 nell'area antistante la fabbrica ex Perfosfati si terrà un evento illustrativo dell'avvio delle opere di restauro. Chiedo quindi a tutti voi di essere presenti visto l'importanza dell'evento. Ricordo inoltre che sabato 30, prossimo 21 alle ore 15, all'interno della cerimonia inaugurale della Fiera di Sant'Andrea, si procederà allo scoprimento della targa dedicata ai sindaci di Portogruaro dal 1945 ad oggi. Il 22 novembre scorso, alle ore 12, è stata sottoscritta la convenzione per lo sportello amministratore di sostegno con il Tribunale di Pordenone. Era presente il Presidente del Tribunale, dottor Tenaglia, i sindaci del territorio, il Presidente di ADS e la Presidente della Camera degli Avvocati. Grazie, signor Sindaco. Consigliera Zanutto, prego. Sì, buonasera a tutti, signor Sindaco, assessori, Presidente del Consiglio. Mi rivolgo a tutti voi, visto che il signor Sindaco ha ripreso la lettera alla senatrice Segre, da noi sottofirmata. Mi rivolgo a tutti voi che siete qui questa sera in Consiglio Comunale e a coloro che ci guardano e soprattutto ascoltano. Mi permetto di rileggere brevemente quello che ho fatto presente nel Consiglio ultimo a fronte della lettera controfirmata da diversi cittadini e che abbiamo approvato al sostegno della senatrice Segre dopo le minacce ricevute. Va anche ricordato, così avevo letto, che non devono esserci vittime di serie A e di serie B. Le offese, le umiliazioni, i soprusi non possono essere oggetto né di propaganda politica né oggetto di strumentalizzazione. Ogni violenza, ogni sopruso, ogni offesa, ogni commento offensivo va condannato. Non si deve guardare a chi, ma al come e al perché. Ognuno di noi ha il diritto di esprimere le sue opinioni, ma mai di essere oggetto di atti intimidatori. Mi duole far presente che questa nostra idea di equità non sia invece stata seguita da molte persone e soprattutto, cosa che ci ha fatto molto riflettere, sia stata completamente strumentalizzata nell'ambito nazionale, comunale e in ambienti che assolutamente dovrebbero non aver nulla a che fare con la politica. Faccio un esempio pratico. Ho visto, e ormai si vede da troppo tempo, una, chiamiamola così, linea guida all'interno delle scuole, dove alcune parti della storia vengono non citate, altre invece idealizzate, a parità di pene inflitte e di violenza perpetrata. Oltre a questo si invitano associazioni che nulla hanno a che fare con un insegnamento che dovrebbe essere assolutamente democratico e imparziale. La scuola, il più importante settore dove la cultura fa da protagonista, deve essere un ambiente pulito, libero da ideologie, libero da strumentalizzazione. Direte voi, cosa c'entra questo con la lettera di solidarietà alla senatrice Segre? C'entra e come? Alla nostra lettera, ripeto nostra, perché è stata appoggiata da tutte le forze politiche presenti qui questa sera, sono seguite azioni non certo dettate da menti predisposte ad accettare l'idea di democrazia ed equità.
in ambito sociale, media, social network, piazze e ambito scolastico anche locale. È inutile che sbandierare la parola democrazia e libertà, cari colleghi del PD, quando siete i primi a non attuarle. È inutile che andate a sbandierare la parola cultura e verità quando siete i primi a rovesciarla per mostrare solamente una faccia della medaglia. È inutile che vi fate paladini della giustizia quando per voi la giustizia deve essere rivolta solo a coloro che vi votano. È inutile che vi fate vedere portatori di eguaglianza quando siete i primi a non applicarla. Ricordo, per chi non avesse ascoltato bene, quello che ho letto da parte del mio gruppo nell'ultimo Consiglio Comunale. Come verso la senatrice Segre c'è stato giustamente una concreta solidarietà mediatica, così deve essere per tutti. E mi auguro che anche questo sia convintamente appoggiato da tutti noi. Scusi consigliera, non è che può, sì, questa è una comunicazione, ha citato anche partiti e cose, non è che sia correttissimo come comunicazione, comunque io la lascio finire come ho fatto per molte altre in passato. Basta, però così. la prossima volta vi chiederei per cortesia di concordare col Presidente eventuali comunicazioni, perché io non la conoscevo e quindi eventualmente per evitare anche che ci siano disguidi vi chiedo a tutti per cortesia di concordarla con chi gestisce il Consiglio Comunale, grazie. Ci sono altre comunicazioni? Consigliere Pizzolitto, prego. Grazie Presidente, buonasera signor Sindaco, buonasera consiglieri. È stata pubblicata sull'albo pretorio del Comune una determina in cui l'amministrazione comunale dà incarico a un professionista per la messa in sicurezza della viabilità dell'anello urbano di Portoguaro e la messa in sicurezza soprattutto della viabilità di San Nicolò. Si tratta di un incarico di progettazione a cui dovranno poi far seguito l'appalto e la direzione dei lavori. Ora io chiedo all'amministrazione comunale come mai non ha ritenuto di informare i residenti del quartiere di San Nicolò che proprio in tema di viabilità hanno presentato a mezzo del loro comitato un progetto alternativo e che si sono recentemente riuniti nella sede parrocchiale in data 8 novembre, incontro al quale ha preso parte l'assessore Geronazzo. Perché dico questo? Perché una determina non è il frutto di un ripensamento notturno, ma penso che voi in giunta avevate elementi per poter informare i cittadini in quell'occasione. Sicuramente, ecco, sì, perché parla appunto. Sì, ok, cioè, grazie. Si tratta solo del rifacimento dei passaggi pedonali, infatti le ring prevede il rifacimento di, adesso non mi ricordo quanto. Come quelli di Via Lisonzo. Come quelli in Via Lisonzo, di mettere in sicurezza i passaggi pedoni praticamente. Sì, quindi non è viabilità. Scusi, quella sera che ero presente anch'io non è stato parlato del come mettere in sicurezza tutto San Nicolò, è stato parlato, hanno invitato quel comitato lì un sindaco di un comune limitrofo per poter parlare di una presunta bretella. Questo è stato parlato quella sera lì. Sì, comunque oggi non si trovano tracce. Quello lì riguarda i passaggi pedonali come quelli che abbiamo appena fatto in Via Lisonzo, perché c'è l'idea di completare i punti più critici e i ring. Mi pare il consigliere Fagotto aveva una comunicazione, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutto il Consiglio, ai cittadini e anche a tutti i presenti. Allora, ho due comunicazioni da dire. Allora, che volevamo informare tutti che finalmente dopo mesi di attesa è stato pubblicato nell'albo pretorio il progetto esecutivo del palazzetto polifunzionale di Pradipozzo. Abbiamo potuto vedere le carte e siamo qui a mettere al corrente i cittadini che non ci saranno le tante promesse tribune, non vi sono i parcheggi per gli spettatori, il palazzetto non avrà agibilità per il pubblico, non sono utilizzate fonti rinnovabili per la produzione di energia benché obbligatorie, non ci sarà l'ascensore perché non c'è più il primo piano da raggiungere, dato che le tribune sono state eliminate, e pare che non ci siano luci nel parcheggio né nella via di accesso. Questa è la prima comunicazione. La seconda comunicazione è quella che dall'ultima volta che ci siamo visti e per cui c'eravamo
prodigati a avvisare la popolazione, specialmente di San Nicolò, che i dati dell'elettrodotto erano aumentati e eravamo passati da un limite di 0,36 a esattamente 0,69, ora abbiamo raggiunto il livello di 1,19. Grazie. Grazie consigliere Fagotto. Ci sono altre comunicazioni? Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione schema di convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo numero 267 del 2000 per la disciplina dei rapporti tra gli enti locali del Veneto Orientale aderenti al progetto VOID, Veneto Orientale Innovation District Innovation Lab, della Venezia Orientale. In attuazione del bando regionale approvato con DGR numero 291 del 19 marzo 2019 per la realizzazione di Innovation Lab diretti allo sviluppo e al consolidamento del network centri, palestre digitali e alla diffusione della cultura degli open data. Argomento esaminato dalla prima commissione il 19 novembre. Tempi normali, chiedo al Presidente di Commissione, grazie, una breve relazione. Grazie Presidente, buonasera signor Sindaco e assessori e consiglieri tutti. Questa convenzione è stata trattata in Commissione martedì 19 novembre. La Regione Veneto, in attuazione del programma operativo regionale, parte FESR, ha approvato un bando per la costituzione di Innovation Lab per il consolidamento e lo sviluppo del network centri P3 palestre digitali e per la diffusione della cultura degli open data. Il bando, che mette a disposizione 7 milioni di euro, è rivolto ai comuni capoluogo, ai comuni singoli con almeno 40.000 abitanti o ad aggregazione di comuni con almeno 40.000 abitanti. La conferenza di sindaci del Veneto Orientale ha esaminato il bando e ha stabilito di costituire un'aggregazione di comuni per poter partecipare. È stato assegnato al Comune di San Donà di Piave il ruolo di coordinamento e di ente capofila. Il progetto ha lo scopo di finanziare lo sviluppo dell'ecosistema di dati e servizi digitali che favoriscono la collaborazione fra la pubblica amministrazione e i cittadini e le imprese. Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare l'adesione del Comune di Portogruaro all'aggregazione di 17 comuni ideata dalla Conferenza dei Sindaci, di approvare la partecipazione al progetto Innovation Lab Venezia Orientale, di approvare lo schema di convenzione nella quale viene attribuito il ruolo di ente capofila al Comune di San Donà di Piave, di approvare la relazione esplicativa sui contenuti, di dare atto che il presente provvedimento non comporta per il Comune di Portogruaro alcun impegno di spesa. Grazie. Grazie consigliera. Qui ci sono degli interventi su questo argomento. Consigliere Drigo, prego. Buonasera signor Sindaco, Presidente, membri della Giunta, consiglieri, dottor Datri. Ma una notazione squisitamente linguistica, colgo l'occasione. Non è più possibile che nella formulazione di progetti ci sia una lingua mista. Se il progetto deve essere in inglese, che sia in inglese, non c'è difficoltà, fortunatamente lo leggo, credo che lo leggiamo quasi tutti qui. Ma la mescolanza è fastidiosa perché crea confusioni, perché non si legge agevolmente, perché mina un'identità culturale, la nostra, che credo invece abbia tutta la dignità per essere preservata editoriale. Ormai è invalso l'uso di non mettere l'inglese in tondo. L'inglese è parola straniera e in un testo italiano va messo in corsivo, si continua a metterlo in tondo. Addirittura casi estremi, ho segnalato in commissione, in cui si mette in corsivo il latino, espressioni latine di uso comune, e si lascia in tondo l'inglese come se fosse lingua italiana. Beh, credo che tutti dovremmo riflettere su questo modo di formulare i progetti, al di là del contenuto che condivido,
è bene diffondere la cultura digitale, è bene diffonderla nelle zone rurali, è bene diffonderla nelle periferie, e che ci siano dei danari destinati a questo scopo mi pare opportuno, quindi non sono contrario all'adesione al progetto. Il problema è squisitamente formale, è ora di finirla, anche perché è fuori moda. Chi credeva fino a qualche anno fa di darsi un tono mescolando italiano e inglese, oggi si rende semplicemente ridicolo. Parli pure inglese se ritiene, o italiano, ma delle due l'una. Grazie. Grazie consigliere Drigo. Consigliere Terenzi, prego. Grazie Presidente, saluto i colleghi consiglieri, saluto anche la Sindaco e i colleghi suoi assessori. Questa è una delibera molto rilevante, mi pare di poter dire. Innanzitutto perché coinvolge 17 comuni della Venezia orientale, quindi un'area territoriale molto ma molto importante, appunto la Venezia orientale, e poi perché va nel verso di introdurre una progettualità e degli strumenti vocati all'innovazione. Il digitale. Il digitale ormai è lo strumento del futuro, è lo strumento del futuro per i cittadini, è lo strumento del futuro per le imprese, è lo strumento del futuro per la pubblica amministrazione. E allora siamo contenti, siamo soddisfatti come gruppo consigliare nel vedere che si utilizzano fondi dell'Unione Europea in modo coordinato in un territorio attraverso le opportunità che è stata data dalla legge regionale 13 del 93. Io la ricordo perché è una legge che definisce la Venezia orientale o il Veneto orientale come un ambito istituzionale a sé stante, come un'area anche a vocazione definita, per cui riteniamo davvero questa una delle più importanti progettualità che ci siamo in qualche misura, nella quale ci siamo imbattuti in questo Consiglio. Interessante anche, immagino che sia anche evolutiva questa cosa, ma l'attivazione di partnership con associazioni di categoria, enti pubblici, università, istituzioni scolastiche, enti culturali del terzo settore. Interessante il tema della coprogettazione di servizi e spazi socioculturali, sempre attraverso l'utilizzo del digitale. E creazione poi di supporti, si parla di open data, che vuol dire base dati di una certa rilevanza, finalizzati alle piccole e medie imprese, quindi alle start-up ma anche alla gestione ordinaria. Quindi bene per tutti questi motivi, voto favorevole del nostro gruppo. Grazie consigliere Terenzi. Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente. Allora, ci troviamo qui a decidere una cosa che è abbastanza buona, però in Commissione non è che siamo riusciti a capire tantissimo. Va bene comunque, magari ci potrete dare qualche delucidazione adesso, perché come movimento siamo sempre a favore della cultura e quindi segnaliamo due aspetti su cui si dovrebbe poter avere dei chiarimenti. Facciamo riferimento alla Convenzione e all'allegato B della delibera che ci è stata inviata, esattamente l'articolo 5,3 della Convenzione. Il Comune si impegna a individuare e mettere a disposizione dei locali per creare la palestra digitale. Quindi, sono già stati individuati questi locali? Saranno locali già in disponibilità del Comune o si affitterà qualcosa per lo scopo? Questa è una prima parte. Poi sull'articolo 3,4, lettera E della Convenzione, tra le attività previste vi è il supporto ad attività di monitoraggio ambientale. Dalla lettura del bando articolo 9 si intuisce che questo monitoraggio riguarderà la qualità dei prodotti agroalimentari e la qualità della proposta turistica del territorio. Ma in concreto, in cosa consisteranno queste attività? E nella qualità dei prodotti agroalimentari verrà valutato anche l'incidenza di eventuali criticità di inquinamento ambientale, per esempio che incidenza può
avere l'inquinamento atmosferico? Ecco, se mi poteste dare per questi due raggruppamenti di cose delle delucidazioni. Grazie. Grazie consigliere Fagotto. Ci sono altri, consigliere Foglia, e poi ci sono le risposte eventualmente qui. Prego. Sì, buonasera a tutti. Non posso che accomunarmi a quanto detto dal consigliere Drigo, anche se è vero che delle volte l'inglese è un po' difficile toglierselo dalle spalle perché è molto immediato, no? Tipo open data, da tradurre è un po' più difficile in italiano, però accolgo e cercherò di non fare, di rimanere in italiano. Parlo anche come Presidente Polis e anche abbiamo un consigliere Cristian Moro che fa parte del CDA, per cui credo che come Polis non possiamo che altro che essere favorevoli a una cosa del genere. Tra l'altro abbiamo fatto di recente appunto una serata con Stefano Quintarelli che parlava anche di queste cose qua, di questi argomenti, tra l'altro applicati alla pubblica amministrazione. Ricordo che il Polo Innovazione Strategico è nato proprio da un'esperienza tra l'altro molto similare. Al tempo aveva partorito, se vogliamo così dire, il Fab Lab, che magari per non essere inglese era laboratorio di fabbrica. E quindi c'è una storicità, quindi sicuramente favorevoli e perché no, mi augurerei anche che magari il ruolo di Pollins all'interno di questa attività qua, visto che si parla di 7 milioni, qualcosina rimanesse anche sul territorio e magari in cassa di una struttura che questa amministrazione ha voluto tenere in piedi. Grazie consigliere Foglia. Vuole rispondere il dottor Datri? Sì. Allora, per quello che ho potuto vedere io, per quello che ho potuto capire leggendo la documentazione, si tratta di mettere a favor comune una serie di informazioni che oggi dispone la pubblica amministrazione. Quindi la logica è che le informazioni della pubblica amministrazione vengono messe a disposizione delle imprese, come ricordava il consigliere Terenzi prima, ma anche dei cittadini. Quindi la logica di open data vuol dire dati aperti a tutti. La palestra digitale è in realtà un luogo tra virgolette virtuale, nel senso che si tratta di server che vengono messi nelle server farm dei comuni, quindi nel caso specifico potrebbero essere tranquillamente alloggiati presso la sala macchine del nostro CED. Quindi è un concetto di condivisione, poi è chiaro che qualcuno dovrà presidiare questa base dati, quindi non necessariamente credo si tratti di affittare o trovare locali diversi, poi dipenderà da quanto spazio andrà occupato, però oggi la tecnologia è miniaturizzata in senso lato, quindi si tratterà probabilmente di trovare poco spazio a disposizione, quindi la logica è che questa palestra sia un luogo in cui sono aggregati attraverso le tecnologie informatiche delle informazioni e che poi vengono rimbalzate sugli applicativi piuttosto che sui siti, piuttosto che sui database delle varie società e delle varie associazioni. Non so se sono stato... Non credo, perché in questo momento si tratta di aderire ad una convenzione con i vari comuni, il comune di San Donà di Piave e il comune capofila, e quindi si tratta di partecipare al bando. Quindi nel momento in cui dovessimo avere questo finanziamento che oggi non abbiamo, a quel punto si faranno tutte le riflessioni del caso. Grazie dottor Datri. Il signor Sindaco voleva aggiungere qualcosa? No? Non ci sono delle richieste, volevo solo aggiungere Prego. Sì, consigliere Adrigo. Solo una domanda, perché a me il P3 ricorda quel progetto nel quale il comune di Portogruaro aveva aderito ed era all'interno dell'alfabetizzazione sugli strumenti di internet e cose di questo genere. Quindi mi immaginavo che fosse una prosecuzione, un consolidamento, un potenziamento anche di quei centri. C'era per esempio a Lugugnana, c'era il centro anziani qui in via Verga. Non fa parte di quella cosa o sono altre cose? Ok. Non fa parte di quella parte di progetto, in questo non rientrano. Nulla vieta però. C'è da precisare intanto una cosa, noi stiamo approvando oggi l'adesione ad un gruppo di comuni che andranno a partecipare a un bando. Ha detto giustamente prima il consigliere Terenzi che la parte apprezzabile riguarda
la partecipazione di un territorio ampio alla gestione di un progetto. Ovviamente per arrivare a questi documenti ci sono stati numerosi incontri in conferenza dei sindaci e, come sempre accade, in conferenza dei sindaci, anche in relazione ai contenuti pratici del progetto, si dovrà ragionare. Mi sembra ovvio che se ci sono degli elementi da mettere sul tavolo per un miglior ottenimento del progetto, quale ad esempio il ragionamento dei P3, sia logico vengano messi sul tavolo. Questo è un progetto molto importante che riguarda anche situazioni di smart community, come avete ben potuto immaginare, e quindi sarà indispensabile che ogni comune fornisca anche il proprio contributo in base alle potenzialità che ha. Ripeto, il fattore determinante è che in intere aree, rispetto a 17 comuni, si siano messi insieme a ragionare su questi argomenti. La parte pratica verrà considerata insieme nelle riunioni che verranno fatte. Grazie Sindaco. Allora ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande io pongo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole? All'unanimità, quindi nessun astenuto e nessun contrario. Chiedo anche per cortesia l'immediata esecutività, chi è favorevole? Come prima, il provvedimento è approvato, grazie. Passiamo ora al terzo punto all'ordine del giorno. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 190 del 22 ottobre 2019 relativa a DGR 541-2019, approvazione progetto dei lavori di pubblica utilità e cittadinanza attiva, lavoro e opportunità sociali, accettazione e contributo regionale e approvazione avviso pubblico e domanda di selezione, variazione di bilancio. Argomento esaminato dalla terza commissione. Parere dei revisori giunto il 20 novembre. Chiedo per cortesia al Presidente una breve relazione. Grazie. Buonasera Presidente, buonasera signor Sindaco, assessori, consiglieri, tutti. Questo argomento riguarda l'attività che viene svolta dal Comune per promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione. Pertanto è materia specifica dei servizi sociali e dell'attività dai medesimi svolta. È finalizzata alla realizzazione di progetti per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutela per l'anno 2019. Il Comune di Portogruaro, con la gestione associata dei servizi sociali con i comuni di Teglio Veneto e di Cinto Caomaggiore, ha aperto una manifestazione di interesse per la ricerca di un soggetto accreditato ai servizi al lavoro, con l'obiettivo di presentare un progetto ai fini del finanziamento di cui alla delibera Giunta Regione Veneto numero 541-2019. Sono state individuate due società cooperative, precisamente la società cooperativa Coges di Mestre e la Coop Noncello di Roveredo in Piano. Questo argomento viene affrontato dalla terza commissione solo ai fini finanziari e non ai fini e obiettivi sociali. Qui in Consiglio Comunale avremo la possibilità, vedo che non c'è l'assessore ai servizi sociali, però forse la Giunta e il signor Sindaco avranno la possibilità eventualmente di dare spiegazioni in merito ai servizi sociali. Non certo possono darli la terza commissione. La somma stanziata dal Comune di Portogruaro come ente capofila per sviluppare questo progetto denominato lavoro ed opportunità sociali ammonta ad euro 125.744,16 ripartiti a carico del Comune di Portogruaro per euro 33.600 per 14 beneficiari per il periodo 2019-2021, euro 2.400 quota cofinanziata dal Comune di Cinto Caomaggiore per un beneficiario ed euro 89.744,16 un finanziamento regionale. In data 3/10/2019 la Regione Veneto, con decreto dirigenziale, ha approvato il progetto, riconoscendo il contributo di euro 89.744,16, comprensivo di euro 1.064,16 relativo alla polizza fideiussoria
da presentare all'erogazione dei diversi acconti. Pertanto l'iniziativa sarà diffusa attraverso un avviso pubblico e questa Commissione ha la conoscenza specifica solo limitata alla variazione di bilancio. È ritenuto dalla Giunta di procedere con urgenza per accettare il contributo regionale di euro 89.744,16 ed i restanti euro 36.000 sono ripartiti per 33.600 a carico del Comune di Portogruaro, che vengono acquisiti nell'ambito delle risorse già stanziate nel bilancio 2019-2020 ed euro 2.400 da parte del Comune di Cinto Caomaggiore. Pertanto c'è da approvare solamente la variazione di bilancio inerente. Grazie. Grazie consigliere. E c'era comunque, se voleva, l'assessore completava un po' di informazioni. Una breve dichiarazione, perché non parteciperò alla discussione e al voto di questo punto all'ordine del giorno, perché sono socia lavoratrice di una delle cooperative in oggetto e quindi mi sembra giusto non partecipare. Ok, grazie consigliera. Volete comunque facciamo completare alcuni dati dal consigliere Toffolo che in commissione mi pare c'era. Prego assessore. Niente, buonasera a tutti. Allora, dal punto di vista economico io mi scuso di non essere potuto partecipare alla commissione di variazione bilancio, purtroppo avevo un altro impegno improrogabile. È una variazione di bilancio favorevole, ogni tanto ci sono, di acquisizione di denari, quindi sapete che purtroppo capita spesso che la Regione deliberi queste attività a fine anno, quindi diciamo in corso di bilancio, quindi c'è la necessità di questa variazione. Diciamo, come ha già detto il consigliere Zanco, dal punto di vista dei dati, diciamo il beneficio è di 14 beneficiari per il Comune di Portogruaro più un beneficiario per il Comune di Cinto Caomaggiore. I denari sono quelli che sono stati detti, c'è un confinanziamento ovviamente di 33.000 euro per Portogruaro e di 2.400 per Cinto Caomaggiore per un totale di 89.000 euro 744, quindi una certa, ovviamente do per scontato, ma insomma si sottolinea l'opportunità di questi progetti. Sono progetti che sono dedicati ovviamente a persone fragili, non sono lavori in senso stretto. Il Comune, come dico anche spesso durante purtroppo i ricevimenti, le persone che cercano lavoro non è un'agenzia di collocamento, non abbiamo questa funzione, magari lo avessimo, ma purtroppo non abbiamo questo tipo di attività, però la Regione diciamo, e lo Stato e anche il Comune per quanto può, ogni tanto, diciamo, questo è anche un progetto abbastanza regolare, annuale, fornisce questa opportunità. I criteri ovviamente sono legati alle delibere, sono criteri ovviamente di tipo sociale, ce ne sono alcuni criteri regionali dai quali non si può derogare, ovviamente sono criteri, per esempio della Regione, quindi dice per esempio tipologia A, persone disoccupate di lunga durata, o la tipologia B sono persone maggiormente vulnerabili a prescindere dalla durata della disoccupazione ma iscritte al centro per l'impiego. Queste sono due categorie. Poi ce ne sono altri, sempre criteri regionali, sono requisiti ovviamente di tipo sia a cittadinanza italiana, ma poi c'è i criteri dell'ISEE, criteri quindi economici, non essere occupati da un certo periodo e così via. Poi per il particolare c'è una tipologia A cosiddetta per appunto in particolare per i cittadini disoccupati di lunga durata oppure per quelli in stato di vulnerabilità. Poi ci sono dei criteri invece comunali che sono stati, che vanno ad aggiungersi ai precedenti, sono criteri che diciamo, sono storicamente accettati, sono sempre gli stessi, non abbiamo modificato, sono criteri che da quando diciamo, è partito questo tipo di attività sono stati reiterati, hanno un certo tipo di punteggio, ovviamente la durata della disoccupazione, l'età anagrafica,
c'è un colloquio motivazionale, quindi la Commissione dà anche un punteggio al colloquio e anche una prova tecnico-pratica, un minimo. Ovviamente una persona che magari ha una disabilità fisica non sarà idonea per un certo tipo di lavoro fisico e così via. Come sapete c'è una commissione che viene istituita, formata da funzionari, non ci sono politici, e diciamo quindi questo è il contenuto della variazione del bilancio. Grazie Assessore. Consigliere Terenzi, prego. Sì, grazie Presidente, grazie all'Assessore Toffolo. Ecco, noi in Commissione avevamo intuito, ecco, che questa delibera, se non altro perché l'avevamo desunto dal titolo, che questa delibera era interessante ed importante perché riguardava soggetti, virgolette, fragili, e quindi credo che l'istituzione debba avere un particolare occhio di riguardo verso questa area di cittadini. Riguarda lavori di pubblica utilità e di cittadinanza attiva su progetti per l'inserimento lavorativo temporaneo, abbiamo ascoltato anche dall'assessore ora, e di disoccupati privi di tutela. Crediamo che questo contributo della Regione Veneto sia utile, sia ben speso e contribuisca ad incrementare il capitale sociale della nostra comunità, anche attraverso l'integrazione attiva di soggetti che, ripeto, in questo momento possono essere in condizioni di fragilità temporanea. Concludo dissentendo dal collega Zanco, come ho avuto già modo di farlo in Commissione, lo ribadisco anche in Consiglio Comunale, perché vedo che lui ribadisce che le variazioni di bilancio si votano in quanto tali indipendentemente dal contenuto. Mi spiace, non condivido, e le informazioni che ha riferito questa sera l'assessore Toffolo sono informazioni importanti, interessanti, che stanno dietro i semplici numeri, e in Commissione queste informazioni devono essere date, anche se noi ovviamente andiamo a esaminare una variazione di bilancio, ma la variazione di bilancio è strumentale a un fatto. Il fatto è che c'è questa progettualità positiva per promuovere persone o famiglie in condizioni di fragilità temporanea. Questa informazione va comunque data anche in Commissione Bilancio, perché altrimenti non si comprende cosa c'è dietro il numerino. Quindi, poiché il consigliere Zanco continua a ribadire questa cosa, io continuo invece a ribadire l'esatto contrario, perché a noi sembra che i consiglieri comunali meritino ed abbiano diritto di acquisire le informazioni necessarie per un voto cosciente e consapevole. Grazie consigliere Terenzi. Consigliere Zanco, prego. Allora, vorrei ribadire, come già detto, che la terza commissione è la Commissione Bilancio. È vero che si esprimono numeri che vanno a coprire interventi di vari settori, però è anche altrettanto vero che c'è la possibilità in Commissione, quando si affronta un argomento in Commissione, se la Commissione non è specifica, ogni singolo consigliere si annota l'argomento interessato o che gli interessa e ha la possibilità di accedere direttamente. Io, quando ho argomenti che mi interessano, vado direttamente dai responsabili, dai diretti responsabili, ad acquisire le informazioni il più coerenti possibili, perché è vero che non era presente l'assessore ai servizi sociali Toffolo, però forse, se, come si dovrebbe fare, un consigliere, ribadisco, ha interesse di un determinato argomento, di approfondirlo soprattutto nella materia che non riguarda la Commissione, ribadisco, la Commissione ha potere di informazione dell'argomento specifico. Se parliamo di variazioni di bilancio si parla di numeri, di aspetti finanziari. Se dopo io
ho interesse di approfondire l'argomento perché è stato stanziato un certo importo per una determinata attività che è al di fuori della commissione, io prendo e vado ad informarmi direttamente dalla diretta responsabile, che in questo caso qua, meglio della dottoressa Pasqualini, non c'è. Ecco, questo è quello che io ho sempre voluto dire. Siccome spesso e volentieri nelle commissioni, soprattutto nella terza commissione, no, si affrontano argomenti e poi si va a parlare di altro che sono al di fuori dell'argomento medesimo. Perché? Perché forse ci si presenta in commissione senza prima esserci adeguatamente documentati. Ecco, io vorrei ribadire che le commissioni hanno solo che potere di informazione, non è un potere deliberativo, mentre in Consiglio Comunale si possono avere tutte le delucidazioni, tutti i chiarimenti del caso. Ecco, questo ho voluto dire. Una Commissione bilancio ha difficoltà se non è presente direttamente l'assessore oppure il responsabile della struttura specifica, ha difficoltà a dare spiegazioni al di fuori della sua materia. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Consigliere Drigo, prego. Grazie Presidente. Allora, io sono l'ultimo arrivato qui dentro in ordine cronologico, credo di non dover dare lezioni di politica a nessuno, ma mi pare che trascinare le discussioni sui contenuti di una variazione di bilancio, perché una variazione di bilancio, come ricordava prima il collega Terenzi, è semplicemente uno spostamento di numeri che corrispondono a soldi, a danari pubblici, che però sono indirizzati a determinate azioni, che sono azioni politiche. Allora la discussione politica sulle ragioni di quelle variazioni di bilancio è chiaro che non può prescindere dai contenuti. Io capisco che la terza commissione si occupa solo di variazioni di bilancio, ma bisogna arrivare alla commissione dove si discute questa variazione di bilancio con un minimo di coscienza su che cosa si stia votando, di che cosa si stia parlando. Chiaro che la votazione avviene qui, ma demandare sempre al Consiglio Comunale la discussione non è un buon sistema, perché io capisco che in questo caso era assente il vice sindaco, l'assessore alle politiche sociali e quindi non mancavano le informazioni, ma in questo caso si rinvia il punto oppure si convoca una commissione ad hoc per spiegare, oppure si invita la dirigente, qualcuno, cioè voglio dire, non è la commissione in bilancio semplicemente altrimenti non avremmo motivo di farla, perché ci dovremmo riunire per ratificare delle variazioni numeriche o per informarci su quali saranno poi in sede di Consiglio Comunale le decisioni da prendere in relazione a queste variazioni numeriche, se non si può entrare nell'argomento. A proposito, avevo solo una domanda, Assessore. Il tipo di lavori, le tipologie, è chiaro che saranno diverse, non saranno, ma le tipologie di lavoro ai quali si intende introdurre queste persone fragili, è ovvio che vedo di buon occhio l'arrivo di questi danari e l'utilizzo che se ne fa. Grazie consigliere, prego Assessore. Il bando non fa riferimento a specifiche tipologie, e queste tipologie vengono identificate dagli uffici comunali a seconda delle esigenze e della idoneità anche del tipo di persone, cittadini che si avvicinano, e si cerca di fare un accoppiamento fra la tipologia di cittadini che spesso possono avere delle disabilità o delle problematiche e le funzioni carenti. Queste vengono decise di volta in volta dai funzionari. Per esempio c'è difficoltà a far accedere ai servizi sociali qualsiasi cittadino, perché ovviamente i servizi sociali contengono delle informazioni sensibili, quindi di solito si evita, a meno che non si tratti di fare un lavoro di pubblica utilità, portare appunto una persona, magari un anziano, trasportarlo, ma agli uffici difficilmente accederanno. Sono in genere lavori più semplici, manuali oppure di guardiania, di queste cose qui. Ecco, però sono i funzionari che decidono ovviamente in base alle esigenze.
Volevo però fare una seconda precisazione. Io sulle variazioni di bilancio ho imparato qui che praticamente, io cerco di venire sempre alle variazioni di bilancio per completezza. Scusi. No, ho capito, no, ma ho capito. Perché, io cerco di venire sempre venuto. Non era rivolta a lei? No, l'ho capito, ecco. però volevo spezzare una lancia a favore del consigliere Zanco, nel senso che le variazioni di bilancio attengono a materia di giunta, non di consiglio. Qui è il problema. Se questo diciamo, progetto fosse stato deliberato dalla Regione Veneto l'anno precedente e fosse stato messo in bilancio normale, quindi senza possibilità di variazione, non sarebbe arrivato in Consiglio, non per mancanza di rispetto verso il Consiglio, perché non è materia di Consiglio, non è soggetta a giudizio e approvazione di Consiglio. Tutte le variazioni di bilancio che mi risultano sono di questo tipo, altrimenti bisognerebbe prima passare nel merito, poi fare le... Quindi il Consiglio guarda in questo caso esclusivamente la correttezza della variazione del bilancio, quindi è effettivamente un pronunciamento di tipo economico. Ciò non toglie che con l'occasione sia buona norma di educazione e di informazione a avere questo, però ogni volta che si fa questo tipo di operazione effettivamente la materia di per sé è in genere oggetto di giunta. Grazie Assessore, è stato molto chiaro. Se non ci sono altri consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente, diciamo qualcosa anche noi perché come gruppo, come Movimento 5 Stelle siamo sempre più che favorevoli a questo tipo di iniziative che per certi versi ricalca molto da vicino lo schema del reddito di cittadinanza. E anche in questo caso le persone vengono aiutate a mettere a fuoco le proprie competenze ed abilità. Vi è la possibilità di essere formati per acquisirne delle nuove e si è supportati nella ricerca di una nuova occupazione focalizzandosi su quanto offerto dal territorio. In più vi è la previsione di prestare un servizio di pubblica utilità a favore del Comune. Per tutte queste ragioni siamo favorevoli a queste iniziative e siamo felici che dopo aver tanto bistrattato la forma nazionale, qui in Regione con questo provvedimento se ne ricalchi lo spirito e in parte la forma. Un piccolo particolare che magari possiamo chiedere qui all'assessore, un piccolo chiarimento circa le attività che sono previste a favore del Comune e quindi chiediamo all'assessore se i cittadini beneficiari individuati potranno essere destinati anche alla custodia della Galleria dei Mulini e della sede Space a Lugugnana. Grazie consigliere, prego Assessore. Ho già... Ecco, diciamo che sì, ho già parzialmente risposto. Allora, non c'è nulla di precostituito, la direttrice di solito fa un giro di telefonate presso i dirigenti di vari settori e chiede se hanno bisogno di un particolare tipo di persone, ovviamente, quindi è a loro, diciamo, giudizio tecnico. Ciò non toglie che se un consigliere vuole magari suggerire un certo tipo di attività lo può fare ovviamente, anzi ben venga. L'importante è che ci sia appunto questo accoppiamento fra la persona e il lavoro. Sono persone che hanno bisogno di lavorare sicuramente, però a volte hanno dei limiti anche in questo, quindi bisogna stare molto attenti in questo tipo di attività. La guardiania per esempio è una delle attività più frequentemente diciamo, attuate, abbiamo un esempio nei musei, anche lo Space per esempio Lugugnano potrebbe essere un'occasione e così via, quindi se avete dei suggerimenti magari fate una telefonata alla dottoressa. Grazie Assessore. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi poniamo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Una astenuta. E il provvedimento è approvato. Mancava il consigliere Barro anche se vuol segnare. Ecco. Il provvedimento è approvato, grazie. Passiamo al quarto punto, all'ordine del giorno, variazione di bilancio ed applicazione avanzo, argomento esaminato dalla terza commissione il 21 novembre, pareri dei revisori giunto il 26 novembre, tempi normali. Prego Presidente, grazie.
Questa variazione di bilancio che andiamo a esaminare è l'ultima variazione consentita per legge al bilancio 2019. Pertanto comprende sia per le entrate che per le uscite attenta verifica e assegnazione delle risorse necessarie per avere congruità agli stanziamenti assegnati al fine di conseguire gli obiettivi di programma. Le variazioni di bilancio che vengono esposte sono oggetto di delibera, conseguono all'esito della verifica ed interessano sia il lato spesa che quello di entrata. Si faranno modifiche anche all'annualità 2020 del bilancio di previsione 2019-2021, che si darà conto dopo la presentazione delle movimentazioni concernenti l'esercizio 2019. I titoli interessati sono sul lato entrate il titolo 1, il 2 e il 3, sul lato spesa il titolo 1 e 2. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono degli interventi? Consigliere Terenzi, inizia lei, prego. Sì, abbiamo esaminato in commissione con attenzione questa variazione di bilancio. C'era un dato eclatante sul quale avevamo chiesto una qualche spiegazione, e deriva dall'incremento piuttosto cospicuo e robusto, ecco, c'era il dottor D'Artri in commissione, delle contravvenzioni legate quindi al codice della strada. Volevamo capire un attimo perché la cifra è piuttosto robusta, cioè adesso non ricordo bene l'importo, ma le confermo quello che abbiamo detto in commissione. Complessivamente 800.000 euro all'incirca, e l'aumento, l'assestamento in aumento è di quasi 200.000 sì, euro. le confermo quello che abbiamo detto in commissione, nel senso che la differenza è principalmente dovuta al fatto che sono entrati in esercizio alcuni strumenti di rilevazione. E io vi sono debitore anche di un'altra risposta. Ho verificato con il comandante Poles, in effetti in questa variazione non c'è la destinazione alla, diciamo, istruzione scolastica per l'educazione stradale, perché in realtà c'è uno specifico progetto che viene fatto, che segue un altro iter e che comprende tutte le iniziative che, come vi dicevo, insomma, sono abbastanza numerose. Sì, ok, d'accordo, allora ringrazio il dottor D'Artri. Per dichiarazione di voto, noi essendo una variazione del bilancio ed essendo il bilancio un atto significativo, ecco, dell'amministrazione, e avendo noi votato contro il bilancio medesimo, per coerenza voteremo contro anche questa sera. Ok, grazie consigliere Terenzi. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Zanco, cosa deve dire? No, scusi. Scusate, volevo soltanto che evidenziare che nella documentazione che ci è stata trasmessa sono specificate le sanzioni per 150.939 delle maggiori entrate per violazione del codice della strada. Ecco, questo era il dato che aveva bisogno, si doveva sapere in merito all'incremento delle sanzioni per praticamente le classiche multe. Ecco. Grazie consigliere Zanco. Poniamo quindi in votazione il provvedimento. Non posso aspettare, sindaco. Se ci sono assenze, purtroppo chi è favorevole? Che controllino per cortesia. Chi è contrario? Chi si astiene? Pongo in votazione anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? No, il consigliere Barro e Foglia. Chi è contrario? Chi si astiene come prima? Il provvedimento è approvato, grazie. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Riconoscimento debito fuori bilancio
sentenza a Corte di Appello. Questo è argomento giornata della terza commissione il 21 novembre, parere revisore il 26. Prego Presidente, grazie. Il riconoscimento del debito fuori bilancio, che ammonta a complessivi euro 174.070,80, è inerente all'esproprio dell'area adiacente la piscina di Portogruaro avvenuto nell'anno 18-11-2004 di un'area di proprietà di un privato e a causa della non esatta definizione degli importi da liquidare alla proprietà, che in data 35/2008 ha deciso di resistere, il privato ha deciso di resistere in giudizio all'azione legale presentata dalla proprietà. Questo è il Comune. Questo esproprio è stato fatto dall'allora amministrazione comunale per realizzare il campo da rugby del Rugby Club Portogruaro. La somma complessiva da pagare è data da euro 135.167,44 denaro da pagare alla proprietà, 29.000 euro, 29.920,02 per interessi compensativi legali dal 18/11/2004 al 31/12/2019 ed euro 20.566,14 per pagamento delle spese del CT del commissario tecnico unico nominato dal Tribunale e le spese legali sostenute per l'azione legale sostenuta tra entrambe le parti. Il pagamento della somma di euro 174.000 viene garantito con le risorse stanziate con variazione di bilancio ed applicazione e utilizzo di avanzo. Ecco, questa è in sostanza la sintesi riassuntiva. Vorrei evidenziare, se mi è consentito, di spiegare un momentino un po' questa situazione. Qui nel 2004 si è proceduto all'esproprio di 2.600 metri di terreno adiacente all'attuale campo da rugby, perché serviva per completare il campo da rugby. Quell'area lì era un'area edificabile. Il Comune, l'amministrazione comunale di allora, pretendeva di pagare l'area al privato a 4 euro il metro quadro, praticamente come area agricola. Il privato, voi capirete che andare a espropriare ad un agricoltore un metro di terra è come togliergli un braccio. Il privato prima ha fatto resistenza per non avere l'esproprio del terreno, poi, visto che ha perso la causa sul fatto di non essere espropriato del terreno, però ha preteso che gli venisse riconosciuto il valore di esproprio in base al prezzo corrente. Si è fatto fare 3 perizie di stima da altrettanti operatori immobiliari, 3 perizie di stima che praticamente parlavano di circa, andavano da 105.000 lire il metro quadro a 120, oscillavano così. Ecco. Qui se andiamo ad esaminare la questione alla fine della giostra, no? Sono stati impiegati 11 anni di lite giudiziaria che si poteva tranquillamente evitare e alla fine il giudice ha liquidato al proprietario, che tra l'altro adesso è morto, perciò gli introiti vanno agli eredi, 61,97 euro il metro quadro, che se voi lo rapportate alle lire praticamente è al valore di stima che era stato espresso allora. Pertanto, che cosa ci siamo trovati qua? Qua ci siamo trovati a gestire una situazione che potevamo tranquillamente evitare se si fosse andati ad un valore equo di cessione dell'area, forse si evitava un'azione di esproprio, che è sempre un'azione odiosa da parte del Comune nei confronti del singolo cittadino, e si evitavano di andare a spendere tutti questi denari in più, cioè le spese legali che ammontano a circa 21.000 euro, si evitavano di andare a buttare via denari in più. Ecco, qua
da quello che si legge e si desume dalle ricerche fatte, dalla documentazione e da quanto espresso, è palese che chi ha fatto l'azione di esproprio, chi ha fatto quell'azione lì all'inizio, probabilmente ha detto intanto andiamo avanti, dopo si vedrà e chi verrà si arrangerà e pagherà. Non è proprio questo il modo migliore per operare? Ecco, questo penso che sia giusto dirlo. Ora, in commissione, cioè adesso che cosa succede? Succede che il Tribunale ha condannato il Comune a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti gli interi importi, perciò praticamente è come se il Comune andasse a pagare l'intera questione. Io mi auguro, al fine di evitare di andare, perché ho sentito mezze frasi lì, che ci potrebbe essere la volontà di ricorrere in Cassazione, ecco, perché abbiamo perso in primo grado e abbiamo perso in appello, ecco, di ricorrere in Cassazione maturando ulteriori spese inutili e superflue. Ecco, io mi auguro che, visto che l'amministrazione comunale comunque deve tirare fuori questi soldi, indipendentemente da tutto, mi auguro che la questione, così come sono state sanate altre questioni, venga definita, chiusa e sanata, in modo che a un certo momento si pone una pietra, si pone la parola fine a una questione veramente odiosa che si è verificata tra un singolo cittadino e l'amministrazione comunale. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Consigliere Barro, prego. Sì, signor Presidente, buonasera a tutti. Avrei bisogno di porre un quesito a lei, ma un Presidente di Commissione deve riportare... Ah, ok, ha separato le due cose? Sì, ok, buono. Allora... No, non si preoccupi, questo è il primo intervento che ha deciso di fare il consigliere Zanco. Sì, infatti io l'ho segnato, ha fatto il cappello alla commissione, poi ha fatto l'intervento. Consigliere Drigo, prego. Grazie Presidente. Beh, mi sembra molto sensato quanto ha chiosato alla esposizione della Commissione il consigliere Zanco, nel senso che se le precedenti amministrazioni hanno commesso questo errore di non accordarsi precedentemente all'esproprio, sul prezzo dell'esproprio, a quanto ho capito c'era la possibilità di un accordo che non è stata nemmeno messa in campo, e se questi errori, perché si tratta di errori di relazione, gli interventi, le possibilità che ha il Comune di espropriare un terreno devono essere sempre prima verificati in via bonaria. L'intervento di imperio e d'autorità provoca poi reazioni da parte del privato che ha dei suoi diritti, e se in secondo grado di giudizio la Corte ha deciso di riconoscere le ragioni e quindi un aumento di prezzo relativo del terreno espropriato, noi non possiamo che rassegnarci all'idea di corrisponderlo. La proposta del consigliere Zanco di non adire alla Cassazione, quindi accollare ai cittadini ulteriori spese di giudizio, mi pare più che sensata. Come diceva Catullo, quod perditum est, perditum putas. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Consigliere Fagotto, prego. Allora, grazie Presidente. Siamo qui a dover accantonare ancora risorse per un qualcosa che arriva dal passato. Verrebbe quasi da sorridere, perché per lo sport evidentemente non sposa bene a Portogruaro. E già in passato abbiamo visto l'esito dell'esproprio del polo sportivo di San Nicolò con un extra costo di 350.000 euro. Adesso per il campo da rugby ci troviamo a dover accantonare quasi 180.000 euro, sempre da un calcolo ritenuto non corretto dai giudici. Insomma, ogni volta che si interviene sullo sport a Portogruaro dobbiamo stare attenti e drizzare le antenne, che tutto quanto si spera fili liscio. Anche in questi giorni abbiamo appunto sotto gli occhi il discorso del palazzetto polifunzionale, e anche qua abbiamo battagliato tanto, e ci troviamo adesso a dover ammettere che non ci sono le tanto tribune promesse. Sì.
Presidente, se mi riprende una volta su 4 anni e mezzo a me, dovrebbe riprendere quelli che... farò presente, io mi sono sempre attenuto, Sì, ok, bene. Le ricorderò io. Comunque, praticamente, torniamo all'oggetto della delibera. E non possiamo fare altro che prendere atto della decisione del giudice. E quindi, gioco forza, dobbiamo approvare questo documento e non sforzarsi magari di andare oltre e di avere ulteriori aggravi per l'amministrazione. Grazie. Grazie consigliere Fagotto. Non ci sono altri interventi? Signor Sindaco, prego. Mi sembra superfluo ricordare che l'oggetto della delibera non riguarda il procedere o meno rispetto ad un atto processuale. Ricordo anche che il ricorso in Cassazione può essere fatto in caso di vizi formali della sentenza, quindi credo che il passo successivo dovrà essere fatto sentito i tecnici competenti che daranno indicazione all'amministrazione rispetto a come procedere. Il contenuto della delibera di oggi riguarda il riconoscimento di un debito fuori bilancio per il deposito di una somma che è importante rispetto alla Cassa Depositi e Prestiti, quindi di quello stasera stiamo deliberando. I passi successivi verranno fatti dalla pubblica amministrazione sentiti i tecnici di riferimento. Grazie signor Sindaco. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Una astenuta? E tutti favorevoli. Anche l'immediata esecutività, per cortesia, chi è favorevole? Come prima, chi è contrario, chi si astiene. Il provvedimento è approvato, grazie. Signor Presidente, vorrei fare una richiesta sull'ordine dei lavori, se è possibile. Volevo proporre a lei e al Consiglio, visto e considerato che le delibere che dovevano essere approvate sono state esaurite, e visto, mi riferisco alla mozione inerente a quella concordata emessa alla fine e per l'ennesima volta rischia di non essere votata, stavolta per questione di tempo, io chiederei al Consiglio di modificare l'ordine del giorno e al punto 6 e come punto 6 di discutere, credo che sarà una discussione anche relativamente rapida, penso, se invece sarà impegnativa, bene, quella sull'edilizia pubblica residenziale, che ha trovato un punto di mediazione nella commissione ultima scorsa. Ecco, io faccio questa proposta in modo che diamo un segnale anche tempestivo e chiaro ai cittadini di Portogruaro interessati. Quindi adesso io tecnicamente farò votare il Consiglio Comunale per portare il punto 9, quindi la mozione riguardante le norme in materia di edilizia residenziale pubblica, il punto 9, al punto 6. Pongo per cortesia al punto 6. Porto in votazione al punto 6. Chi è favorevole? Sì, il 6, se dovevamo farlo adesso il 6. Teresa? Diventa il 6 questo. Questo diventa il punto numero 6, d'accordo? Quindi adesso andiamo in discussione. Questo è per portare la mozione in discussione al punto 6. Ah, scusa, chiedo scusa. I favorevoli, quanti erano favorevoli? I contrari? Ok, benissimo. Astenuti non ce ne sono. Il provvedimento è approvato, grazie. Quindi adesso noi portiamo in discussione la proposta di mozione inerente alla legge regionale numero 39 del 3 novembre 2017. Adesso non so se la vuol leggere l'assessore Toffolo o vuol leggere il consigliere Terenzi, uguale. È quella concordata. Sì. Prego. Ecco, volevo solo fare breve memoria del passaggio. Era all'ordine del giorno nella scorsa seduta del Consiglio Comunale
è stata presentata, c'è stato un interesse generale del Consiglio che è stato espresso un po' per il tramite anche dell'assessore Toffolo, abbiamo concordato di rivedere in commissione l'articolato, abbiamo trovato un punto di incontro sì, positivo, ecco, rispetto all'impegno da assegnare all'amministrazione che in qualche misura si faccia parte attiva per modificare il provvedimento. Se credete la leggo. Vuole Assessore dire qualcosa lei? Per precisare i punti che sono stati oggetto della modifica, sostanzialmente io ho voluto un attimo stressare, diciamo, accentuare il ruolo dell'impegno della Regione qua nella premessa, che comunque ha preso atto, ha avuto coraggio secondo me di prendere atto, di prendere in mano una legislazione anche vetusta, che per certi aspetti anche non adeguata ai tempi, comunque con delle criticità. Questo era l'intento. Ovviamente io dopo, durante la mozione, le criticità le abbiamo lasciate, le proposte non le ho modificate perché sono tutte condivisibili, e ho voluto sottolineare anche due altri fatti. Uno, che il Comune di Portogruaro ha preso in mano, sta seguendo l'attività, cosa che non era appunto prima segnalata nel precedente, ho specificato alcuni dati del Comune, e poi così che io una riga sul fatto che l'assessore Lanzarin si è impegnata, almeno formalmente ancora non è perfezionato, a una sostanziale modifica. Ho mantenuto tutti i capitoli, le richieste che c'erano nella precedente mozione, quindi se vuole leggerla prego. Grazie Assessore. Allora, mozione inerente alla legge regionale 39 del 3 novembre 17, norme in materia di edilizia residenziale pubblica. Premesso che la legge regionale 39 del 3 novembre 17, riguardante una revisione delle norme riguardanti l'edilizia residenziale pubblica in Veneto, ha cercato di porre ordine a una materia tanto delicata quanto complessa, nel tentativo di rimediare a sperequazioni fra cittadini che siano verificate a causa di una legislazione datata e per certi versi non equa, la suddetta legge regolamenta anche l'attività delle ATER, disciplina l'accesso agli alloggi popolari, oltre che l'ammontare dei canoni e le procedure attraverso le quali si procede alla decadenza. A 2 anni dall'approvazione del sopracitato provvedimento e dopo diverse simulazioni riguardanti il funzionamento dell'applicazione dell'ISEE-ERP, strumento introdotto per consentire l'accesso agli alloggi per stabilire il valore dei canoni di locazione e per procedere alla decadenza, negli scorsi mesi alle famiglie che risiedono in Veneto con regolare contratto ERP e già assegnatarie dell'alloggio sono arrivate le missive con il ricalcolo del canone e a migliaia con la comunicazione di avvio delle procedure di sfratto. Dalla lettura dei dati forniti dall'ARAV, Associazione Regionale ATER Veneto, in sede regionale, in ordine alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ne scaturisce una situazione molto critica. Aumenta il canone per 23.930 famiglie, ovvero il 77,7% dei nuclei familiari che dispongono di alloggi ERP, edilizia residenziale pubblica. L'incremento medio del canone è del 20-30%, ma in alcuni casi non pochi, l'affitto è addirittura triplicato, registrando aumenti di canoni di locazione insostenibili per molte famiglie. È stato avviato lo sfratto, procedura di decadenza, per 4.194 famiglie, il 15% delle 30.281 che hanno comunicato l'ISE, a cui dobbiamo però aggiungere le 1.341 che non lo hanno fatto, per un totale di 5.535 famiglie sfrattate, ovvero il 18,5%. Preso atto che anche nel Comune di Portogruaro sono giunte diverse e precise segnalazioni da parte di alcuni cittadini riguardanti incrementi di canone anche di 10 volte superiore, di intimazione di sfratto o comunque di rilascio dell'alloggio per decadenza dei requisiti valutati in modo retroattivo. In particolare dà atto che i servizi sociali hanno raccolto circa 15 segnalazioni documentate, per le quali comunque è stata data segnalazione alla Regione, come era stato richiesto dalla stessa, con le finalità di verificare le eventuali criticità. Constatato che la legge ha sicuramente avuto un impatto negativo
anche per le modalità di calcolo e fini della determinazione dell'ISEE-ERP, sul quale rilevano anche il TFR, oppure l'indennità di accompagnamento o risarcimenti a seguito di infortunio. Considerato che le procedure di applicazione della suddetta legge appaiono in molti casi obiettivamente inique e non corrispondono agli obiettivi previsti dalla normativa stessa, che parla di canoni sostenibili e di tutela delle famiglie fragili e vulnerabili, ritenuto quindi che sia urgente e necessario intervenire per arginare e risolvere la descritta situazione emergenziale, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a continuare nell'opera di verifica delle situazioni di disagio giunte alla segnalazione attraverso l'Ufficio dei Servizi Sociali, invitando i cittadini che ritenessero di avere avuto un danno dall'applicazione della legge stessa a segnalarlo in modo preciso e documentato agli uffici dei servizi sociali stessi, a continuare a farsi parte attiva tramite gli uffici sopramenzionati nel dare assistenza di segretariato sociale ai cittadini in difficoltà, ad attivarsi urgentemente presso la Regione del Veneto affinché la stessa, come è già stato opportunamente proposto dall'assessore Lanzarin attraverso la nota comunicato stampa del 12/11/2019, operi una revisione della legge regionale e del regolamento collegato, introducendo 1. L'innalzamento del limite ISEE e ERP ai fini di tutelare il diritto all'abitazione ad importi in linea con le regioni confinanti come Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. 2. Un chiarimento e la modifica degli algoritmi utilizzati per il calcolo dell'ISEE-ERP. 3. L'esclusione dal computo dell'ISEE-ERP del TFR, dell'indennità di accompagnamento o dei risarcimenti a seguito di infortunio o, in subordine, adeguati correttivi al peso che gli importi rivenienti dal trattamento di fine rapporto o da simili entrate una tantum hanno sulla valutazione delle capacità di reddito e patrimoniale degli inquilini. 4. Correttivi al calcolo dell'ISEE-ERP nel caso di possesso di quote di immobili minime non utilizzabili e non remunerative. 5. Tutele per anziani, disabili e categorie deboli sul rischio di una mobilità territoriale che li priverebbe di quelle relazioni sociali consolidate per loro indispensabili. 6. Correttivi alle modalità di calcolo del canone di locazione in modo tale da limitare gli aumenti ed evitare che si creino casi diffusi in cui gli inquilini non riescano a pagare quanto dovuto. 7. La fissazione di un tetto massimo ai canoni di affitto. Grazie consigliere Terenzi, questa comunque vi è stata anche mandata dagli uffici e quindi adesso apriamo eventualmente la discussione, se c'è qualcosa da dire che è stata condivisa, altrimenti la poniamo in votazione immediatamente. Benissimo. Ok. Prego consigliere Zanco, vuol dire qualcosa? Leggendo questa mozione si capisce che qui inizialmente è stato avviato tutto un iter usando il metodo del pollo di Trilussa, senza tenere in considerazione caso per caso la situazione di ogni singola famiglia. Si è andati a prendere in considerazione le eventuali risorse finanziarie che potevano avere le famiglie che occupavano gli alloggi, questi alloggi, e senza tenere in considerazione soprattutto al reddito che hanno queste famiglie. Io penso che qui bisogna rivedere quanto è stato fatto, quanto è stato emanato dalla Regione in merito alla valutazione dei canoni di locazione, e si deve tenere in considerazione il reale reddito che ha il nucleo familiare che occupa l'abitazione. Ecco, io mi ricordo che quando fecero le abitazioni in via Croce Rossa, i primi canoni di locazione che applicava l'ATER
erano addirittura superiori ai canoni di mercato. Ecco, qui io penso che noi dovremmo fare in modo di sollecitare chi decide, chi valuta, chi pone e regolamenta questa realtà, in modo che la regolamenti non rimanendo chiuso dentro quattro mura senza rendersi conto della realtà che va ad esaminare, ma che venga esaminato caso per caso e situazione per situazione delle rispettive famiglie che occupano questi alloggi. Ecco, io credo che questo si debba fare, senza andare a guardare se per caso uno, perché ha avuto un TFR di qualche migliaio o qualche decina di migliaia di euro, che può essere quella lì la sicurezza per la sua vecchiaia e per le emergenze, debba andare ad incidere o debba essere intaccato dal fatto che si va a pretendere un canone di locazione superiore alle possibilità di reddito reali che ha questo nucleo familiare. Ecco, io penso che bisognerebbe fare in modo che chi determina i canoni da applicare alle singole famiglie deve guardare solo ed esclusivamente il reddito mensile che hanno questi nuclei familiari. Perché se io vado in pensione con un reddito di 1.000 euro di pensione, ce ne sono tanti, come faccio a pagare un canone di locazione di 400, 500 o 600 euro dell'alloggio che occupo? E questo, ecco, bisogna tenere in considerazione quegli aspetti lì. Se si tengono in considerazione quegli aspetti lì e si fa un regolamento adeguato, io penso che le cose si risolvano. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Allora poniamo in votazione la mozione. Chi è favorevole? Sì, c'è anche la consigliera Adrigo. Chi è contrario? Nessun contrario, nessuno si astiene. La mozione è approvata all'unanimità. Grazie. Passiamo ora al settimo punto all'ordine del giorno. Adozione variante numero 11 del piano degli interventi ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11 del 2004 per l'individuazione degli ambiti conseguenti alla legge sul consumo di suolo, modifiche puntuali anche ai sensi della legge per le varianti verdi ed istituzione dei RECRED. Chiedo anche al dottor Rammo, che è già venuto a sedersi con noi. Qui ricordo l'argomento esaminato dalla quinta commissione, alla quale adesso lascio la parola al Presidente per una breve relazione. Qui ricordo che noi voteremo i provvedimenti uno per uno, quindi sono 34 provvedimenti, non accoglibili, accoglibili in base a quanto i tecnici ci hanno indicato, e poi voteremo la delibera complessiva. No, infatti volevo anche aggiungere, prima abbiamo detto anche in commissione, vi ricordate, mi raccomando nei punti, se c'è il grado di parentela fino al quarto grado, di fare attenzione. Ecco, grazie. Quindi io chiedo anche per cortesia a Gianni, se lì c'è un fascicolo, Gianni, con tutte le copie, quello lì, guarda, quello lì, si può consegnare una copia, perché ho fatto preparare il documento con tutti i punti ai consiglieri, a tutti i consiglieri, sì, in maniera che avete sotto mano, no, consiglieri, fai i consiglieri prima che non arrivino le copie. Sì, allora... Prima c'è la presentazione del provvedimento. Sì, la presentazione la facciamo fare al dottor Ramo. Dopodiché noi partiremo dal primo punto, adesso vi arriva lo stampato, leggeremo la proposta, variazione per variazione, e votiamo variazione per variazione. E alla fine c'è il voto. Alla fine c'è il voto complessivo. E allora le motivazioni dei singoli voti si dicono alla fine? No, le leggiamo, sono già, le trovate lì, guardate, lì le trovate,
vi ho fatto fare la copia. Sì, no, l'ho capito. Qualche intervento? Se il nostro gruppo o anche altri gruppi volessero fare un ragionamento d'insieme sul provvedimento, quando lo faranno? Allora, perché avete un ragionamento complessivo? Sì. Allora quello lo fate alla fine. Ecco, ho chiesto appunto questo. Alla fine noi adesso punto per punto è importante che venga votato l'accoglibilità o la non accoglibilità. Dichiarazione di voto finale. Esatto, fate. Certo. Presidente, i chiarimenti o le delucidazioni punto per punto si possono fare? Grazie. Ho fatto 2 commissioni su questo argomento, però è ovvio che sono comunque 34 punti e è giusto che ci siano anche ulteriori quesiti se qualcuno ha il bisogno di farli. Dottor Ramo, prego, vuole fare... Buonasera a tutti. Allora, faccio solo una presentazione generale di come si costituisce la variante. Allora, la variante viene a seguito della variante sul consumo di suolo al piano di assetto del territorio e fondamentalmente si costituisce di questi elaborati, quindi una relazione di progetto, le norme tecniche, si introduce il monitoraggio sul consumo di suolo, quindi si fa, diciamo così, un punto zero o il punto di partenza che serve agli uffici tecnici e all'amministrazione per valutare appunto quei 29,2 ettari di cui si parlava nell'adozione del PAT. Si inserisce il regolamento dei crediti edilizi elettronico, che non è altro che il precedente registro dei crediti edilizi, però a seguito della legge 14 del 2019 obbliga i comuni che al primo piano degli interventi introducano appunto questa nuova tipologia di crediti edilizi e poi a tutte le valutazioni ambientali e idrauliche del caso, quindi alla VINCA, alla VAS, la valutazione di compatibilità idraulica e le asseverazioni. Sottolineo solo che le manifestazioni di interesse che poi voi andrete a votare sono 34, come giustamente si diceva, però più le 7 varianti verdi, quindi sono in teoria in totale 41. A conclusione della variante sottolineo solo il fatto che si introducono solo 4 ettari,34 di nuove aree che fanno consumo di suolo e il monitoraggio complessivo lascia ancora 2,4 ettari da poter trasformare. Sottolineo che erano già presenti nell'attuale piano 22,49 ettari e che queste trasformazioni la legge obbliga che si attuino nei prossimi 5 anni, quindi questo non esclude che passati 5 anni gli ettari che noi stiamo diciamo così adottando oggi vengano rimessi in discussione. Grazie dottore. Adesso architetto, sì, chiedo scusa, so che ci tenete, so che ci tenete, quindi partiamo quindi con i punti, d'accordo? Io ne do lettura, dopodiché se ci sono comunque dei quesiti fateli, ditemi su questo punto, Presidente, voglio fare un quesito e l'architetto Ramo è pronto. Quindi, primo punto, protocollo 26339 del 29 giugno 2018, richiedenti Galasso Renzo, piazza Silvana, via Giussago Est. Foglio 54, mappali 143, destinazione urbanistica dell'area, piano degli interventi ZTO E3 agricola, articolo 40 dell'NTO, piano di assetto del territorio SAU a ridosso del Lugugnana. Richiesta, avete tutti il stampato per seguire, no? Sì. Considerato che nell'ambito sono già presenti delle costruzioni, chiede di poter edificare su un lotto libero una costruzione di 600 metri quadri
metri cubi, scusate, per il figlio, prima casa di abitazione. E valutazione tecnica non accolta, lotto inedificato in pieno contesto agricolo, gli edifici limitrofi sono in zona agricola E3. Quindi qui noi allora andremo a votare il non accoglimento, d'accordo? È per questo che facciamo una per una, perché poi il complessivo ingloba tutto. Quindi se non ci sono domande, noi poniamo in votazione il non accoglimento di questa proposta. Chi è favorevole? All'unanimità, nessun contrario e nessun astenuto. Anzi, vi chiedo una cortesia, attendiamo un attimo anche il dottor Datri che perdonatemi, proprio è andato un attimo. Sì, esatto. Quindi, dottor Datri, noi abbiamo posto in votazione il primo punto, no? No, tranquillo, abbiamo votato il non accoglimento all'unanimità, quindi c'era anche il consigliere Terenzi, quindi i presenti erano 14 e anche la consigliera Drigo c'era, mi pare, 15 presenti e tutti hanno votato la non accoglibilità. Passiamo ora, li attendiamo o li attendiamo un attimo, dai. Primi freddi. Potesse fare un po' meno rumore, consigliere Zanco. Secondo punto, protocollo 30.100 del 24 luglio 2018, Stival Carla Luigia, Stival Maria, capoluogo Viale Pordenone, prima del sovrappasso autostradale. Foglio 3, mappali 64, 113, 319, 320 e 325. Destinazione urbanistica, piano degli interventi, ZTO F2V, servizi ed impianti di interesse comunale, verde attrezzato, articolo 50 delle NTO. Piano di assetto del territorio, SAU, area del fabbricato oggetto di riqualificazione, elemento di degrado, opera incongrua. Richiesta, considerata l'ubicazione logistica dei lotti, chiede di variare l'area di 23.920 m2 a ZTO in D4, attività direzionali, commerciali, miste e residenza. Eliminare l'identificazione del fabbrica numero 65, edificio di particolare valore storico ed ambientale. Valutazione tecnica, non accolta. Il lotto è già oggetto di una modifica per lo spostamento del cavalcavia. La modifica comporterebbe problematiche correlate agli accessi e al vicino deposito autostradale. Pongo in votazione. Ci sono domande su questo argomento? No. Pongo in votazione il punto. Attenzione, chi è favorevole alla non accoglibilità? L'unanimità come prima. Okay. Terzo punto. Protocollo 43.561 del 24 ottobre 2019. Reisoli Mathieu di Pian Villar Francesca, centro storico. Foglio 26, mappale 9 e 30.
Destinazione urbanistica, piano degli interventi, ZTO A1, articolo 18 della NTO. Piano di assetto del territorio, edifici complessi di valore storico monumentale. Richiesta. Informa che alla proprietà non risulta che il palazzo sia vincolato, ex legge 1089 e 1939, del 1939, pertanto chiede che venga corretta l'individuazione. Valutazione tecnica. Non pertinente la presenza o meno del vincolo ex legge 1089 del 39 non compete allo strumento urbanistico, ma si rileva dal decreto di vincolo. Quindi il Consiglio prende atto della non pertinenza. Quindi qua votiamo prendiamo atto della non pertinenza, d'accordo? Chi è favorevole? All'unanimità. Grazie. Quarto punto, protocollo 47.513 del 19 novembre 2018. Impresa agricola Martina Giuseppe Antonio, taglio di Lugugnana, foglio 72, mappale 141. Piano degli interventi, ZTO F1S, articolo 47 delle NTO. Piano di assetto del territorio, SAU. La richiesta, considerato che il terreno si trova all'interno di un'area agricola, chiede di togliere l'ambito di circa 5.000 metri quadri a F1S localizzato in un terreno già coltivato a vigneto, confermando la limitrofa ZTO E3. Valutazione tecnica. Accolta, diminuita la zona e disegnato il perimetro sullo stato di fatto. Modifica da zona F1S a zona E3. Diminuzione di zona F1S per 4.630 metri quadri. Valutazione tecnica, accoglimento, quindi noi qui votiamo, se non ci sono quesiti, domande all'architetto, votiamo l'accoglimento della quarta proposta. Chi è favorevole? All'unanimità è accolta, grazie. Quinto punto. Protocollo 49.470 del 3/12/2018, richiedente per il Sinotto Flavio Bonfada Andrea, capoluogo San Nicolò via Colombo, foglio 14, mappali 97, 288, 169, 289. Destinazione urbanistica dell'area, piano degli interventi ZTO E3, agricola, articolo 40 della NTO. Piano di assetto del territorio, aree di riqualificazione dei margini urbani. Richiesta, considerata la vicinanza a zone già parzialmente edificate, chiede di poter urbanizzare l'ambito con edificazione diretta in ZTO, in ZTO B o C. Valutazione tecnica, accolta, ampliamento lungo la viabilità di 5.600 metri quadri di zona C2. La modifica comporta 0,5 ettari consumo di suolo, diminuzione della SAU 5.600 metri quadri. La modifica comporta la valutazione di compatibilità idraulica coerente con PAT, tavola 03 idonea, tavola 04 aree di riqualificazione di margini urbani, modifica da zona E3 a zona C2, aumento di zona edificabile C2 per 5.600 metri quadri. Quindi qui la proposta la valutazione è l'accoglimento. Ci sono domande? No? Quindi chi è favorevole? Qui bisogna contare. Chi è contrario? 3 contrari e nessuno astenuto. Il provvedimento è approvato. Dottor Zan segnato? Sì. C'è bisogno di un attimo. Punto 6. Protocollo data 50.050 del 5 dicembre 2018. Stefanuto Mara, Stefanuto Roberto, Bortolussi Maria, zona di San Nicolò vicino Fiume Lemene, via Palestro. Foglio 15, mappali 2106, 975 e 840. Piano degli interventi, ZTO F1V per attrezzature e servizi di scala sovracomunale, articolo 47 della NTO. Piano di assetto del territorio, linee di sviluppo insediativo, di urbanizzazione consolidata a residenza e servizi per la residenza. Richiesta,
considerata l'area ad ubicazione residenziale, chiede di modificare l'ambito in ZTO C2 e in parte rimanere F1V. L'ambito è previsto in espansione dal PAT. Valutazione tecnica accolta. Inserimento di un piano attuativo per 16.500 m2, di cui 14.600 di area C2 e i restanti in F1V. La modifica comporta la valutazione di compatibilità idraulica. Non fa consumo di suolo e non modifica la SAU. Coerenza con PAT. Tavola 03 idonee condizione C. Tavola 04 linee preferenziali di sviluppo insediativo. Modifica da zona F1S a zona C2. Diminuzione di zona F1S per 14.600 metri e aumento di zone edificabili di 14.600 metri quadri. Valutazione del Consiglio Comunale. Accoglimento. Ci sono domande? Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente. In Commissione avevamo sollevato il punto che l'area si trova a ridosso sia del fiume Lemene che anche di un'altra roggia, e che c'era questa diciamo, valutazione di compatibilità idraulica. Ora ci avevano detto di segnalare questa cosa anche in Consiglio e io la sottolineo e la voglio segnalare perché anche da poco abbiamo visto diverse problematiche in quella zona lì e altre volte abbiamo visto proprio quella zona lì andare sott'acqua, quindi lo vogliamo segnalare e poi sarà giusto che gli organi competenti valutino in maniera corretta la situazione, quindi ulteriormente in questo luogo ufficiale lo vogliamo ripetere, così ci aveva detto anche l'architetto Scappin. Non so poi come sarà la procedura, però voglio fare in modo che sia segnalato. Grazie. Allora, per quanto riguarda le procedure in questo senso, è stata fatta la valutazione di compatibilità idraulica da parte di un tecnico incaricato. Questa però dà già delle prescrizioni, perché ovviamente dà delle prescrizioni che poi dovranno essere seguite quando si farà il piano attuativo. E dopo questo ovviamente sarà mandata al Genio e al Consorzio di Bonifica e anche loro esprimeranno il proprio parere con delle prescrizioni che poi dovranno essere seguite e ribadisco, successivamente quando poi sarà presentato ulteriormente il piano attuativo, quindi un altro livello di dettaglio più approfondito, sono obbligati al tempo stesso a presentare di nuovo una compatibilità idraulica per l'intervento specifico. Quindi diciamo così che nel momento in cui voi segnalate questa cosa, poi dopo anche negli organi successivi la valuteranno nella maniera corretta e non è detto che loro dicono sì va bene o non va bene, quindi più che altro daranno le prescrizioni perché non ci sia perché sia compatibile dal punto di vista idraulico e perché non si dimostri e perché non ci siano problemi successivi. Grazie architetto. Quindi qui la proposta è l'accoglimento, quindi io pongo in votazione l'accoglimento della sesta proposta. Chi è favorevole? Chi è contrario? 4 contrari, nessun astenuto, la proposta è accolta. Passiamo alla settima, protocollo 50.437 del 6 dicembre, Trentin SRL, via Treviso, zona ovest, capoluogo, foglio 24, mappali 3 e 28. Destinazione urbanistica, piano degli interventi ZTO E3 in parte scheda APSI numero 6, articolo 33 e 40 della NTO. Piano di assetto del territorio, aree di riqualificazione dei margini urbani. Richiesta. Considerata la necessità aziendale, chiede che tutto l'ambito venga trasformato di D3, zona produttiva di completamento. Valutazione tecnica. Parzialmente accolta, modifica del perimetro di APSI numero 6, ampliamento del perimetro della scheda per 8.600 m2. La modifica della scheda e dei suoi contenuti si demanda alla specifica procedura mediante SUAP. Alla procedura SUAP si demanda 1. La valutazione di compatibilità idraulica in rapporto alle posizioni e all'indice di impermeabilizzazione del lotto. 2. Le prescrizioni in merito all'obbligo dell'uscita nella strada laterale, via Colombo,
chiudendo l'accesso dal fronte su Viale Treviso. Coerenza col PAT, tavola 03 idonea, tavola 04 aree di riqualificazione dei margini urbani. Quindi la valutazione è parziale accoglimento. Noi votiamo questo. Chi è favorevole? Ci sono domande? Chi è favorevole? Chi è contrario? E nessuno astenuto. Perfetto. Protocollo 15.557 del 17 aprile 2018 e 50.644 del 7 dicembre 2018. Team Holding SNC, Portovecchio a ridosso dell'autostrada, parzialmente a vincolo del fiume Lemene via Don Minzoni. Foglio 5, mappali 6 e 10, 6 e 12 e 124. Destinazione urbanistica, piano degli interventi ZTO D3, zona per attività produttive e servizi di completamento, articolo 28 dell'NTO. Piano di assetto del territorio, urbanizzazione consolidata per attività produttive. Richiesta. Considerato che l'ambito non trova attuazione come vocazione produttiva, chiede che l'area venga trasformata in C2 di nuova formazione residenziale di rispetto autostradale. Valutazione tecnica. Parzialmente accolta. Modifica di zona D3 a zona C2 per 10.900 m2, il resto in fascia di rispetto autostradale va in E3. Non consuma suolo, non modifica la SAU e non necessita della valutazione di compatibilità idraulica. Coerenza col PAT, tavola 03 idonea, tavola 04 consolidato. Modifica, diminuzione di zona D3 per 16.400 m2, aumento di zona C2 per 10.900 m2. Valutazione di consiglio tecnica, parziale accoglimento. Ci sono domande? Se no pongo in votazione chi è favorevole, chi è contrario. Aspetta, 4 contrari, anche Drigo, e nessuno astenuto. Nono punto, protocollo 50.667 del 7 dicembre 2018, fracasso Nereo, capoluogo via Villanova, foglio 47, mappale 504. Piano degli interventi ZTO F2V, servizi ed impianti di interesse comunale, verde attrezzato, articolo 50 delle NTO. Piano di assetto del territorio, urbanizzazione consolidata residenziale. Richiesta. Considerato che l'ambito in F2V ha lateralmente 2 fabbricati costruiti, chiede che l'area venga modificata in B2 residenziale di completamento. Valutazione tecnica parzialmente accolta. Oltre a modificare l'area oggetto della richiesta, si modifica tutta la zona F2V e la si trasforma in B2 per 4.900 m2. La modifica comporta la valutazione di compatibilità idraulica solo per 1.400 m2 prima non edificati. Non fa consumo di suolo e non consuma SAU. Coerenza col PAT, tavola 03 idonea, tavola 04 consolidato. Modifica diminuzione di zona F2V per 4.900 m2, di cui 3.500 già edificati a fini residenziali, e aumento di zona B2 per 4.900 m2, area effettivi solo 1.400 m2. Valutazione del Consiglio, parziale accoglimento. Quindi pongo in votazione, se non ci sono domande, pongo in votazione la nona proposta al parziale accoglimento, scusate, parziale accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno astenuto, come prima. Passiamo alla 10. Protocollo numero 50.785 del 10 dicembre 2018. Fincavisa SAS, capoluogo via Colombo, foglio 25, mappali 478, 218, 1300 e 1302. Destinazione urbanistica dell'area. Piano degli interventi ZTO C2, articolo 24 delle NTO e vincolo elettrodotto. Piano di assetto del territorio, PUA confermati di PRG. Richiesta.
A causa dell'impossibilità di accordo tra i diversi proprietari, chiede di togliere il perimetro della C2 con una ZTO in attuazione diretta con riferimento standard. Valutazione tecnica parzialmente accolta. Trasformazione dell'intera area in zona B2 con PDC convenzionato e suddiviso in 2 comparti. Le prescrizioni inserite in norma sono: obbligo di prevedere delle adeguate mitigazioni arboree dal lato della ferrovia, obbligo di realizzazione degli standard come da C2, opere non scomputabili, intervento soggetto al contributo perequativo, coerenza con PAT, tavola 03 idonea, tavola 04 linee preferenziali di sviluppo insediativo, riconfermate dal PAT. Modifica articolo 22 ZTO C1 residenziali di nuova formazione, integrato come segue. 14. Per la zona C1 ubicata in via Cristoforo Colombo e individuata con apposito simbolo 8, l'attuazione è subordinata a intervento edilizio diretto, IED, convenzionato con possibilità di suddivisione in 2 comparti. Si prescrive obbligo di prevedere delle adeguate mitigazioni arboree dal lato della ferrovia, obbligo di realizzazione degli standard come da C2, opere non scomputabili, intervento soggetto al contributo perequativo. La valutazione è parziale accoglimento. Domande? Consigliere Fagotto. Grazie Presidente. Questo qua è uno dei punti che più è stato approfondito in Commissione. Faccio mente locale anche alla bontà del ricordo di diversi consiglieri, perché stiamo parlando di una zona con diversi problemi. Quindi ho lasciato anche spazio in Commissione, ma non è uscito niente. Qua si prescrive esattamente adeguate mitigazioni arboree. Faccio presente che tutto il lato sud di quella proprietà è soggetta alla linea ferroviaria. Bontà che con l'aiuto della sindaca una parte di quella zona è stata bonificata e mitigata. Ora, oltre a quel problema lì che non è stato citato in Commissione, ma l'ho lasciato appositamente perché il fatto di mettere adeguate mitigazioni arboree è un ulteriore disagio, perché non si può porre in quella curva a 90 gradi di quella proprietà che confina con via Nobile e che dà tutto quanto l'ingresso alla sottostazione ferroviaria di Portogruaro e allo scalo merci, la possibilità di mitigare come? Non c'è la possibilità di mitigare perché occuperebbe esattamente la visibilità di una curva pericolosissima a 90 gradi. Su questa faccenda potete controllare quante segnalazioni / denunce sono arrivate al comandante dei vigili. Perché? Perché non c'è la possibilità assoluta di vedere, quindi già ci sono stati degli incidenti e il mitigare va in contrapposizione con il fatto di una viabilità in quel senso lì. Prima cosa, e l'avevo lasciata alla disponibilità di tutti. La seconda cosa che abbiamo parlato, c'è una prescrizione idraulica. Quella proprietà lì è divisa in 2 da una grande fossa storica, fra l'altro, che unisce il bacino, diciamo, a nord di Portogruaro con il bacino a sud, attraversando addirittura sotto la ferrovia. Per cui il non prendere in considerazione in una determinata maniera, ma anche molto molto particolare, ci diciamo, apre la via a ulteriori problemi successivi. Ultima cosa, ma l'ho lasciata proprio come ultima cosa, ma non ultima, è il fatto che tutte quelle aree lì, esattamente le zone numero 8, 10 e 16, e questa è proprio la zona del piano regolatore generale 16, ha una prescrizione precisa regionale. La realizzazione degli interventi residenziali delle zone numero 8, 10 e 16 del piano regolatore generale confermate dal PAT è subordinata allo spostamento degli elettrodotti ora presenti. Quindi, a parte il fatto che l'architetto Scappin mi ha detto assolutamente
farlo presente in Consiglio Comunale e fare oggetto di emendamento. Io ho preparato il testo perché questa cosa deve essere riportata benissimo, ho i documenti anche allegati perché è una prescrizione precisa da parte della Regione Veneto. Quindi volevo allegare il tutto e far presente che un accoglimento anche parziale di questa cosa va contro molte altre questioni di buonsenso che in diverse altre situazioni il Consiglio Comunale ha dovuto affrontare. Ecco, non so se posso allegare i documenti al segretario, anche per bontà di quanto ho detto, io li allego volentieri. Quindi questo e anche questo in cui... Tecnicamente lei propone un emendamento adesso? Sì, Sì, no, per capire come... Sì, no. dovete aiutarmi anche voi nel senso di rendere partecipi tutti, come aveva detto l'architetto Scapini, No, lo ripeto lei... esattamente, in Consiglio Comunale. Quindi io lo ripeto, non ho fatto altro che prima leggerlo, il testo è semplicissimo, riportare quanto previsto dalla VAS del PAT in vigore. Si fa presente che la realizzazione degli interventi residenziali nelle zone 8, 10 e 16 del piano regolatore generale confermato dal PAT è subordinata allo spostamento degli elettrodotti ora esistenti. La zona individuata nella variante PAT 10 corrisponde alla zona individuata nel PAT attualmente in vigore numero 16. E io allego i documenti che voi potete vedere benissimo. Ci tengo a sottolineare che questa non è un'area che stiamo trasformando, quindi adesso vedo anch'io questa, io purtroppo tra l'altro a quella commissione non c'ero, c'era l'architetto Scapini. Sì, sì, sì. Sì, sì. Stavo controllando sì, c'è l'elettrodotto al di fuori, l'edificazione sarebbe al di fuori della fascia di rispetto, questo no, è messo proprio come sì, sì. è messo come mappale che è specificato e fotografato precisamente. Parzialmente accolta questa è la proposta parzialmente accolta. Vediamo. Sì, l'architetto Scapini mi ha lasciato un appunto, un messaggio dicendomi che i punti vanno votati così come sono, quindi approvati o respinti così come sono, ed eventualmente queste modifiche entrano in campo in un momento successivo. Visto che adesso viene adottato e avrà 30 giorni più 30 delle osservazioni, ritengo anch'io che sia più conveniente intanto presentarle per non cambiare gli elaborati eccetera. Noi possiamo fare queste valutazioni a seguito della presentazione o di questa stessa oppure le prendiamo in atto le prendiamo in carico ufficiale come Consiglio Comunale, cioè io non devo aggiungere niente altro di quello che ho già le prendo in carico io e le metto nel verbale. Io confido nella volontà del Consiglio Comunale, per cui quello che ho detto. No, ma sto pensando tecnicamente qual è la cosa più, perché se le accogliamo, se le prendiamo in carico stasera, significa che noi andiamo a stralciare, a modificare, a stralciare. Lei le deve protocollare domani mattina e ci sono i 60 di 30 più 30 sui quali fanno osservazioni. sì, e sui quali noi daremo risposta. Stasera le ha enunciate e... Su tecnica. Sì, in commissione mi pareva di aver inteso, ma chiedo conferma all'architetto, che in quell'area lì fosse vigente un PUA, un piano urbanistico attuativo,
e quindi mi pare di intendere che la richiesta sostanzialmente viene a far venir meno questo PUA, punto di domanda, e quindi se così fosse vero cosa significa? Significa che in quell'area lì che cosa potrà avvenire nel futuro, punto di domanda? Diciamo così, fondamentalmente lì sta cambiando solo le modalità attuative. No, stanno cambiando solo delle modalità attuative, quindi non servirà più il piano attuativo, che ha un percorso e delle procedure, degli elaborati diversi, ma ci sarà un permesso di costruire convenzionato, quindi presenteranno il permesso di costruire e l'ufficio tecnico dirà l'edificazione la puoi realizzare a seguito della realizzazione di tot parcheggi, tot mitigazione. Sì, sì, no, ci sono 60, 30 più 30, quindi anche in commissione l'ha ribadito più volte. Prego, consigliere Drigo. Grazie Presidente. L'area in esame, volevo sottolineare, è una bassura, cioè via Colombo è stato per secoli uno spartiacque tra l'area del Palù, sulla quale poi è stata fatta correre la ferrovia, e l'area invece che non era mai stata soggetta a impaludamento. La via Colombo è proprio lo spartiacque, cioè se voi guardate da via Colombo il lato nord risulta di almeno un paio di metri più alto rispetto al lato sud, quindi questa è una bassura che era palude, era poi diventata una sorta di acquitrinio che è stato riempito con materiali di risulta, ma senza riuscire a portarlo al livello del piano stradale. Le acque meteoriche della parte nord di via Colombo gravano su questo fosso che divide proprio quasi in due la proprietà, ed è un fosso notevolmente profondo che nei casi, anche in questi giorni di piogge insistenti, ha una portata d'acqua veramente notevole, proprio perché era lo scolmatore che andava verso la palude. Una volta che si è bonificato con gli argini del fiume Reghena, quella è rimasta però una bassura, è il luogo che raccoglie tutto lo scolo delle acque meteoriche circostanti. Quindi andare a costruire lì significa tombare inevitabilmente quel fosso. Tutto si può fare, dipende da come viene fatto, perché c'è poi l'ostacolo della ferrovia, cioè o l'acqua meteorica trova in quel collettore uno sfogo, altrimenti la ferrovia costituisce una barriera e fa andare sotto tutta l'area, non solo questo appezzamento, ma anche quelli già costruiti, limitrofi. Le motivazioni poi addotte dal consigliere Fagotto relativamente alla visibilità conseguente all'obbligo di alberare, della mitigazione arborea, mi sembrano più che sensate. Il vincolo da elettrodotto sull'angolo ulteriore, mentre qui tutta l'area viene concessa come area edificabile, chiaro che poi dovranno rispettare questi limiti da elettrodotto, costringono ulteriormente a stringere sul fosso le costruzioni e quindi diventa cogente la tombatura di quel fosso, che è un'operazione, come dicevo, rischiosa. Tutte queste ragioni mi consigliano prudenza nella trasformazione di destinazione d'uso di quell'area. Sì, mi pare che già in commissione l'avevate anche Sì, era stato uno dei punti più dibattuti in commissione questo. Sì, noi ribadisco, non stiamo decidendo adesso di trasformare quell'area, cioè loro potevano già costruire con diversi, sì, quindi il punto, la modifica che avevamo inserito, se noi anche stralciassimo, non sarebbe che non costruiscono più, sarebbe solo che costruiscono con piano attuativo. Sì, non stiamo decidendo adesso della trasformazione, questo sì. Ok, quindi ci siamo capiti. Io il punto lo avevo letto tutto e quindi qui la proposta, prego. Sempre sul punto, però mi pare di poter dire
che il PUA, adesso non l'abbiamo esaminato ovviamente perché non abbiamo avuto il tempo, ma mi pare poter dire che il PUA ponga dei vincoli o dei perimetri diversi, più forti, più vincolanti rispetto ad una mera prescrizione di standard urbanistici o no? No, la mia è una domanda. Ok, d'accordo? Allora, il punto 10 quindi lo poniamo in votazione con la parziale accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Conti lei. Chi si astiene? Nessun astenuto. Ah, un astenuto. Quindi, scusate. 6 favorevoli, 8 contrari, 1 astenuto. Ok. Passiamo ora all'11° punto. Protocollo 50.840 del 10-12-2018. Richiedente Milanese Antonio Alfa SRL, capoluogo via Veneto. Foglio 46, mappali 1206, 1876, 89, 99 e 40. Piano degli interventi ZTO F2V, articolo 50 delle NTO. Piano di assetto del territorio, linee preferenziali di sviluppo insediativo. Richiesta. Considerato che l'area è adiacente ad un ambito già urbanizzato e che è prevista dal PAT in espansione, chiede di inserire l'ambito in ZTO C2. L'ambito è previsto in espansione dal PAT. Valutazione tecnica accolta. Si modificano 2.490 m2 di zona F2V in C2 con perimetro SUAF e la restante parte di F2V si porta in E3 per 2.000 m2. Diminuzione del SUA per 24.900 m2, consumo di suolo per 24.900 m2. La modifica comporta la valutazione di compatibilità idraulica. Coerenza col PAT, tavola 03, idonea a condizione F, più aree esondabili o ristagno idrico. Tavola 04, linee preferenziali di sviluppo insediativo. Modifica, introduzione di 24.900 m2 di zona C2. Riduzione di 26.900 m2 di zona F2V. Valutazione, accoglimento. Ci sono domande? Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente, faccio solo presente quanto ho detto in Commissione e sotto gli occhi di tutti che quella zona lì va molto spesso sott'acqua, quindi a voi la capacità di migliorare. Fra l'altro è una fossa che riceve anche molti scarichi e rifiuti urbani. Grazie. Consigliere Terenzi, prego. Sì, anche noi avevamo evidenziato la particolarità di quest'area. Intanto è una variazione imponente, mi pare si parli di 29.000 m2, se non sbaglio, 25 scusate. E quindi è piuttosto imponente. Secondo, anche noi avevamo evidenziato una criticità sul piano idraulico e che qui in queste anche in questi particolari periodi si pongono a tema una questione che probabilmente anche nella pianificazione urbanistica dovrà trovare una ulteriore attenzione. Il consigliere Drigo, prego. Grazie Presidente. Sì, si era discusso in Commissione, c'era dedicato del tempo alla valutazione che poi è stata evidentemente approfondita dai consiglieri in sede domestica. Erano emersi alcuni problemi. Intanto il toponimo si chiama, l'area si chiama Busatte,
anche qui mi pare che nome è nome, è chiaro che va sotto quando gli eventi meteorici, come in questi ultimi anni, si stanno incrementando, diventa ancora più critica, quella curva poi è pericolosa, e c'era anche l'idea che siccome la pista ciclabile del comune di Concordia finisce a una distanza abbastanza breve da quel tragitto, fosse riservata in ogni caso un'area per la realizzazione di una pista ciclabile in continuità con quella del comune di Concordia, per consentire l'accesso alla città di Portogruaro. C'è poi da dire che quella fossa è veramente molto grande ed è sempre, anche quando non piove, ad un livello molto vicino al ciglio stradale, e quindi il rischio idraulico sia notevole, perché va progressivamente scendendo il terreno verso quell'area, e insomma, c'è da riflettere per una serie di ragioni, insomma. Grazie. Consigliere Barro, prego. Sì, no, solo una precisazione, perché non vorrei che si facesse un po' troppa confusione sul termine idraulico, perché dal punto di vista idraulico qualsiasi opera che viene fatta adesso c'è una compensazione idraulica in situazioni di anche degrado. Molte volte non è detto, non entro in merito nell'opera, ma per precisazione, non è detto che l'opera fatta non vada anche a bonificare situazioni di degrado, anzi che possa quindi portare a una sistemazione idraulica della zona, soprattutto se va sotto acqua. Quindi attenzione, perché sì, è vero, molte zone vanno sotto d'acqua, ma in determinati lavori le portano anche a una situazione di sicurezza, solo per... Grazie, da geologo ha fatto bene, consigliere. Sì, è chiaro che un intervento di solito prevede anche un'opera di bonifica, però lo prevede, chiaro. Però veda, consigliere, qui si sta trattando di un consumo di suolo che diventa impermeabile per 24.900 metri quadri. Più noi riduciamo la permeabilità del suolo e più le acque meteoriche graveranno sugli scolmatori, mi pare elementare. No, non è così, scusi, tecnicamente non è così, lei ha detto un'inesattezza, perché quando viene fatta un'opera, permetterà che è anche il mio lavoro, io non mi metto a discutere di cultura con lei, quando viene fatta un'opera viene fatta un adeguamento dal punto di vista idraulico. La stessa ricezione nel terreno deve essere anche fatta dall'opera, anzi viene anche sistemata, quindi non è che non ci sarà più nei 24.000, basta così e l'acqua che arriva lì va da un'altra parte, anzi verrà messo in sicurezza. L'ho fatto semplice per spiegarle forse cos'è l'opera, ma lei non... Sì. Consigliere... Sì, un'altra cosa che è venuta fuori proprio in commissione era il fatto che, visto che è un consumo di suolo abbastanza importante, si diceva, e tra l'altro è una zona che sarà molto frequentata sempre di più, visto la vicinanza con l'ospedale, con il nuovo impianto anche tra virgolette sportivo privato che stanno facendo, quantomeno di fare in modo che venga fatta una pista ciclabile, perché tra l'altro in una zona che per chi va in bicicletta tremenda, quella con... praticamente impraticabile quella parte lì, e tra l'altro si potrebbe collegare alla pista ciclabile che porta a Concordia, insomma si potrebbe fare una cosa decisamente importante anche per la viabilità ciclabile del territorio. Grazie consigliere, quindi io però vi risegnalo che questo documento va per 30 e più 30 giorni nell'albo pretorio, e quindi ci sono le possibilità di proporre qualunque tipo di la ciclabile, quindi non è che questo qua ci tomba qui, questo è un inizio, mi aiuti lei. No, successivamente se possibile bisogna protocollare delle proposte, cioè questo è il documento di questa sera, poi da domani partono i 30 più 30 e dentro i 30 c'è la facoltà, la possibilità di fare tutte le proposte possibili che ognuno, giusto architetto? Zanco, prego. Sì, volevo evidenziare
che quell'area lì è un punto debole di tutta della viabilità tra Portogruaro e Concordia. Aveva ragione il consigliere Barro nell'evidenziare che andando a quest'area qua ha necessità di fare delle opere idrauliche, di fare delle opere, delle canalizzazioni che riducano, perché la situazione attuale è una situazione debole, deficitaria, che bisogna porvi rimedio. Perciò il fatto di intervenire in quest'area, prevedendo logicamente tutto quello che si deve prevedere, e qua i tecnici saranno sufficientemente esperti nel prevedere quello che è necessario perché quell'area lì diventi praticamente, cioè non sia più un punto debole qual è adesso, perché non è possibile che ogni pioggia che c'è si allaghi la strada e non si possa più circolare. Ecco, questo è il discorso. Pertanto io credo che l'accoglimento vada bene. Ecco, l'importante è che poi le opere che vengono fatte vadano a mitigare e a migliorare lo stato di fatto delle cose. Grazie consigliere Zanco. Se non ci sono altri interventi, scusatemi, pongo in votazione il provvedimento numero 11. Chi è favorevole? Chi è contrario? 5 contrari, prima c'erano 9 favorevoli, nessuno astenuto. Passiamo ora al 12° punto, protocollo 50.852 del 10 dicembre 2018, Zanini Bruno, Summaga, via Santo Benedetto. Foglio 12, mappali 6,73 e 6,74. Destinazione urbanistica, piano degli interventi ZTO F2V e come scheda APSI numero 13, articolo 33 e 50 dell'NTO. Piano di assetto del territorio, SAU. Richiesta. In considerazione della richiesta produttiva chiede di espandere l'area ad edificabile. Valutazione non accolta. Si demanda la presente richiesta di modifica attraverso la procedura specifica prevista dal SUAP. Proposta quindi è non accoglimento. Io pongo in votazione il non accoglimento. Chi è favorevole? All'unanimità dei presenti perché è uscito, quindi non è accolta. Punto 13. Protocollo 50.915 del 10 dicembre 2018, Sandron Rosanna, Bortolussi Marco, Bortolussi Marta, capoluogo via Palladio, viale Trieste Est. Foglio 29, mappali 166, 166A, 166B, 310. Piano degli interventi ZTO a viabilità. Piano di assetto del territorio, viabilità per accesso a PUA di PRG confermato. Richiesta. In considerazione che da tempo nel piano è stata individuata la viabilità non realizzata, chiede che l'ambito a viabilità venga messo edificabile come l'area limitrofa C1. Valutazione tecnica non accolta. La richiesta non può essere accoglibile, poiché la sistemazione prevista è utile per le zone limitrofe. Quindi la proposta è il non accoglimento. Votiamo il non accoglimento. Chi è favorevole? Adesso è il 13. 14. Protocollo 50.916 del 10 dicembre 2018. Guidolin Daniela, Guidolin Stefano, capoluogo via Palladio, viale Trieste Est. Foglio 29, mappali 232 231. Destinazione piano degli interventi ZTO C1, articolo dell'NTO e vincolo stradale. Piano di assetto del territorio, urbanizzazione consolidata in adiacenza a viabilità per accesso a PUA di PRG confermato. Richiesta. In considerazione che da tempo nel piano è stata individuata la viabilità non realizzata, chiede che per l'ambito venga tolto il vincolo di rispetto stradale sull'area.
Valutazione tecnica non accolta. La richiesta non può essere accoglibile poiché la sistemazione prevista è utile per le zone limitrofe. Quindi pongo in votazione, se non ci sono domande, adesso il non accoglimento. Chi è favorevole? Unanimità, ma non è accolta. Passiamo al 15, protocollo 52.269 del 18 dicembre, Gerolin Giovanni Levada, foglio 42, mappali 252, piano degli interventi ZTO E3, articolo 40 dell'NTO, piano di assetto al territorio SAU. Richiesta: per esigenze familiari chiede che nel fabbricato in cui sono già state realizzate 2 unità gli venga permesso di frazionare la sua unità in 2, come anche all'altro proprietario, concedendo pertanto 4 unità complessive. Valutazione tecnica non accolta. La possibilità prevista dalla normativa regionale in materia di edificabilità in zona agricola pone il limite massimo di 3 unità. Quindi propongo il non accoglimento. Chi è favorevole? L'unanimità non è accolta. 16° punto, protocollo 5.974 dell'11/2/2019, D&B SRL Pradipozzo, foglio 8, mappali 454, 457, 467, 474. Piano degli interventi ZTO F2V, articolo 50 delle NTO, piano di assetto del territorio, linee di sviluppo insediativo. Richiesta: al fine di urbanizzare l'ambito, chiede la trasformazione dell'area di cui trattasi, relativa ad una parte dell'area di possibile espansione, in destinazione edificabile residenziale a completamento delle limitrofe aree urbanizzate con stessa destinazione urbanistica, essendo l'area oggetto di richiesta accessibile dal fronte nord da viabilità, mappali 460, 461, 464, 469, 471 e 477, già predisposta dalla scrivente quale proprietaria collegata alla strada comunale denominata via Steinbeck. Valutazione accolta. Modifica di zona da F2V a C2 con piano attuativo per 5.600 m². La modifica comporta la valutazione di compatibilità idraulica, la modifica comporta una riduzione della SAU di 1.200 m², la modifica comporta un consumo di suolo di 5.600 m². Coerenza col PAT, tavola 03 idonea a condizione F+, aree esondabili o ristagno idrico, tavola 04 linee preferenziali di sviluppo insediativo. Modifica: riduzione di 5.600 m² di zona F2V, aumento di 5.600 m² di zona tipo C2. Valutazione accoglimento, quindi poniamo in votazione l'accoglimento. Chi è? Prego, consigliere Terenzi. Un'osservazione che poniamo, perché questa richiesta è un po' paradigmatica rispetto anche ad altre richieste alle quali noi abbiamo votato contro. Qui di fatto vi è una sorta di frantumazione delle aree verdi, cioè, mentre prima si evinceva una certa coerenza e anche una certa contiguità di aree verdi, questa variante, la continuità e la dinamica legata anche poi alla riqualificazione del verde, perché poi in un quadro generale è evidente che un ritaglio di verde è diverso rispetto ad un'area verde, tanto per dirla in breve e in cose anche abbastanza virgolette volgari se volete, però la sensazione nostra è questa, che molte di queste variabili, scusate, di queste richieste comportano una sorta di frantumazione dei perimetri verdi, e questo a nostro avviso non è positivo, ecco, rispetto ad un quadro più generale, rispetto anche a processi di riqualificazione delle aree verdi. Grazie. Architetto, vuole aggiungere qualcosa? Quindi io adesso pongo in votazione la proposta di accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? 3 contrari. Ma scusate, la consigliera Manzato è uscita un attimo? Ah, ok.
Sì. Passiamo al punto 17, proposta 17, protocollo 6902 del 15/2/2019, richiedenti dal Mor Giorgio a nome e per conto di tutti i comproprietari del mappale numero 1414, nonché a nome e per conto della società Covest SRL, capoluogo Viale Cadorna, foglio 25, mappale 1414-1479. Piano degli interventi ZTO F2V, articolo 50 delle NTO con fascia di rispetto stradale. Piano di assetto del territorio, aree di riqualificazione dei margini urbani. Richiesta. Al fine di urbanizzare l'ambito, chiede la trasformazione delle aree di ZTO F2V, servizi ed impianti di interesse comunale, verde di uso pubblico attrezzato a parco gioco e sportivo a ZTO C2 residenziale di Nuova. Valutazione tecnica. Accolta, trasformazione in zona F2V per 5.200 m2 in zona C2 con SUAV, diminuzione della SAU per 3.500 m2, la modifica comporta la valutazione di compatibilità idraulica, la modifica inoltre comporta un consumo di suolo di 5.200 m2, coerenza con il PAT, tavolo 03 idonea, tavolo 04 aree di riqualificazione dei margini urbani. Modifica, riduzione di 5.200 m2 di F2V, aumento di 5.200 m2 di zona C2. Valutazione, accoglimento. Quindi pongo in votazione l'accoglimento. Chi è favorevole? Scusi, prego, signor Fagotto. Allora, Presidente, grazie. Allora, anche su questo punto qua era sorta una osservazione, l'avevo fatta io, perché nell'area insiste un ripetitore di telefonie e quant'altro che sta ulteriormente aumentando. Ora c'è un contrasto in questa faccenda. Se dobbiamo cercare di tutelare eventualmente la sanità, la salute, o se eventualmente va bene, va benissimo che comunque si vada a edificare. Ora, il concetto per noi non va bene, perché fra l'altro prima si fanno edificare, allora si considera che quella lì comunque si può fare un ripetitore, ben venga, uno ha scelto di fare un ripetitore, ma non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Secondo noi non funziona così. Comunque noi su questa cosa daremo sicuramente parere contrario e vorremmo anche che fosse riportato che oltre alla, qua c'è scritto valutazione compatibilità idraulica, ma c'è un ripetitore anche di una certa dimensione. Grazie. Sì, dopo sì, la distanza da ripetitore è 90-100 metri, quindi rispetta il regolamento delle antenne. Era coerente, l'espansione era coerente già ai termini di VAS e tutto quanto del PAT, perché era già prevista, dove già il PAT prevedeva quelle antenne che sono state localizzate nello stesso posto dove erano prima, e quindi particolari problemi non ne sono stati rilevati, insomma. Allora voglio solo accennare a un fatto. A proposito di ripetitori, la legge Gasparri prevede dei parametri ben precisi, che è 5 volt metro, però non prevede nessuna sanzione. Allora mi permetterà di dire che a mio avviso, per il principio di precauzione, io quell'area lì la mantengo in una certa situazione. Grazie. Ok. Il consigliere Terenzi mi ha riconfermato, come aveva detto all'inizio, che il consigliere Zanin purtroppo per problemi di salute non è potuto essere presente. Allora ci sono altri interventi? No? Quindi io, consigliere Pizzolito, prego. Volevo solo fare una domanda all'architetto. Siccome quest'area è limitrofa ad un'area verde più grande, no? Perché noi abbiamo praticamente un quadrato verde che diventa poi edificabile. La domanda è, per tutta l'area già edificata, accedere all'area verde che rimarrà
come sarà possibile? Cioè avete previsto che il verde venga effettivamente utilizzato? Cioè la qualità del verde dipende dalla sua usufruibilità. Inutile metterlo lì sul retino, far vedere che c'è, se poi non serve a nessuno, si diventa un ricettacolo di acqua e quant'altro. Allora la domanda è, abbiamo reso edificabile quest'area interessata, cioè il privato ha richiesto la variazione ad edificazione di quest'area. La domanda mia è, possiamo rendere fruibile e utilizzare il verde che già c'è, che già c'era? Allora, ad oggi lì è agricolo, sì, e anche retrostante è agricolo, quindi io sottolineo un attimo la differenza tra quello che prevede il piano regolatore e quello che è lo stato attuale. Però ipotizziamo che lì un giorno, un futuro, si possa fare un parco verde, diciamo si attui il piano. C'è la possibilità, dico perché l'avevamo proprio visto, il parco arriva fino ad una zona a parcheggio, diciamo la zona prevista ad un possibile parco, arriva fino a una zona a parcheggio a ridosso, dopo la curva diciamo della strada, a ridosso non dico della ferrovia, ma vicino dove terminano le case c'è l'affaccio della zona verde sulla strada con anche un parcheggio sul fronte, quindi da quel lato lì verso nord non ci dovrebbero essere problemi. Se si continua la strada, si fa la curva, si sale diciamo verso nord, prima di arrivare alla ferrovia c'è una zona a parcheggio con la possibilità di accedere a un'area verde verso su. Parcheggio su, di fatto l'area è già con la previsione della strada e tutto quanto. Ok, sì, capita? Consigliere Drigo, prego. Grazie Presidente. L'area era una zona agricola, molto tempo fa tutta quest'area. Adesso è rimasto solo questa punta stretta tra il cavalcavia e la ferrovia che è destinata ad uso agricolo, sono campi coltivati. È chiaro che l'espansione edilizia del Comune deve approfittare di queste aree, quindi io sono favorevole alla variazione, anche perché siamo stretti tra la scarpata del cavalcavia, la zona di rispetto della ferrovia, quindi quell'area lì anche dal punto di vista pubblico, come verde pubblico, sarebbe poco fruibile e anche malsana perché i piombi e gli scarichi delle macchine tendono a scendere, cioè non è un posto dove andare a passeggiare. Grazie consigliere Drigo. Quindi per cortesia io pongo in votazione al punto 17 la proposta di accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? 4 contrari. Ok, sì. Passiamo al punto 18. Protocollo 6990 del 16 febbraio 2019. Centi Gianfranco, Puppo Silvana, capoluogo via Villanova. Foglio 49, mappale 134, piano degli interventi ZTO e 3, articolo 40 della NTO, piano di assetto SAU. Chiede che il lotto venga reso edificabile con ZTO C1 come l'ambito adiacente, fa presente che già nel 92 il lotto era edificabile. Valutazione accolta, modifica zona E in zona C1 per 1800 m2 per chiusura a fronte lungo la viabilità, diminuzione della SAU per 1800 m2, la modifica comporta la valutazione di compatibilità idraulica, la modifica comporta un consumo di suolo di 1800 m2, coerenza con il PAT, tavola 03 idonea, tavola 04 coerente, modifica aumento di 1800 m2 in zona C1. Valutazione accoglimento, quindi io adesso, se non ci sono domande, pongo in votazione la proposta di accoglimento. Chi è favorevole? All'unanimità accolta. Grazie. 19.
Protocollo 9395 del 2 marzo 2019, BART SRL, capoluogo via San Giacomo, foglio 47, mappali 1949, 1948, 1944, 1852. Destinazione: piano degli interventi ZTO D4 per attività direzionali, commerciali miste e residenza, articolo 29 della NTO, nel PUA 22 di via San Giacomo. Piano di assetto del territorio, urbanizzazione consolidata, residenza e servizi per la residenza. Richiesta: in considerazione delle difficoltà di vendita di lotti con tale destinazione, chiede di modificare a ZTO C2 residenziale. Nel PUA, già strutturato con standards adeguati, e riduzione del volume di 10.700 metri cubi circa. Valutazione: accolta parzialmente. Modifica di 8.800 metri quadri da zona D4 in PUA, zona C1 interna al PUA. Coerenza col PAT, tavola 303 idoneo, tavola 04 consolidato. Modifica consiste in aumento di zona C1 per 8.800 metri quadri, diminuzione di zona D4 per 8.800 metri quadri. Valutazione: parziale accoglimento. Ci sono domande? Se non ci sono domande, pongo in votazione il 19° punto. Chi è favorevole? Chi è contrario? 3 contrari. Grazie. Passiamo al 20° punto, protocollo 12.132 del 20 marzo 2019. Camillo Cristian, Cossutti Claudia, Galatà Alberto, Gobbato Tommaso, Mazzuccato Gabriella, Rondinella Gaspare, Scheda Barbara, Zanellato Lorenzo, Zovato Andrea. Capoluogo San Nicolò, via Cristoforo Colombo 124. Foglio 14, mappali 510 ex 504, ora 607 e 608. Piano degli interventi ZTO E3 agricola, articolo 40 dell'NTO. Piano di assetto del territorio SAU. Richiesta: per esigenze di parcheggio pertinenziale chiede di variare l'ambito a C1 e di poter installare delle strutture d'ombra per parcheggio. Valutazione: accolta. Ampliamento di zona C1 per realizzazione parcheggio. La modifica comporta un consumo di suolo per 900 metri quadri, la modifica comporta una riduzione della SAU per 900 metri quadri. Coerenza col PAT, tavola 03 idonea, 04 coerente, modifica aumento di 900 metri quadri zona C1. Proposta accoglimento. Quindi pongo in votazione il punto 20 per accoglimento. Chi è favorevole? All'unanimità. Grazie. 21° punto, protocollo 12.204 del 20 marzo 2019. Associazioni di categoria. Utile spunto da valutare. Tale documento non si configura come una richiesta di modifica nel vero senso della parola, ma si ritiene sia un utile spunto da valutare in sede di redazione del presente piano degli interventi ed in sede delle future varianti. Nello specifico, nella presente variante si interviene sugli usi e sul cambio d'uso degli immobili in centro storico, si interviene sulla materia del credito edilizio e sul recupero dei fabbricati esistenti, specialmente in zona agricola. Il Consiglio Comunale prende atto. Prego, Sindaco. Sì, questa proposta è arrivata dai componenti del tavolo di concertazione delle categorie economiche che è stato istituito in Comune di Portogruaro. Le categorie, le associazioni di categorie economiche, associazioni di categoria si sono ritrovati per una serie di incontri e hanno ritenuto di predisporre questo documento a sostegno e supporto delle varianti che stiamo redigendo. Mi sembra un'azione molto proficua che le categorie economiche abbiano fatto, in quanto si sono dimostrate attente e disponibili ad essere a sostegno del Consiglio Comunale, quindi ritengo che oltre come presa d'atto debba essere valutata come un'azione virtuosa che è stata fatta proprio all'interno di questa struttura comunale. Grazie, signor Sindaco, quindi qua si prende atto e non pongo in votazione. Mi scusi, signor Presidente, volevo avvisare che io mi astengo dal prossimo punto
essendo parte della compagine societaria del richiedente, nonché marito di una degli acquirenti. Grazie consigliere. Passiamo al 22esimo punto, protocollo numero 19.106 del 3 maggio 2019 e 33.302 del 1 agosto 2019. Studio Salvador SRL, capoluogo Rotonda via Trieste. Foglio 28, mappale 82. Destinazione piano degli interventi ZTO G verde privato. Articolo 41 F2V verde attrezzato, articolo 50 della NTO. Piano di assetto del territorio, urbanizzazione consolidata, residenza e servizi per la residenza. Richiesta. Chiede la modifica della zona urbanistica a zona di completamento, ovvero resti ZTO-G, ma venga consentito il cambio d'uso dell'immobile oggi a destinazione residenziale. Con istanza del 1 agosto 2019 ad integrazione chiede di poter adeguare i locali ad altezza 2,70 scavando la quota di imposta. Valutazione tecnica accolta. La richiesta comporta la modifica alle norme in riferimento alla possibilità di effettuare il cambio di destinazione d'uso nelle zone di tipo G. Quindi sono ammessi i cambi d'uso per le zone G solo per gli usi previsti dalle zone residenziali limitrofe. È ammessa la possibilità di effettuare interventi per adeguamenti igienico-sanitari, ma senza che questi modifichino la pianta sagoma a terra. Tali interventi sono ammessi solo per gli edifici esistenti. Tali interventi sono ammessi solamente all'interno dei limiti massimi di abitabilità del vano. Modifica. Articolo 41 ZTO-G verde privato integrato come segue. 7. Per gli edifici esistenti sono ammessi i cambi d'uso solo per gli usi previsti dalle zone residenziali limitrofe. È ammessa la possibilità di effettuare interventi per adeguamento igienico-sanitari, ma senza che questi modifichino la pianta sagoma a terra. Tali interventi sono ammessi solamente all'interno dei limiti massimi di abitabilità del vano. La valutazione è accoglimento, quindi io pongo in votazione la proposta di accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Ok, grazie. Quindi proposta 23, protocollo 24.531 del 6/6/2019, 12.014 del 19 marzo 2019, 49.471 del 3 dicembre 2018 e 31.222 del 1 agosto 2018. Immobiliare Porta San Felice, capoluogo via San Giacomo, foglio 47, mappale 195, 847, 36, 818, 411, 819, 820, 821, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 2011, 2013, 2016. Destinazione, piano degli interventi ZTO D4 F2V e P, come PUA numero 21 di via San Giacomo, approvato con Piruea, poi variato e già oggetto di impegni di opere pubblica anche extraambito. Piano di assetto del territorio, urbanizzazione consolidata, residenza e servizi per la residenza. Richiesta, chiede di trasformare tutto l'ambito in C2, residenziale, di nuova formazione, di variare le opere pubbliche e gli impegni già approvati ed assunti con il Comune nel Piruea. Il volume di PUA è 80.000 metri cubi, di cui max il 30% a residenziale, su un ambito in parte a D4, in parte a viabilità, parcheggio e verde. La richiesta è di un'unica area C2 residenziale con possibilità, con funzioni secondarie di direzionale medio-piccole di vendita. Indice 1 metro cubo metro quadro, su un sub di 52.432 metri quadri. Ovviamente non viene verificato negli standards. Nell'ultima integrazione del 24 luglio 2019 quantificano un contributo perequativo di 400.000 euro da destinare alla realizzazione della porzione di rotatoria di accesso da via San Giacomo, ovvero cessione di porzioni di terreno lotto, ovvero eventuali altre opere urbane correlate al PUA.
Valutazione accolta. Si inserisce tutta l'area come di tipo C2 e si rimanda a fasi successive di confronto la ridefinizione del PIRUEA. Le valutazioni specifiche in rapporto al dimensionamento, alle valutazioni ambientali se necessarie, alle volumetrie e alla compatibilità idraulica se necessaria, si rimandano al momento in cui sarà definito il piano attuativo e la relativa convenzione. Modifiche. Allegato A alla NTO, articolo 2, ambiti strategici. Si stralcia interamente il punto 21 e lo si sostituisce come di seguito. Ambito strategico da ridefinire nei contenuti e nelle modalità attuative a seguito del confronto tra la pubblica amministrazione e il provvedimento. Domande? Consigliere Terenzi? Prego. Assessore, so che lei ha tutto chiaro, ma ragazzi miei, non è così. No, appunto. Allora, trattasi di una delle aree più complesse e anche più innovative, diciamo, nel senso che è un'area che può trovare delle realizzazioni importanti. Su questa, chiedo all'architetto, magari se dico correttamente, su questa era già presente una convenzione che fra l'altro, in ragione anche della volumetria a questo punto esistente, prevedeva una serie di opere pubbliche che andavano a riqualificare sostanzialmente l'area. Ora adesso mi pare aver inteso che si procede a una riduzione di volumetria con una variazione complessiva, chiamiamola così, del comparto, che di fatto o ridurrà o comunque comprometterà le opere pubbliche che erano precedentemente previste dalla Convenzione medesima. Allora, noi evidenziamo questo aspetto, questo fatto, per cui voteremo contro, ma questo è solo un'opinione nostra, nel senso che una così importante area probabilmente, ecco, richiedeva, fra le varianti che noi abbiamo esaminato fin qui, probabilmente un adeguato ed ulteriore approfondimento. Ecco, noi evidenziamo però questo aspetto: la riduzione volumetrica prospettata va a virgolette, rimescolare le carte che erano già state definite nella precedente convenzione, con la ricaduta negativa di ridimensionare probabilmente le opere pubbliche della medesima vecchia convenzione, che nei fatti non si faranno più. Grazie consigliere Terenzi. Architetto vuole aggiungere? Prego. Prego, Assessore. Allora, prima volevo dire che la valutazione che ha fatto il consigliere Terenzi, vederla così sia sbagliata, perché effettivamente è un comparto importante, naturalmente stiamo parlando dell'area ex-TOC, è un comparto importantissimo, c'era un patto fra la proprietà e il comune, c'erano delle convenzioni di lavori pubblici a compensazione, ma non facciamo un danno se non riusciamo a ottenere niente, come spiegava adesso il professionista. Però è vero che il danno è già fatto, perché da anni l'imprenditore non riesce più
comunque a fare con una cubatura da 80.000 metri quadri, ci ha chiesto di dimezzare la cubatura e di fare delle operazioni più snelle, più facili, anche in maniera economica, e sicuramente noi non abbiamo rinunciato a pretendere quello che deve essere dopo le varie, vedremo con la convenzione. L'importante è che quell'area via San Giacomo venga un po' riqualificata, perché mi sembra di vedere le macerie, no, mi sembra, ci sono le macerie da anni, e penso che anche lì dobbiamo dare la possibilità di farlo. Non si domanda in più, si domanda in meno, e c'è comunque una compartecipazione degli imprenditori. È stato il messaggio che l'amministrazione chiaramente ha detto. Dopo ci sarà anche il tempo di fare eventuali osservazioni, abbiamo altri 60 giorni, però penso che sia un'area che finalmente anche lì qualcosa si può muovere, al di là che forse prima doveva essere una cosa più grande, più importante, però insomma, ecco, per essere preciso. Grazie Assessore. Consigliere Drigo, prego. Grazie, mi trovo d'accordo con l'assessore, tanto più che la Giunta, l'ambito strategico da ridefinire nei contenuti e nelle modalità attuative a seguito del confronto tra la pubblica amministrazione e il proponente sia auspicio di una collaborazione tra pubblico e privato che non si può che vedere di buon occhio. Insomma. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Sono consigliere Zanco e consigliere Zanutto dopo. Dunque lì, come evidenziato, noi stiamo parlando dell'ex area stock, che è diventata un'area depressa perché è abbandonata lì da un sacco di anni. Io vorrei allargare un attimo il ragionamento un po' anche nell'area di fronte, quella che è già stata lottizzata e che aveva delle destinazioni D4 con indici di edificabilità e con la realizzazione di tipologie di fabbricati decisamente anticommerciali e pertanto sono rimaste ferme lì. Tenendo in considerazione anche gli elevati costi di urbanizzazione che abbiamo, che ci sono, e tutta l'area stock lì, tenendo anche in considerazione dei progetti ambiziosi che c'erano su quell'area lì, ma che però erano irrealizzabili per il semplice motivo che il settore immobiliare sappiamo come versa. Pertanto, se vogliamo che queste aree qua, ferme da un sacco di anni, non rimangano aree e non diventino aree depresse, ma incomincino a diventare aree di interesse, dobbiamo cercare di avere un attimo un occhio di attenzione, un'attenzione nei confronti di questi imprenditori che si trovano impossibilitati a fare un intervento, perché voi capite che uno che fa impresa, quando fa un intervento, deve avere un attimo di corresponsione, di utile o di interesse, insomma, altrimenti la cosa rimane abbandonata lì e diventa un'area depressa come lo è attualmente l'ex area stock. Grazie. Piera Zanutto, prego. Sì, praticamente confermo quello che aveva detto appunto il consigliere Zanco, perché finalmente qui c'è qualcuno che vuole investire e quindi ritengo che sia l'inizio, il punto, perché finalmente qualcosa si muove. Quella zona lì è ferma da anni, illuminata continuamente, cioè per fortuna dico, perché è una zona depressa, quindi la luce è abbastanza, per fortuna, dà un senso di sicurezza, perché purtroppo, ripeto, è una zona molto brutta di sera. Io ci passo più di qualche volta, per cui già sono in difficoltà le persone che in questo momento hanno lì le case, che dicono che fanno fatica a vendere se volessero spostarsi, perché comunque chi passa di là non è che veda un paesaggio molto stimolante, per cui ben vengano questi imprenditori che danno la possibilità a Portogruaro di ripartire, e sono sicura che gli imprenditori, oltre ad avere la possibilità di ripartire, daranno anche la possibilità di sistemare la zona con del verde, perché sicuramente è una zona che ha bisogno del verde, piuttosto che, come ha detto il consigliere Zanco, vedere il cumulo di macerie e la zona così è indubbiamente un segno positivo. Mi auguro che sia il primo di una serie di atti positivi che possano esserci per Portogruaro e per ripartire, per cui per noi direi che questo è veramente un passo importante e gli diamo pienamente il nostro consenso. Grazie consigliera. Quindi se non ci
sono? Consigliere Adrigo, prego. Mi scusi, una domanda da perfetta ignorante in materia. Io concedo, approvo questa loro richiesta. Questo non li obbliga a realizzare quello che loro stanno chiedendo, giusto? No, qui c'è la loro richiesta era finalizzata, diciamo così, in qualche modo a dire non sono più interessati a fare quello per cui c'eravamo messi d'accordo. Questo però gli permette anche di ritrattare tutte le altre cose che in precedenza avevano concordato con l'amministrazione sulla realizzazione di tutta una serie di opere in quella zona per la viabilità e quant'altro. Si ritratta tutto. Perfetto, grazie. Grazie. Se non sono altri interventi, pongo in votazione il punto 23. Prego, signor Sindaco. Io sono convinta che sia compito di qualsiasi buon amministratore, e in particolare di quelli pubblici, di tenere conto che i tempi cambiano. E se nel corso di 10, 12, 13 anni si è visto che una scelta che è stata fatta è una scelta improduttiva e che danneggia un'area, è assolutamente corretto che un buon amministratore ponga riparo. Non è compito del privato fare scelte che non siano a proprio vantaggio, è compito del pubblico fare scelte che siano a vantaggio di tutti, prendendo atto che forse qualcosa va cambiato. Rispetto al punto che abbiamo affrontato, ormai è sotto gli occhi di tutti che c'è qualcosa che deve essere cambiato, perché le aree di trascuratezza, le aree di degrado, oltre a non essere una bella visione, impediscono scelte imprenditoriali, impediscono la possibilità per l'imprenditore di andare a realizzare quelle opere che vanno a sistemare l'area, impediscono ad altri imprenditori di realizzare nelle aree contermini, impediscono la fruizione delle vie di comunicazione che in particolare in quell'area vanno verso il litorale, in buona sostanza bloccano l'area. Quindi io credo sia corretto guardare avanti, guardare indietro, siamo tutti molto bravi. Guardare avanti è un po' più difficile, fare scelte è ancora più difficile, ma penso che sia compito nostro farle. Grazie, signor Sindaco. Quindi io pongo in votazione. Signor Zanco, prego. Sì, voglio evidenziare una cosa anche, che lì oltre che via San Giacomo interessa anche via Volta Casalta, che è un punto debole a livello idraulico, tant'è vero che lì ogni volta che piove a un certo momento c'è la precarietà di vedere quell'area lì allagata. Pertanto ho la necessità anche di trovare la soluzione o di avere delle soluzioni per poter anche, come dire, bonificare l'intera area, perché lì abbiamo Canale San Giacomo che è un alveo di contenimento e di smaltimento delle acque piovane importante. Ecco, io penso che, ribadisco, non vorrei essere pedante, ma è necessario che quell'intera area lì, cioè sia la parte di via San Giacomo ma anche la parte retrostante, sia oggetto di riesamina, di valutazione e si cerchi di fare qualcosa per smuovere questa apatia e quella ferma di quella realtà statica che c'è lì, insomma, ecco. Grazie, consigliere Fagotto, prego. Presidente, no, le parole della sindaca mi confortano da un certo punto di vista, però come consiglieri dico che oltre a quello che ha ricordato la sindaca, io vorrei dire un piccolo particolare, che abbiamo, secondo me, il dovere e anche l'obbligo, nei casi in cui siamo a conoscenza, chi più chi meno, ma tutti quanti diciamo conosciamo meglio certe zone, che evidenziare certe criticità per non andare incontro successivamente a dei problemi, a chi ci succederà poi a governare, a mandare avanti questa città, sia un obbligo assoluto. Quindi ben vengano le parole che ha detto la sindaca, però
qualche volta e in certe occasioni qua ho visto che c'è una mancanza di collegamento tra chi ha la visione futura e chi magari che vive sul campo. Ecco, questo ben venga alle parole della sindaca, ma anche il resto. Quindi grazie, viva il progresso, ma con i piedi giusti. Grazie, consigliere Drigo, prego. Grazie Presidente, scusi, una domanda tecnica, architetto. Il lotto in questione è attraversato nella metà orientale dal canale di San Giacomo. Sì, il canale di San Giacomo è un collettore importante dal punto di vista idraulico. E lì che cosa si prevede? Anche perché limita l'accesso diretto alla strada per Lugugliana, quindi non so, era una domanda, solo curiosità. Allora, io non ho visto la convenzione che avevano sottoscritto, ma poi tra l'altro adesso ci sono delle differenti norme idrauliche dal 2009, quindi quelle devono essere comunque rispettate, la distanza dei 10 metri deve essere rispettata e quindi in sede di convenzione sarà senza dubbio una delle prescrizioni che si deve dare, che saranno date, anche perché insomma, ai sensi della legge quello deve essere fatto. Ok. Quindi poniamo allora il punto 23 in votazione, l'accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? 3 contrari. Ok, grazie. Passiamo al 24esimo punto, protocollo 24.774 del 7 giugno 2019 e 17.243 del 18 aprile 2019. Immobiliare AVF di San Donauto SRL, Mazzoleni Laura, Mazzoleni Luciana, Furlan Alessandro, capoluogo via Pordenone B. Foglio 3, mappali 6,54, 6,61, 6,52, 6,58 e 6,62. Piano degli interventi ZTO D3, zone per attività produttive e servizi di completamento F2P, parcheggio articolo 29 e 51 delle NTO. Piano di assetto del territorio, zona di espansione di PRG confermata. Richiesta. Si chiede trasporre l'area F2P a ridosso dell'autostrada nell'ambito verso il sud e conseguentemente mettere a ambito di 3 l'area verso il raccordo autostradale, il tutto con la variazione del perimetro del PUA numero 24. Valutazione accolta, spostamento della zona F2P e ridisegno dell'intera area senza modificarne i contenuti generali. Modifica, diminuzione di zona di 3 per 510 metri quadri, aumento di parcheggio per 510 metri quadri. Proposta accoglimento. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione il punto 24. Chi è favorevole? Chi è contrario? 3 contrari. Ok, benissimo. Punto 25, protocollo 26.618 del 19 giugno 2019, Bernardini Maria Rosa, capoluogo via Manzoni, foglio 47, mappali 145. Piano degli interventi ZTOC1, articolo residenziali di nuova formazione, articolo 22 dell'NTO e in parte a viabilità. Piano di assetto del territorio, urbanizzazione consolidata, residenza e servizi per la residenza. Richiesta. In considerazione del fatto che il PI individua la viabilità di intersezione rotatoria a ridosso del fabbricato, la ditta propone una soluzione viabilistica più rispondente alle oggettive esigenze della zona e che garantirebbe anche una migliore fruizione della proprietà della ditta. Valutazione accolta, eliminata la previsione di rotatoria con conseguente aggiustamento delle zone omogenee sul confine di proprietà. Modifica riferita all'adeguamento cartografico con modifiche di minima. Valutazione accoglimento. Domande? Se non ci sono domande pongo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? 3 contrari. Scusi Presidente, sì, prego. Devo assentarmi anche da questa prossima votazione essendo parente della proponente. Grazie consigliere.
Punto 26. Protocollo 29.140 del 5 luglio 2019. Salvador Anna Maria, via Seminario, Centro Storico. Foglio 26, mappali 155 sub 15. Piano degli interventi ZTO A1, Centro Storico, articolo 19 della NTO, fabbricato antecedente, piano di assetto del territorio, edificio di interesse culturale di PRG. Chiede la modifica delle disposizioni dell'NTO per consentire il cambio d'uso dell'unità residenziale a direzionale. Parzialmente accolta. Si modificano le NTO eliminando l'indicazione che specifica il limite massimo di destinazione in zona A e delle relative percentuali. Modifica la norma articolo 18 ZTO a centro storico, viene modificata eliminando tutti i riferimenti alle percentuali d'uso degli immobili. Valutazione parziale accoglimento. Ci sono domande? Consigliere Drigo, prego. Grazie Presidente, questo è uno dei punti che più hanno suscitato discussione in sede di Commissione. Si tratta di eliminare qualsiasi vincolo nella destinazione d'uso degli immobili nel centro storico. Beh, non mi pare una grande idea. Non mi pare una grande idea per una serie di ragioni, perché innanzitutto il provvedimento non rientra, parte dalla richiesta di un privato e non rientra in una politica di gestione degli immobili del centro storico a più ampio respiro di carattere generale. Togliere un vincolo di questo genere in assenza di un piano che stiamo aspettando da anni per i portici, che riqualifichi il centro storico in maniera chiara, mi pare un'operazione un po' avventata, quantomeno avventata. Quindi io sono contrario, non credo che il futuro di Portogruaro debba essere quello di Firenze, insomma, che ha visto sparire tutte le attività artigianali, che ha visto snaturare completamente il centro storico della città, tanto che un fiorentino mi diceva 15 anni fa, ormai notavo, è molto cambiata negli ultimi anni Firenze, dice, ormai Firenze è un balocchino. Cioè, il centro storico di Portogruaro non è un giocattolino e ha delle vocazioni sue da sempre, da quando è nato, che sono di carattere commerciale ai piani terra e invece di carattere residenziale ai piani superiori. Togliere questa norma e lasciare mano libera nella modifica delle destinazioni d'uso significa poi pensare anche a tutti i servizi necessari, cioè impianti di condizionamento, perché abbiamo visto in comune, qui alla villa comunale, insomma, i dipendenti, i lavoratori hanno diritto di lavorare in ambienti che siano minimamente confortevoli, e con le temperature che raggiungiamo ormai tra luglio e agosto è chiaro che se si destinano i primi o i secondi piani a usi aperti al pubblico o dove deve lavorare del personale, si prevedono impianti di condizionamento, si prevedono magari carichi d'archivio, di strutture che servono, quindi rifacimenti dei solai. Se poi l'accesso deve essere garantito anche alle persone disabili, la costruzione di ascensori, e questo snaturerebbe, favorisce la distruzione degli interni dei palazzi veneti, che hanno una loro struttura col portico, i mezzanini, se sono settecenteschi, e quindi mi pare che sia veramente sconsiderata, soprattutto in assenza di un piano generale per il centro storico che prenda in considerazione i portici e tutto il resto, questo togliere un limite che il legislatore aveva previsto a ragione, insomma. Grazie consigliere Terenzi, dopo che ormai l'architetto si deve... A ruota delle considerazioni opportune e legittime che il collega Drigo peraltro aveva già fatto in commissione e che peraltro io stesso avevo condiviso. Qui stiamo parlando del centro storico e sarebbe stata l'ora, ma direi anche da tempo, di sviluppare una riflessione su questo benedetto centro storico. E invece sono passati 4 anni, quasi 5, e non abbiamo articolato alcunché. Ne abbiamo parlato spesso in questo consesso, in questo consiglio, spesso in termini di contrapposizione,
termini di polemica politica, ma devo dire che non si è fatto nessun passo avanti per una rilettura né funzionale né strategica del centro storico. È grave perché il centro storico è probabilmente una delle risorse più importanti, più di profilo qualitativo che Portogruaro può vantare nei confronti del mandamento, nei confronti della città metropolitana, nel confronto dell'intero Veneto, io mi permetto di dire, perché un centro storico di tale foggia, per dimensioni della nostra cittadina, non è usuale. Detto questo, noi ci siamo orientati nel voto alle richieste di varianti che riguardavano il centro storico in modo univoco, nel senso che non siamo contrari, anzi siamo favorevoli a variare dal terziario commerciale al residenziale per favorire la rivitalizzazione del centro storico, anche aumentando le abitazioni e l'insediamento di famiglie. Non siamo invece favorevoli alla variante da residenziale a direzionale. La questione viabilità parcheggi, l'ha detto prima il collega Drigo, non è affatto risolta, anzi abbiamo detto più volte che il PUA di San Giovanni aggraverà ulteriormente la questione, e per cui è più che evidente che questo passaggio da residenziale a direzionale va contro non solo l'attuale situazione del centro storico, ma è un problema oggettivo anche legato alla funzione del centro storico stesso e anche ai flussi di traffico. Noi cerchiamo di rifuggire all'idea di un centro storico svuotato di residenti, l'abbiamo detto in commissione. È evidente che anche il centro storico risponde al mutare dei tempi, è evidente che anche nel centro storico deve restare un tessuto commerciale, ma è anche altrettanto evidente che il centro storico deve restare il cuore pulsante della comunità, che è fatta di più centri, l'abbiamo detto 1000 volte, ma il centro storico, per le ragioni che abbiamo detto, resta il cuore pulsante della comunità. L'eliminazione delle percentuali nel cambio di destinazione in centro storico, in assenza di un nuovo PUT e di un'agenda per il centro storico ai fini commerciali, risulterebbe inutile, se non addirittura nociva. Ecco come ci siamo orientati nelle votazioni che hanno riguardato, richieste che hanno riguardato, e sono state diverse, il centro storico. Grazie, Assessore, prego. Allora, la mia visione invece è il centro storico, giustamente posso anche capire le riflessioni che ha fatto il consigliere Drigo, anche il consigliere Terenzi, ma io penso per movimentare un centro storico come quello di Portogruaro, che è sicuramente importantissimo, ci deve essere un sistema misto, non è che ci deve essere può essere solo abitazioni, palazzi storici, parcheggi, ci devono essere anche le attività produttive, e questo nessuno nega che siano necessarie. I sistemi misti portano fortuna e portano anche benessere anche nei centri storici. Faccio un esempio anche a Borgo San Giovanni, abbiamo la Banca Nazionale del Lavoro e lì abbiamo 10 appartamenti, che è uno dei pochi appartamenti popolati del centro storico, perché se fate un po' via Martiri, alla sera poi vedete un po' tutte le luci spente, non è che ci abita molta gente in centro storico. Capisco che è importante mantenere un criterio di dire cerchiamo di fare in maniera che la gente torni nel centro storico per abitare, per rianimarlo. Le attività commerciali fanno parte sicuramente, tutte le attività commerciali, non solo i negozi, ma possono essere anche le attività professionali, servono anche per animare, perché uno studia un avvocato o altre cose, comunque creano un movimento in centro storico. Su questo caso specifico stiamo parlando, questo appartamento, che alla fine è un appartamento, non è che si parla di un palazzo, stiamo parlando proprio delle case bianche, quello che sta di fronte a Palazzo Marzotto. Palazzo Marzotto, quello di fronte a Palazzo Marzotto, penso che sia uno delle ultime operazioni fatte da qualche imprenditore anche coraggioso
che gli appartamenti comunque hanno dei costi importanti, dove ci sarà un esempio di ripopolazione al centro storico. Lì siamo nel pieno centro storico, perché le devo dire che lì probabilmente su 20-30 appartamenti forse sarà questo l'unico che avrà una destinazione in parte professionale o commerciale. Dunque questa qua è un'operazione che sicuramente porta nel centro storico, porta popolazione, perché come via Cavour e via Seminario non abitano molte persone. Dunque non stiamo parlando di un palazzo, stiamo parlando di un appartamento probabilmente su 20 unità dove tutto il resto sono a uso residenziale. Dopo logicamente ognuno può fare la valutazione che vuole, però questa è la realtà. Dunque se dopo si vuol dire sarebbe meglio aver tutto, però questa è la realtà. In questo caso specifico stiamo parlando anche di metrature contenute all'interno dove ci saranno tutti i residenti. A voi la valutazione, volevo solo precisare questo, insomma. Un posto così? Ok. Sono altri interventi? Consigliere Drigo, prego. Zanco, anche lei dopo? Ok. Mi pare strano, consigliere, grazie Presidente, mi pare strano, consigliere, che lei non abbia colto l'importanza di questo provvedimento, perché d'accordo riguarda pochi metri quadri e un appartamento, ma svincolare per tutto il centro storico, cioè togliere il vincolo del 25% di cambio di destinazione d'uso vale per tutto il centro storico. Cioè noi stiamo approvando un provvedimento che non è relativo a quel singolo vano, ma che è relativo a tutto il centro storico di Portogruaro. Forse non aveva colto bene il problema, ma è questo. Il problema non è l'appartamento in sé. Il problema è che una volta approvata questa norma, in tutto il centro storico di Portogruaro non c'è più un limite, non si chiede di spostare il limite dal 25% al 30%, al 35%, al 40% o al 50%. Si chiede con questo provvedimento di togliere ogni vincolo nel cambio di destinazione d'uso. È una questione diversa. Non mi pare che sia cosa accettabile in assenza di una visione generale. Si può anche fare, ma con un piano che preveda in generale un futuro per il centro storico, una prospettiva, interventi di vario genere. Allora in quel contesto si può anche decidere di togliere questa norma, ma una deregulation in assenza di una prospettiva non è limitata ad un solo appartamento, è una norma che se viene approvata riguarderà tutto il centro storico e per sempre. Volevo capire, lei pensa che succeda sempre questo o non può succedere l'inverso? Si è mai domandato se succede l'inverso anche? C'è tutta gente che vuole fare ufficio oppure c'è anche gente che invece sceglie di togliere l'ufficio e vuole passare al residenziale? C'è una compensazione o succede che tutti vorranno fare uffici? Dica, ha un dato lei che possa dire che succederà questo? Assessore, è che nell'occasione la domanda va in questa direzione, non in quella opposta. Cioè l'occasione dalla quale scaturisce la discussione è la richiesta di trasformare un vano abitativo in uffici. Quindi se lei mi dice che poi togliendo la norma avviene esattamente il contrario, è un'operazione di fede, ma la fede è una cosa. Ci sono 60 giorni anche per fare le possibilità concrete. Faccio vedere se è vero quello che dice lei, però non sembra che si modifichi il centro storico per questa cosa qua. Vabbè, comunque. Consigliere Zanco, prego. Allora, prendo atto delle preoccupazioni del consigliere Drigo. Io vorrei fare una piccola riflessione in merito a quello che stiamo discutendo. Io opero come ben sapete voi, opero nel settore immobiliare e vi posso dire che a livello direzionale il centro storico si è svuotato di attività direzionali, perché tutti i professionisti, buona parte dei professionisti, tranne qualche nostalgico, dico io,
sono usciti dal centro storico. Perché? Perché hanno difficoltà a far arrivare i loro clienti nel loro studio. Perché? Perché c'è il problema del parcheggio a pagamento, questo, tutte quelle cose lì. Ora, e la stessa cosa a un certo momento vale anche per i residenziali, perché il residente che abita lì, oddio, oggi è il mercato, domani c'è la sagra, dopodomani, ecco. Allora, quello che è stato evidenziato prima, che dando totale e assoluta libertà dei cambi di destinazione, è un falso problema, se mi sia consentito dire. Perché? Per il semplice motivo che vincolare, ottenere il vincolo che c'è adesso del cambio di destinazione, cioè non è che dia la possibilità al centro storico, perché lo obblighi ad avere una certa residenzialità, a ripopolarsi. Signori, abbiamo i fabbricati, non vorrei sbagliarmi, ma sono un 60-70% sono vuoti nella residenza. Perché non vengono abitati? Chiediamoci questo, perché non vengono occupati non vengono occupati dai residenti? Perché i residenti non vengono abitati? E allora noi dobbiamo preoccuparci, dire no, teniamo la residenzialità perché è giusto che il centro storico sia abitato? Ma se i residenti non lo occupano con questo vincolo della residenzialità, vuol dire che il centro storico ha bisogno di qualcos'altro. Ecco, stiamo parlando qua di via Seminario. Io frequento, per motivi di ubicazione della mia attività, frequento abbastanza spesso la strada via Seminario, via Abbazie, via Garibaldi, Compagnia Bella. Sono, a parte un po' lì dove c'è il Marconi, ma tutto il resto è semivuoto. Cioè, andare a porsi il problema, ma dobbiamo incentivare, fare in modo che il centro storico viva. Guardate che è un'attività direzionale, e lo vediamo in tutti i centri storici, fa vivere veramente il centro storico durante il giorno, e poi la sera si quieta, perché le attività direzionali cessano. Perciò dal mio punto di vista mettere, intanto tenendo in considerazione allo stato di fatto del settore immobiliare, porre dei veti o mantenere dei veti è sbagliato. Perché si perde la possibilità di riallocare, di occupare e di rendere produttivi gli immobili. Guardate che a parte Corso Martiri, i piani terra delle altre strade sono semivuoti. Guardate la Stretta, c'era una rosticceria, c'era un giornale, sono andati via, non si occupano gli immobili neanche se li regali. Allora cosa vuol dire questo? Non crediamo che il direzionale sia, diciamo, cioè ci sia la coda fuori delle persone che vogliono venire in centro storico a occupare locali con destinazione direzionale. Dal mio punto di vista, per una questione di praticità, per una questione anche di essere pratici, concreti, io darei la totale libertà della scelta del cambio di destinazione d'uso dei locali. Mettergli il veto o continuare a mantenere i veti che ci sono non è che serve a far rioccupare i locali o gli immobili del centro storico, restano deserti. Abbiamo fabbricati ristrutturati, ci sono uffici qua in Corso Martiri dopo il Duomo che il commercialista ha cessato l'attività e ha lasciato libero l'immobile. 18 mesi, un ufficio che può essere tranquillamente occupato come appartamento, come residenza, 18 mesi che non si riesce ad affittare a 350 euro al mese un ufficio sopra
la gelateria qua subito dopo la caffetteria, non si riesce a allocarlo sia direzionale sia residenziale. Questo cosa vuol dire? Che la situazione direzionale o residenziale è uguale. Sì, vabbè, se vuole, guardi. Cioè, pertanto, io direi questo e concludo. Cioè, non facciamoci la testa sulla destinazione d'uso, anche perché la destinazione d'uso, se è direzionale residenziale, non ha alcun onere, ma se c'è il passaggio da residenziale a direzionale ci sono degli oneri e pertanto ha interesse il Comune che ciò avvenga, oltre che al fatto che c'è l'interesse che durante il giorno i fabbricati aprano i battenti al posto di vederli chiusi. Qua abbiamo fabbricati anche in piazza che sono chiusi da quanti anni e hanno bisogno di essere rimessi in ordine, ristrutturati, e nessuno ha il coraggio di ristrutturarli. Perché? Va bene, grazie. Grazie consigliere Zanco. Se non ci sono, l'architetto vuole aggiungere. Ma in commissione mi pare che lei aveva spiegato, quindi il consigliere, pongo in votazione, se non ci sono altre idee, il punto 26, e quindi allora per parzialmente accolta la votazione. Chi è favorevole? Devo contare. 7, sì. Chi è contrario? 6 contrari. Ok. Passiamo allora al punto 27. Possiamo far rientrare consigliere Foglia, ecco, grazie. Punto 27, protocollo 31.542 del 22 luglio 2019. Vempa Auto SRL, Polizzi Michele, Stecca Francesco, capoluogo Viale Trieste. Foglio 28, Mappali 137, 138, 1844, 1849 e 1407. Piano degli interventi ZTO D4 e parcheggio all'interno del perimetro di ambito urbanistico. Piano di assetto del territorio, urbanizzazione consolidata, residenze e servizi per la residenza. Richiesta: chiede la modifica di parte dell'ambito di PUA con la riconfigurazione del perimetro e quindi la ZTO C1 di una grossa parte di D4 e del P e realizzazione in intervento edilizio diretto. Valutazione: accolta. Riduzione della zona D4 con eliminazione del PUA, modifica di parte della precedente parte in D4 in zona C2 con PUA per 5.200 m2. Coerenza col PAT, tavola 03 idonea, 04 consolidato. Modifica, diminuzione di zona D4 per 5.200 m2 e aumento di zona C1 per 5.200 m2. Proposta accoglimento. Domande? Andiamo, se non ci sono domande, in votazione. Chi è favorevole all'accoglimento? Chi è contrario? 4 contrari, il resto favorevoli. Passiamo al alla 28esima proposta, protocollo 32.413 del 26 luglio 2019. Bardella Sonia, Codognotto Rosanna, via Botticelli, capoluogo, foglio 28, Mappali 1745 e 264. Piano degli interventi ZTO C2 all'interno del comparto numero 23. Piano di assetto del territorio, aree di trasformazione di PRG, approvato, confermato. Richiesta: chiede lo stralcio del PUA con ricambio di zona C1, con eventuale disponibilità all'intervento diretto convenzionato per la realizzazione dell'allargamento stradale e parcheggio. Valutazione tecnica non accolta. La richiesta si ritiene non accoglibile e si demanda la definizione dello specifico piano guida. Quindi, se ci sono domande, la proposta è non accoglimento. Pongo in votazione. Chi è favorevole al non accoglimento? All'unanimità. Grazie. 29esimo punto, protocollo 33.279 del 1 agosto 2019, Olimpia SRL, capoluogo Rotonda di Viale Trieste.
Foglio 28, mappali 14. Piano degli interventi ZTOG verde privato, articolo 41 delle NTO. Piano di assetto del territorio, urbanizzazione consolidata, residenza e servizi per la residenza. Richiesta: chiede la modifica della zona urbanistica a zona di completamento B2 per poter ampliare l'immobile o eseguire una nuova costruzione. Valutazione non accolta, non accoglimento. Pongo in votazione, se non ci sono domande, il non accoglimento. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. 30° punto, protocollo 40.382 del 20 settembre 2019. Drigo Davide, Stefanuto Maddalena, Drigo Chiara, Drigo Andrea, Viale Udine. Foglio 5, mappali 701. Piano degli interventi ZTO E3 agricola, articolo 40 delle NTO e schede attività produttive, zona impropria numero 24, in fascia di rispetto stradale e autostradale. Piano di assetto del territorio SAU. Richiesta: chiede di consentire l'ampliamento in fascia di rispetto autostradale e stradale. Non accolta. Anche qui pongo in votazione non accoglimento. Chi è... Prego. Allora, velocemente ripartiamo dalla 28 a quella a cui sì. Allora, la richiesta numero 28 si riferiva all'esclusione di una zona soggetta a piano urbanistico attuativo per poterla attuare in modo diretto. Si è ritenuto il caso di non dare risposta positiva perché c'è necessità che per un'area di quelle dimensioni venga al punto di attuazione in cui è la zona, si preveda a una stesura di un piano guida dove si identificano le strade e le zone diciamo a standard. Sì, perché sennò, diciamo così, concedendo l'intervento attuativo ad ogni soggetto che lo chiedeva, col passare del tempo si andava ad invalidare le previsioni di piano attuativo e a precludere magari alcune scelte che potevano essere fatte all'interno del piano guida. La modifica invece numero 29, in cui si chiede il cambio di destinazione d'uso della zona G verde privato in zona residenziale, si è ritenuta non accolta perché non è coerente con la zona verde privato. La zona verde privato è una zona di, diciamo così, di tutela, per non dire un vincolo all'interno delle zone residenziali, e quindi la richiesta specifica di eseguire una nuova costruzione in un lotto che è già edificato, che ha già delle caratteristiche specifiche da zona verde privato, si è ritenuto non accoglibile. La 30 invece era la richiesta della modifica di una zona di attività produttiva in zona impropria. Questa ditta ha un'attività produttiva in zona agricola e chiede la modifica della scheda. Allora, innanzitutto la modifica della scheda si fa con una procedura che non è la variante urbanistica, oppure che non è prioritariamente la variante urbanistica, ma è una richiesta attraverso il SUAP. La richiesta però attraverso il SUAP sarebbe stata la stessa risposta, sarebbe stato no, perché se si chiede di espandere l'edificazione per questa specifica zona attività produttiva in fascia di rispetto stradale e ferroviario, no, fascia di rispetto stradale e autostradale, la risposta sarebbe stata comunque no. Eventualmente potrebbe svilupparsi, diciamo, non verso questa fascia di rispetto dall'altra parte, però la richiesta era questa, quindi sono stati, diciamo così, costretti a dire di no, perché chiedevano ampliamento in fascia di rispetto dove gli ampliamenti non si possono fare, se non al limite in arretramento. Sì, ho chiesto questa precisazione, perché adesso, al di là della specifica attività, in quella zona lì è tutto pieno di abitazioni, di attività produttive che sono nate prima dell'autostrada e quindi sì, ho capito che adesso sono vincolate, ma un privato, anche alla luce dell'ampliamento dell'autostrada, si vede ripetutamente bloccato. Allora adesso non so come viene valutata dal punto di vista tecnico anche la storicità di attività, abitazioni e quant'altro. Il problema di questo caso specifico, ma delle altre diciamo così, fasce di rispetto, perché qua si parla di zona agricola, e il problema è che non è tanto la fascia di rispetto, è che sono in zona agricola,
Quindi se fossi in zona D, faccio un esempio, se fossi in zona sua, diciamo in una zona congrua, non avrebbe di questi problemi. Invece in questo caso, tra l'altro, fatalità, questa scheda si trova incastrata tra due fasce di rispetto, quindi diciamo, è abbastanza impossibile, però il problema a questo punto, per questo caso qui, è che è in zona incongrua, quindi è limitata non tanto dalla zona agricola, come potrebbero essere per altre attività, ma è limitata più che altro perché lì di fianco ci passano due arterie, quindi lì c'è, in questo caso specifico, ma anche se fosse un altro, c'è poco da fare. La 31 è una richiesta di trasformazione di una zona di tipo agricola a zona di tipo residenziale, ma visto che non è né in continuità né in prossimità né, diciamo così, né servita dalle infrastrutture, gli è stato detto è stata non accolta. Grazie architetto, quindi la 31 rimaniamo qua, protocollo 42.165, la 30 abbiamo votata? No? Ah, scusate. Ah, perché ha chiesto, scusa, perché Cristian ha chiesto, sì, quindi torniamo alla 30, adesso siamo alla 30, la lettura l'ho fatta comunque, no? Quindi il non accoglimento, pongo in votazione il non accoglimento, chi è favorevole? Unanimità, scusate. E quindi adesso siamo alla 31. Protocollo 42.165 del 2 ottobre 2019, Garavello Antonio, Bellotto Monica, via Vespucci 51 San Nicolò, foglio 15, mappale 1675, piano degli interventi ZTO E3 agricola, articolo 40 delle NTO, piano di assetto SAU. Richiesta che l'ambito inserito in una più ampia zona agricola venga messa in ZTO-B, non accolta, come ha spiegato l'architetto, quindi io adesso pongo in votazione il non accoglimento. Chi è favorevole? L'unanimità, grazie. Ah no, chiedo scusa, chi è contrario? Al contrario, ok. Scusi Presidente, se vuole posso motivare. No, ha votato, l'ha fatto in commissione mi pare. No? La 32. Protocollo 8130 del 27 febbraio 2019, Daneluzzi Andrea, Domina Salvador, Centro Storico Capoluogo, foglio 26, mappale 14 909 910. Ambito di PUA numero 1 in ZTO A2 con accordo di pianificazione approvato ma non convenzionato. Richiesta: chiedono di eliminare il PUA e l'accordo di pianificazione. Valutazione accolta. Eliminazione della previsione di PUA e riferimento per la modalità di attuazione e di intervento possibili nella zona specifica A2. Modifica. In cartografia si stralcia il perimetro di AP e in norma si elimina il riferimento di cui all'allegato B, accordi pubblico-privato. Proposta accoglimento. Ci sono interventi? No? Quindi pongo in votazione il punto 32. Chi è favorevole? Chi è contrario? 3 contrari e nessuno astenuto. Punto 33. Protocollo 47.620 del 4 novembre 2019. Porto SRL 4 SRL, Immobili Family SRL. Foglio 28, mappali 1104, 1925 e 1108. Piano di interventi ZTOC2 all'interno del comparto numero 23. Piano di assetto del territorio, aree di trasformazione di PRG approvato, confermate. Richiesta: chiede lo stralcio del PUA con cambio di zona AC1. Valutazione tecnica non accolta, la richiesta si ritiene non accoglibile e si demanda la definizione dello specifico piano guida. Quindi come quella di prima questa sostanzialmente. Quindi si propone il non accoglimento, quindi io pongo in votazione, se non ci sono interventi, il non accoglimento. Chi è favorevole? All'unanimità, nessun contrario. Punto 34. Protocollo numero 48.502 del 7 novembre 2019, Luca Valerio, Valerio Dino e Rino.
Foglio 5, Mappali 148, 517, 519, 342. ZTO E3 Agricola. Richiesta ampliamento di zona produttiva in località Portovecchio. Accolta parzialmente, si concede l'ampliamento della zona D4 in continuità con l'esistente ed in coerenza con il PAT. La modifica comporta la valutazione di compatibilità idraulica, aumento di D4 per 12.000 m². Parziale accoglimento. Pongo in votazione il parziale accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? 3 contrari. Attenzione, non è finita, dobbiamo votare anche 7 varianti verdi. Ci siete tutti? Allora, 1 VV, protocollo 5552 del 7 febbraio, Meneguzzi Antonio, Alessandroni Diana, via Vado, Giussago, foglio 54, Mappali 8. Richiesta di variante verde, legge regionale 04-2015, eliminazione della capacità edificatoria esistente. Accolta. Prego, consigliere. Dichiaro adesso anche per le altre, così. Niente, noi l'abbiamo detto in un precedente intervento, tutte queste richieste, che comprendiamo peraltro, ma tutte queste richieste corrispondono nei fatti ad aree residuali in contesti già edificati che vengono riproposti a verde per ragioni fiscali, almeno così è stato detto in linea generale, ma con esito anche molto debole dal punto di vista della qualità del verde, l'abbiamo detto anche prima, e della sua distribuzione, della sua ubicazione. Cioè praticamente, tanto per usare un'immagine, ci troviamo dei francobolli dentro aree edificate, quindi non rinveniamo come dire, la possibilità per una riqualificazione del verde che ormai sta diventando anche uno degli obiettivi di tutte le comunità. Noi qua ci asterremo per tutte le varianti. Grazie consigliere, quindi questa siamo arrivati comunque al compimento, quindi accolta nella valutazione, quindi pongo in votazione l'accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 2 VV, protocollo 7082 del 18 febbraio 2019, Ressi Anna, mio Francesco, mio Sonia, via Fornace, Pradipozzo, foglio 9, Mappale 367, richieste variante verde, eliminazione capacità edificatoria esistente. Accolta, area modificata in G, diminuzione di 500 m². Pongo in votazione l'accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. 3 VV, protocollo 4083 del 18 febbraio 2019. Mio Francesco, mio Sonia, mio Andrea, via Fornace, Pradipozzo, Mappale 9, 369, eliminazione della capacità edificatoria, area modificata in G, diminuzione di 150 metri. Si pone in votazione l'accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. 4 VV, protocollo 18.294 del 29 aprile, Lenardon Giuliano, via Vado, Giussago, foglio 53, Mappali 144, 145 e 147, eliminazione della capacità edificatoria esistente, area modificata in E3, diminuzione di 1000 m² di C1. Si propone l'accoglimento. Chi è favorevole? Contrario? Astenuti? 5 VV, protocollo 31.821 del 23 luglio 2019, Furlan Luciano, Furlan Marisa, strada statale Triestina Lison, foglio 38, Mappali 141, richiesta di variante verde, eliminazione della capacità edificatoria esistente, accolta parzialmente, estensione della zona G nella parte in cui non sono presenti edifici, diminuzione della zona D3 per 3.600 m². Qui si vota il parziale accoglimento. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 6 VV,
37.202 il protocollo del 30 agosto 2019, Maria Barbara, via San Gaetano, trasversale via Colombo, San Nicolò. Foglio 25, mappale 600, eliminazione della capacità edificatoria esistente, accolta area modificata in G, diminuzione dei 500 metri quadri di B2. Si propone l'accoglimento. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 7 VV, l'ultima, 8680 del 6 marzo 2017, Vaccai Luigi, Tollon Francesca, via Monte Cavallo Lugugnana, foglio 71, mappali 17, richiesta di variante verde, l'eliminazione della capacità edificatoria esistente, accolta diminuzione di C1 per 900 metri quadri, si propone l'accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Favorevole. Abbiamo finito, adesso si fa la valutazione complessiva, quindi dei documenti con tutte le votazioni inerenti. Si vota l'atto complessivo. Sì. Adesso facciamo un'unica votazione per l'accoglimento dell'atto. Se ci sono delle dichiarazioni, come diceva prima, le fa. Prego, consigliere. Allora, dai voti e anche dalle dichiarazioni su alcune richieste di variante, insomma, si è già inteso qual è stata la posizione del mio gruppo, del nostro gruppo, quindi vado proprio molto ma molto sinteticamente. Prima cosa, noi ci siamo trovati in commissione, riconosco che c'è stata un'istruttoria di 2 commissioni, però ci siamo trovati in commissione con praticamente con dei provvedimenti molto complessi sul piano tecnico, con documentazione tecnica giustamente molto articolata e anche esaustiva, questo lo riconosciamo, e anche con la disponibilità dell'architetto, che ringraziamo, come abbiamo già fatto in commissione, ringraziamo anche in questo consesso in consiglio. Ma è altrettanto vero che probabilmente per varianti così complesse e articolate legate ai piani di intervento probabilmente ci voleva un pochino più di tempo e un pochino più di dettaglio, soprattutto su alcune richieste. Noi siamo stati invasi dalla carta, da documentazione di ordine tecnico, da parametri di ordine urbanistico, e non è stato semplice destreggiarsi, nonostante, ripeto, la disponibilità dei tecnici, il dirigente tecnico del comune e il consulente, per cui questo è stato il primo limite che non ha consentito quantomeno di capire se complessivamente queste richieste andavano nel verso del razionale del piano regolatore, perché poi alla fine, e conta anche questo per noi consiglieri, al di là delle norme tecniche e al di là del rispetto di regolamenti e quant'altro, che naturalmente questi sono una premessa necessaria, diversamente non saremo qui a parlarne. Sul centro storico abbiamo detto, per cui non mi ripeto. Sulle aree verdi, sia che si sia passati da residenziale a verde che da verde a residenziale, a noi è parsa la palissiana una conseguenza piuttosto evidente. Abbiamo frammentato le aree verdi, oppure le aree verdi si sono trovate all'interno di aree residenziali, e questo è probabilmente uno degli elementi di scarsa coerenza e congruità anche rispetto a quanto si dovrà andare a fare nel futuro. C'è il rispetto del piano regolatore, evidentemente, però se noi continuiamo in questo modo, con la frammentazione del verde, probabilmente non riusciremo a disegnare in modo diverso e migliore anche la rete e l'assetto urbanistico della nostra città. Il tema della ex stock l'abbiamo evidenziato con
dura rispetto a quella variante, e, per cui fatti questi elementi di valutazione, al di là delle singole votazioni che abbiamo espresso sulle singole richieste, noi voteremo contro complessivamente questo provvedimento. Grazie consigliere Terenzi. Sono altri interventi? Se non ci sono altri, consigliere Fagotto, prego. Allora, grazie per la possibilità di fare un ringraziamento a chi ha operato su questo grande lavoro che poi abbiamo dovuto seguire anche in pochissimo tempo. Quindi non è una cosa semplice per quelli che sono di mestiere, figuriamoci per chi si ritrova a doversi imbattere su questi ragionamenti e su queste cose particolari in poco tempo. Ecco, a parte questo, mi viene di dire, grande lavoro sicuramente cartaceo d'ufficio, secondo il nostro punto di vista però manca un po' qualcosa di pratico, perché non me la sento assolutamente di avvallare il tutto, considerando qualche situazione, dico qualche situazione, che è evidente che controllandolo nelle 4 stagioni e in un ambito anche ampio, anche solo nei 4 anni che siamo qua a vedere e discutere di certi problemi, non siano arrivati al punto di doverli escludere prima o comunque fare altri ragionamenti. Quindi siamo un po' dubbiosi, il nostro dubbio rimane ancora presente, faremo le nostre istanze, le nostre osservazioni e dopo tireremo la somma definitiva. Per quanto riguarda le aree verdi, in parte ha ragione sicuramente, ha ragione anche il consigliere Terenzi, sta di fatto che la legge non impedisce questa cosa. È evidente che certi fazzoletti minimali, proprio minimali, in cui c'è stata fatta questa richiesta hanno un senso proprio di non logicità e anche di qualcos'altro, però ripeto, siccome la legge lo permette, possiamo solo dare un giudizio non lusinghiero e non favorevole, ma a parte quello diciamo niente. Grazie a tutti, è stata una discussione lunga, proficua e vediamo i risultati alla fine. Ringrazio anche i tecnici che si stanno adoperando per questa cosa e che spero faranno ulteriori osservazioni al lavoro che avremo. Grazie. Grazie, consigliere Drigo, prego. Grazie Presidente. Un grazie ai tecnici che ci hanno fornito una documentazione chiara per quanto potevano, è un ginepraio intervenire in questi argomenti per chi come me poi ne era assolutamente a digiuno, non è stato facile, ha implicato uno sforzo di lettura, di concentrazione notevole. Le 2 commissioni sono state proficue perché hanno già sbozzato i problemi e quindi ci hanno consentito poi di poter più agevolmente a casa affrontare la lettura di questi documenti. Il provvedimento nella sua totalità mi pare insomma, positivo, non ci sono particolari aree critiche o questioni che lasciano molto perplessi. Se si esclude però un provvedimento, il numero 24, che riguarda non un solo, ma un'area delicata e complessa come quella del centro storico. Io ho già avuto modo prima, non mi ripeto, di esprimere le mie perplessità e la mia contrarietà. Ora non so, è difficile per me valutare un provvedimento che considero positivo nel suo insieme, ma che in un solo punto, che però non riguarda un solo lotto, un solo appezzamento, ma un'area così importante e delicata come l'intero centro storico, quanto valga. Quindi mettere sulla bilancia le 2 cose mi pare un po' complesso. Mi si chiede adesso di votare il provvedimento nella sua totalità e credo che mi asterrò. Grazie. Grazie consigliere Drigo. Consigliere Zanco, prego.
noi ci troviamo adesso a deliberare nella sua totalità questa variante. Dallo studio che abbiamo fatto individuale dei vari capitoli c'è stato un ragionamento abbastanza pragmatico e abbastanza coerente delle varie aree. Noi sappiamo benissimo che il piano regolatore generale ragiona quando viene esteso in un certo modo, poi le varianti sono d'obbligo perché le necessità, col passare del tempo le necessità cambiano, si modificano e perciò c'è bisogno di avviare delle varianti per permettere la realizzazione di programmi nelle aree. Il nostro comune, urbanisticamente parlando, è un comune estensivo, nel senso che ha una edificabilità abbastanza diffusa, non concentrata, non particolarmente concentrata, abbastanza estesa. L'architetto o l'ingegner Ramo, mi pare, cos'è architetto? Bene, ci ha spiegato in una commissione come si è comportata la Regione Veneto quando ha approvato le schede per i prossimi, quanti anni? Per i prossimi 30 anni, cioè ha fatto un abbattimento delle schede, delle edificazioni, delle richieste di edificazione di aree, ha fatto un abbattimento del 60%, mi pare, circa, no? Ecco, il Comune di Portogruaro ha la possibilità di estendere le sue zone abitative e residenziali occupate da fabbricati per circa 29 ettari, ecco, per i prossimi 30 anni. Ecco, io credo che queste varianti che noi abbiamo esaminato, faccio riferimento per esempio alla variante 28 che è stata respinta, no? Perché? Per il semplice motivo che lì c'è un macro comparto che è fermo da 30 anni forse. Ecco, lì ci sono state degli stralci, delle aree che sono state stralciate, però adesso il grosso lo si vuole realizzare come comparto. C'è una notevole difficoltà di creare un comparto unico, tant'è vero che, parlando anche con i tecnici, ci dicevano sì, abbiamo lasciato questo comparto unico, però dando la possibilità di realizzarlo in 4 macro comparti, cioè uno presenta un'iniziativa generale e la divide in 4, proprio perché tutte quelle aree, area verde, strade, marciapiedi e aree a servizi non vengano snaturate o non le si trovi in capo al comune. Ecco, questo è il discorso, perciò questa è una dimostrazione di coerenza e di ragionamento pragmatico fatto dai tecnici e esaminato da parte nostra. Ora, per carità, ognuno di noi può fare le scelte che ritiene opportuno fare, è vero, siamo stati immersi da tanta carta e da tante notizie che è difficile anche capire, però se a un certo momento ci si lascia anche un pochettino, soprattutto quelli che come me hanno una conoscenza limitata della materia, ci si lascia anche un momentino istruire e ci si lascia anche un momentino guidare un po' dai tecnici, e capendo anche il metodo che hanno nel ragionamento e nel sistema delle proposte. Io credo che a un certo momento non si dovrebbe votare contrari a questa variante generale, dopodiché però ognuno di noi vota in scienza e coscienza. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Ci sono altri interventi, allora io pongo in votazione la delibera nel suo complesso. D'accordo? Chi è favorevole? Chi è contrario? Contrari? Chi si astiene? 3 contrari e 3 astenuti. Pongo in votazione per cortesia anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Il provvedimento è approvato. Grazie.
Passiamo ora all'ottavo. Saluto, scusi solo un sì, secondo, salutiamo. saluto e ringrazio per la Congediamo per la l'architetto Ramo, grazie a lei. Buona continuazione. Grazie, buon lavoro, saluti. Passiamo allora all'ottavo punto all'ordine del giorno, approvazione della nuova convenzione tra la città metropolitana di Venezia ed il comune di Portogruaro per il sostegno alla Fondazione Musicale Santa Cecilia, triennio 2020-2022, e modifica articolo 17 dello Statuto della Fondazione Musicale Santa Cecilia. Argomento esaminato dalla seconda commissione il 19 novembre. Prego il Presidente, grazie. Sì, grazie della parola. L'incontro sulla nuova convenzione direi che è stato proficuo, non senza un dibattito che dopo immagino su cui rientrano i colleghi consiglieri. Vado a fare un po' di sintesi su quei contenuti principali. La nuova convenzione che prevede una partecipazione del Comune per 100.000 euro l'anno, 150.000 euro l'anno e 100.000 da parte della città metropolitana, è una convenzione di servizi, quindi rispetto a prima tendenzialmente vengono confermati, riconosciute alla Fondazione Santa Cecilia tutta una serie di attività e di servizi nei confronti della cittadinanza che per questo motivo vengono remunerate. È stato anche specificato che qualora alcune attività previste nella convenzione non vengano poi fatte, determineranno un contributo, un abbassamento del contributo, ma insomma da quello che si è capito dovrebbe essere una cosa abbastanza distante dalla realtà. Comunque direi che è stata approfondita l'analisi in fase di commissione ed è stata anche presa a riferimento come un ottimo schema per eventuali altre convenzioni, non ultima quella della Portogruaro Campus, come affermato anche dal segretario in occasione della commissione. Grazie consigliere. Ci sono interventi? Consigliere Terenzi o no? Vuole attendere? Vuole fare un intervento sul sindaco lei? Andiamo. Consigliere Drigo, prego, allora, inizia lei. Grazie Presidente. È stata una delle commissioni migliori alle quali abbia partecipato da consigliere questa. E vuoi per il cambiamento di prospettiva necessario e auspicabile nei rapporti con le fondazioni, e questo è il primo atto e auspico e sono convinto che anche con la Fondazione Campus la direzione dovrà, se ho capito ci sono anche delle cogenze di legge. Non potrà essere diversamente. No, non potrà appunto essere diversamente, questa è una garanzia del servizio culturale che questi enti offrono alla comunità in cambio di contributi per l'attività che svolgono. Ho apprezzato in particolar modo l'intervento del maestro Pellarin, che ha indicato delle prospettive innovative nella Fondazione Santa Cecilia, soprattutto per quanto riguarda un'offerta culturale integrata che non escluda altri tipi di manifestazioni culturali che devono necessariamente, in un'ottica globale della cultura, come deve essere oggi, perché se di arte parliamo è inevitabile parlare di estetica, e l'estetica per secoli ha visto integrate varie forme artistiche e si sta ritornando in quella direzione. È stato un percorso tracciato intelligentemente dal maestro Pellarin e che ci sentiamo di condividere in pieno, quindi ancora una volta le commissioni non sono semplicemente il luogo dove si avvallano o si discutono posizioni politiche diverse, con posizioni politiche diverse dei provvedimenti, ma è l'occasione di un confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione, specie quando ci sono presenze di questo calibro che offrono alla comunità degli indirizzi e anche alle forze politiche degli indirizzi chiari, con una visione lucida di quello che deve essere l'attività
culturale a Portogruaro. Quindi io posso dichiararmi sicuramente soddisfatto del lavoro in Commissione e del provvedimento, che voterò sicuramente con piacere. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Terenzi, prego. Grazie Presidente. Anche noi abbiamo registrato un lavoro in Commissione proficuo e utile, anche in ragione delle cose che sono state comunicate dal Presidente, anche in ragione del futuro della Fondazione e mi permetto di dire anche del futuro di Portogruaro, perché Fondazione e città di Portogruaro sono intimamente legati. Sono intimamente legati dalla storia, sono intimamente legati per il futuro. Tant'è che il Comune di Portogruaro è socio fondatore della Fondazione. E qui vorrei fare una prima disamina. Non è un contributo che il Comune dà a un ente, no, è il contributo che il socio fondatore dà a suo figlio, alla sua creatura. E noi siamo sempre stati convinti di questo, come lo sono stati convinti le precedenti amministrazioni, quando anche in fasi perigliose della Fondazione sono intervenute e hanno sopperito anche a carenze di contribuzione che anche altri enti sovraordinati siano impegnati a erogare nei confronti della Fondazione medesima. Rammento una fra tutte la Regione del Veneto. Quindi noi apprezziamo finalmente un elemento di chiarezza nella posizione dell'amministrazione, apprezziamo finalmente che è caduta l'ambivalenza che ha caratterizzato questa amministrazione per il triennio precedente nei confronti della Fondazione stessa, ambivalenza che aveva portato a scrivere un atto convenzionale all'interno del quale si diceva che vi erano degli ostacoli al sostegno della Fondazione, B, che i contributi andavano a scalare nel triennio di riferimento della Convenzione da 150.000 euro a 50.000 e che tutto sommato si poteva prefigurare anche il disimpegno dei soci fondatori nei confronti della Fondazione. Perché questo voi, maggioranza e amministrazione, avete votato con la scorsa Convenzione. Nella premessa e nell'introduzione della Convenzione, o meglio della delibera, che andiamo a votare questa sera, finalmente sono statuite tre cose, diciamo due cose che noi avevamo sempre sostenuto, e cioè che la Fondazione nel corso della sua pluriennale attività si è fortemente radicata nel territorio e contribuisce attraverso corsi ed iniziative aperte a tutti i cittadini allo sviluppo sociale dell'intero comprensorio del Veneto orientale ed oltre. Questo la Fondazione Santa Cecilia l'ha fatto ieri, lo fa oggi e lo farà domani, con buona pace di nuove convenzioni, di nuovi schemi tipo e di nuove norme. E la seconda cosa molto importante, ed era stata anche una indicazione che avevamo dato in sede di interrogazione che avevamo inoltrato proprio sulla Fondazione, è che finalmente si riconosce che tale attività rientra nell'ambito delle funzioni e delle competenze riconosciute dal testo unico degli enti locali, nonché in quelle attinenti allo sviluppo strategico, economico e sociale del proprio territorio. Finalmente è stato messo nero su bianco un qualche cosa che era lapalissiano, che era evidente, ma che evidentemente per questo triennio che si sta concludendo non era chiaro, visto e considerato che l'amministrazione ha
presentato e questa maggioranza ha votato la convenzione che sta per scadere. Finalmente questa convenzione restituisce un po' di certezza alla fondazione, riconosce nei fatti il valore e la presenza della fondazione stessa, che è figlia del comune di Portogruaro, non è un'associazione qualsiasi o una fondazione qualsiasi, è figlia del comune di Portogruaro. E viene confermato un fatto, che non esisteva nessuna norma cogente che impedisse l'erogazione di un contributo alla Fondazione Santa Cecilia. Non c'era nessuna norma cogente con la precedente amministrazione, non c'era nessuna norma cogente in questo triennio, non c'è una norma cogente per il prossimo triennio. Quindi da questo punto di vista ribadiamo quanto abbiamo sempre detto. L'unico problema e l'unico tema era legato alla situazione di difficoltà finanziaria ed economica che la Fondazione ha passato, ma questo non già per elementi strutturali. La Corte dei Conti, quando dice che i contributi non devono andare a ripianare il deficit, dice una cosa ovvia e oggettiva, ma la Fondazione Santa Cecilia è andata in difficoltà economico-finanziaria perché i soci fondatori o non sono stati solerti nei passaggi da una forma istituzionale ad un'altra, vedi provincia di Venezia in città metropolitana, o perché si sono ridotti nei fatti i contributi. E, ripeto, anche rispetto ad impegni già assunti da enti sovraordinati come la Regione Veneto. Quindi noi accogliamo con favore questa nuova convenzione e accogliamo con favore questa inversione ad U che ha fatto l'amministrazione comunale e che ha fatto la maggioranza rispetto alla Fondazione Santa Cecilia. C'è un altro, sulla questione economica e sul fatto che la Fondazione Santa Cecilia sia stata messa in difficoltà da questa politica che ha ridotto in 3 anni 100.000 euro di contributi, basta andare a leggere le relazioni dei revisori del conto. Il conto economico della Fondazione è nel sito, invito i colleghi ad andarlo a leggere. Nel consuntivo 2017-2018 si recita testualmente: nell'esercizio appena concluso sono migliorati i ricavi da sponsorizzazione, rimangono comunque confermate le difficoltà nel reperire quelle risorse economiche che la Fondazione ipotizzava di poter ottenere dall'erogazione di nuovi servizi e dall'intervento dei privati nel sostegno delle manifestazioni più significative che l'ente organizza nel corso dell'anno. Inoltre, dice il Collegio dei Revisori, la prospettata riduzione delle risorse finanziarie da parte dei soci, così come prevista dalla Convenzione per la Scuola di Musica sottoscritta nel 16 col Comune di Portogruaro e Città Metropolitana, dovrà necessariamente trovare compendio in ulteriori nuove entrate al fine di consentire la sostenibilità dell'attività da svolgere. Questo non è l'opposizione che lo dice, questo è il Collegio dei Revisori del Conto. E i consuntivi del 2016-17 e del 2017-2018 hanno confermato questo elemento, perché se nel 2016 e nel 2017 la performance della Fondazione era in perdita se non fosse intervenuta il lascito Petrin di ben 325.000 euro, nel 2017-2018 la perdita è stata di quasi 79.000 euro. Quindi è evidente che la Fondazione ha subito un depotenziamento, un depauperamento, e ci auguriamo anche che il lascito Petrin non venga assorbito ulteriormente da problematiche di natura gestionale. Si sarebbe dovuto investire, e come mi auguro verrà investito, in attività durature di investimento che da una parte consolidino
l'attività della fondazione, dall'altra anche onorino la memoria della famiglia Petrin, che ha inteso beneficiare non solo la fondazione ma anche altre associazioni ed enti della comunità di Portogruaro. C'è poi un passaggio, consigliere Foglia, lei dice è stato riallineato a 150.000 euro il contributo. Io la correggo, perché la convenzione dice fino a un massimo di 150.000 euro. Ma allora mi domando, il consiglio di amministrazione della fondazione, quando dovrà andare a fare il bilancio di previsione, quale cifra inserirà? 10.000 euro? 20.000 euro? 60.000 euro? Lei dice ma è un'ipotesi molto lontana, molto distante che non si arrivi ad erogare 150.000 euro. Vede? Lei ha preso atto di un elemento di incertezza. Un elemento di incertezza di cui la Fondazione, a nostro avviso, non aveva bisogno. Per cui noi siamo a chiedere, e lo chiedo che venga messo a verbale, la richiesta di emendamento alla Convenzione e venga espunto la dizione fino ad un massimo, in modo che sia chiaro ed evidente alla Fondazione Santa Cecilia che l'importo del Comune di Portogruaro sarà di 150.000 euro per attività, per servizi, per come avete inteso strutturare questa convenzione, e di 100.000 euro per la città metropolitana. Se non è possibile decidere noi per la città metropolitana, è evidente che la richiesta di emendamento va nel verso di impegnare il Comune di Portogruaro non già fino a un massimo di 150.000 euro, ma per 150.000 euro per il triennio. Grazie consigliere. Signor Sindaco, prego. Chi c'era? Consigliere Foglia, prego. No, volevo solo fare una precisazione, corretto che lo dice il consigliere Terenzi, ma il mio intervento era che la Commissione prevede determinati servizi e, come è stato detto in Commissione, nel caso non proponga determinati servizi eventualmente verrà ridotto, ma quando fanno il bilancio mi auguro che la Fondazione Santa Cecilia abbia già in mente di quello che va a proporre e quindi che abbia, diciamo, una certezza su quello che corrisponde. Sul fino a mi rimetto al dottor Datri, che era presente, che le aveva spiegato anche qual era la motivazione e il significato, così se ce lo rispiega anche a casa abbiamo tutti l'argomento ben chiaro. Grazie. Allora, in Commissione forse non mi sono spiegato bene e mi scuso insomma, se le mie parole non sono arrivate chiare. Allora, la ratio dei provvedimenti, la ratio delle interpretazioni che vengono date dalla Corte dei Conti è che le fondazioni devono essere in grado di sopravvivere con un numero di attività e con una qualità di attività minimali da sole, senza il contributo dei soci fondatori. Questo vuol dire che la Convenzione è stata pensata dal mio punto di vista, dal punto di vista dei tecnici che ci hanno lavorato, nell'unica forma possibile per rispettare norme e indicazioni della Corte dei Conti, in modo tale che vengano finanziate delle attività aggiuntive come quantità o aggiuntive come qualità rispetto a qualcosa che la Fondazione dovrebbe fare comunque. Allora, fino a un massimo vuol dire che una convenzione, diciamo, di servizio in senso lato che di attività, prevede il fatto che i denari vengono dati se le attività vengono svolte nelle modalità quali, quantitative e di economicità decise in sede preventiva, che vuol dire che la Fondazione fa una proposta di attività, queste attività vengono concordate, se vengono svolte vengono finanziate, fino a un massimo di, vuol dire che nel momento in cui la Fondazione dovesse rendicontare che ha fatto un'attività con meno impegno economico di quello inizialmente previsto, il Comune non è tenuto a corrispondere di più. Questa è l'unica forma possibile che può ottenere dal punto di vista contabile un visto favorevole, perché diversamente noi andremo contro norme e provvedimenti della Corte dei Conti e metteremo in seria difficoltà il Comune,
le persone, voi comprese, che devono approvare un provvedimento. Mi scuso se non ero stato sufficientemente chiaro quel pomeriggio. Grazie. Sul Sindaco vuole fare un intervento? Il consigliere Terenzi, come di sua abitudine, espone più o meno sempre gli stessi concetti. Mi spiace che ogni volta eviti di considerare che ci sono delle norme ben precise rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni devono attenersi. E mi spiace non ricordi che c'è una norma del 2014 che determina uno spartiacque rispetto al quale dobbiamo adeguarci. C'è un altro ragionamento da fare. La prima convenzione, e in quella prima convenzione non c'era ancora, mi permetto di dire, l'eccellente maestro Pellarin, c'è qualcun altro che ha firmato e che è rimasto presidente non per un anno ma per quasi 2 anni, e evidentemente quella persona non è stata costretta da nessuno a firmare, prevedeva una azione da parte di Fondazione Musicale Santa Cecilia per l'efficientamento del sistema. In questo momento noi stiamo facendo qualcosa di diverso, stiamo rispondendo a quanto ci dice la norma, e la norma ci dice che la pubblica amministrazione può affidare ad una fondazione alcuni servizi a vantaggio della comunità, eccetera. Ed è questo che stiamo facendo. Non stiamo facendo altro che mettere in atto la norma con l'idea precisa e puntuale, consigliere Terenzi, che è la stessa sua, di sostenere Fondazione Musicale Santa Cecilia. Dopo di questa votazione qualcuno si chiederà come mai qualcuno ha votato contro, come mai qualcuno magari non ha tenuto conto che c'è una norma nazionale da rispettare, come mai qualcuno non ha tenuto conto che ci sono diversi modi per sostenere, e uno dei quali è rispettare completamente la norma, come mai qualcuno non ha tenuto conto, e ovviamente non sto parlando di lei, perché sono certa che lei voterà a favore, come mai qualcuno non ha tenuto conto che qualsiasi atto amministrativo pubblico deve sottostare al controllo degli organi di controllo, nella fattispecie dell'ufficio ragioneria, che se l'atto non corrisponde alla norma, non credo lo vada ad avallare, corretto, dottor Dati? Difficilmente. Allora il dato certo qual è? I dati certi sono alcuni, uno dei quali è che questa amministrazione non ha mai inteso uccidere Fondazione Musicale Santa Cecilia, come più volte è stato detto da qualche banco di questo Consiglio Comunale, perché non è così. Fondazione Santa Cecilia è stata portata a oggi ad avere il supporto solido di Città Metropolitana, il supporto solido del Comune di Portogruaro, il supporto solido di numerosi privati, nel rispetto della norma vigente. Altro, non rispettando la legge, ovviamente non si può fare. C'è un altro ragionamento da fare, l'ha detto prima il consigliere Drigo. Fondazione Santa Cecilia in questo periodo, negli ultimi anni, è cresciuta anche dal punto di vista qualitativo e ha un'immagine esterna molto buona. Quindi stasera noi dobbiamo porci questa domanda: abbiamo intenzione di dare una mano o abbiamo intenzione di fare polemica? Io darò una mano e credo che molti consiglieri lo faranno, per gli altri ognuno deciderà per sé. Consigliere Barro, prego. Grazie, suo sindaco. C'è fondamentalmente una linea di fondo, direi leggermente un po' fastidiosa, perché sembra sempre che la cultura, l'attenzione alla cultura, uso questo termine, sia solo fatta da una determinata parte. Io ritengo che questo sia un discorso di fondo molto sbagliato, perché una cosa è certa: in questa amministrazione, consigliere Terenzi, non c'è stato mai un momento in cui noi si è pensato di non sostenere Santa Cecilia. E se lei si ricorda,
anche nel precedente intervento che avevo fatto a riguardo, soprattutto dopo le dimissioni dell'ex direttore, che avevo detto che questo era un uso politico, non tanto per un bene della comunità, perché alla fine quello che ha fatto questa maggioranza è stato solo trovare nuove strade per poter sostenere, perché le garantisco, lei non era in maggioranza con noi, che non c'è mai stato un discorso di voler sminuire o di non voler sostenere Santa Cecilia. Capisco che dopo si è gonfiato con le dimissioni dell'ex direttore, si è gonfiato, era un ottimo cavallo di battaglia per qualsiasi campagna elettorale, però come avevo detto quella volta là, non c'è nessuna amministrazione o un sindaco che si suicida politicamente nel non sostenere quello che è un fiore all'occhiello della nostra città, e come ha detto lei, ieri, oggi e domani. Grazie consigliere Barro. Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente. Qua hanno parlato molto di cose tecniche, super tecniche, e noi vorremmo dire qualcosa magari di più generale, partendo anche ad esempio dal concetto che mi è piaciuto del consigliere Drigo. Abbiamo visto in diverse commissioni su questa questione un apporto costruttivo e anche dalla presenza del maestro Pellarin. Perfetto. Allora voglio ricordare che in altri argomenti, vedi ad esempio il palazzetto di Pradipozzo, c'era la possibilità di parlare col presidente del pattinaggio, cosa che non è stata fatta e quella sera lì era presente. Quindi aperta la parentesi, chiusa la parentesi, però comportamenti diversi, e ci poteva dare qualcosa di costruttivo anche quella volta, come ce lo sta dando adesso il maestro Pellarin. Comunque stiamo discutendo anche di questa nuova convenzione, ed è una specie, una sorta di epilogo se vogliamo, perché in tutti questi anni di dibattito si è maggiormente concentrato sui fondi da mettere a disposizione della Fondazione per portare a compimento le sue attività, e molto meno, secondo noi, sulle attività stesse. Si è sentito tanto parlare della legge del 2014 che di fatto vietava il ripianamento dei debiti, giustamente secondo noi. Avevamo detto fin da subito che i contributi si potevano erogare, ma a fronte di progetti, di obiettivi, di cose concrete, insomma, facendo venir meno le modalità messe in atto in passato, tale per cui i soci della Fondazione, tra cui il Comune, si trovavano nell'obbligo di ripianare i deficit. E invece avevamo visto un approccio diverso, con l'obiettivo da parte della città metropolitana e del Comune di Portogruaro di puntare a rendere via via autonoma la Fondazione dai fondi pubblici. Un approccio questo che ci aveva sempre trovati molto critici e perplessi, perché un conto è razionalizzare i fondi e magari usarne un po' anche per altre iniziative culturali, evitando di concentrare tutti i fondi su un soggetto unico. Un conto è rischiare di mettere in difficoltà l'ente. Certo, l'amministrazione aveva la possibilità di poter sfruttare un punto di vista privilegiato, dato che la nostra ex vice sindaca faceva parte del CDA della Fondazione, proprio nei momenti, diciamo, critici della gestione dell'ente, e dunque conosceva bene come funzionavano da dentro le cose. Secondo noi, vedendo ciò che è successo in questi anni, ci siamo fatti un'idea di qual era il vero obiettivo della strategia messa in atto con Fondazione. I fatti sono semplici, sempre secondo noi. La gestione della stagione teatrale del Russolo è di fatto in mano a Artven, partecipata regionale, relegando la Fondazione a mero soggetto tecnico. Il CDA è cambiato completamente, il Festival Internazionale di Musica ha cambiato fisionomia e ne ha sicuramente risentito. Questo, sempre secondo la nostra lettura dei fatti, ha portato la Fondazione sotto il controllo di questa amministrazione con una guida evidentemente più in linea con le volontà non dette ma volute. È un nostro pensiero. Siamo sicuri che ci sarà chi si prodigherà
di spiegarci che no, non è vero, che le cose non stanno così, che non vi è nessun retropensiero, che tutto sommato i fondi, seppur tra mille mugugni, sono sempre stati erogati, ma questo resta il nostro pensiero, quindi siamo qui anche per dire questo. Ora, con questa nuova convenzione, forse il periodo di incertezza che ha vissuto la Fondazione avrà termine. Gli obiettivi sono stati raggiunti, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ora si ritorna a erogare 150.000 euro annui, in linea di fatto con quanto erogato fino ad ora, e risulta ancora più chiaro che prima non c'era incertezza giuridica, ma una vera e propria strategia, sempre secondo noi. Chissà che ne pensa la città metropolitana di questa nuova convenzione, perché anche il secondo socio di fondazione puntava in modo chiaro all'autonomia finanziaria, in pratica niente più fondi da erogare, e lo aveva messo persino nero su bianco nella precedente versione, tanto che si può benissimo parlare di obiettivo mancato. In questa battaglia per il funzionamento corretto dei rapporti tra soci e fondazioni ci siamo in verità trovati un po' soli, dato che ci è sembrato che nel passato non si poteva parlare come fosse una cosa su cui i cittadini non dovessero essere pienamente informati. E neanche nel presente ci pare, perché sappiamo che il festival non è proprio andato benissimo, almeno per ciò che riguarda quanto è andato in scena al Russo, e se ne è parlato poco anche di questo. Comunque siamo qui ora con una convenzione nuova di zecca, triennale, con fabbisogno, speriamo, sufficiente a garantire un funzionamento degno del nostro comune, sperando che adesso che i punti sono stati fissati da questa amministrazione e quella che verrà si guardi un po' intorno e cominci a considerare anche le altre realtà musicali e non della nostra città. Grazie. Grazie consigliere, prego, signor Sindaco. Sì, per evitare possibili confusioni, volevo dire che la convenzione è stata approvata in assemblea con la presenza dei due soci, quindi Comune di Portogruaro e Città Metropolitana. Città Metropolitana ovviamente assolutamente in linea con il contenuto andrà a mettere in approvazione la convenzione nel prossimo Consiglio, che se non vado errata sarà il 7 di dicembre. Grazie signor Sindaco. Consigliere Drigo, prego. Grazie Presidente, solo per replicare all'intervento del consigliere Barro. Forse può apparire che la cultura sia monopolio di una parte politica, forse potrà apparire a lei, ma non è così, nel senso che nel mondo dei ciechi l'orbo è re. Se non ci sono iniziative culturali, se ci si limita ad agganciarsi a carrozzoni pregressi, senza idee, senza progetti di rilievo che incidano sulla vita culturale della città, può apparire, forse appare a lei, che una parte politica abbia il monopolio della cultura. La mia presenza tra questi banchi, credo da quando sono entrato qui, con un appoggio convinto a questo tipo di politica nei confronti della Fondazione, e il Sindaco me ne darà atto, che ho sempre coerentemente portato avanti. Forse non si è accorto, ma io non sono allineato con quella che lei definisce una parte politica che pretende di avere il monopolio, con la quale dialogo tranquillamente su questioni culturali, e semmai ho difficoltà a dialogare su questioni culturali proprio con la maggioranza. Allora, vede, nel mondo dei ciechi l'orbo è re, ognuno si prende gli spazi che gli altri non occupano, che gli lasciano, e li gestiscono ovviamente secondo il loro punto di vista legittimamente. Il problema è l'inerzia di alcuni settori che questa amministrazione ha dimostrato. E non parlo della Fondazione, semplicemente. Non parlo della Fondazione, semplicemente. La politica sulla Fondazione e sulla campus mi ha visto sempre votare a favore della maggioranza. Il problema è quello che non c'è, non quello che c'è. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Barro, prego.
certo ci sono i ciechi che non vedono e sono i re, ci sono anche i sordi che non vogliono sentire, perché il mio intervento, se lei aveva ascoltato bene, non era certo detto in maniera così superficiale, ma ho detto e chiaramente a un certo atteggiamento, di una certa linea, che sembra sempre che ci sia la cultura di una determinata parte. E sinceramente, francamente, non era neanche riferito a lei, quindi vedo che non l'ha proprio colto il significato. C'è sempre stato... No. No, ma non ho detto... No, allora c'è sempre stato, scusa, a parte che io di solito non intervengo così, non ho dato degli stupidi, ho semplicemente... Fino a, giusto? Fino a un massimo di... Questo è l'emendamento. Ma certo. Io vorrei però precisare questo e dico esattamente quello che ho detto prima. Noi siamo qui per sostenere Fondazione Musicale Santa Cecilia. Se con un emendamento, e poi lo voteremo, se con un emendamento noi impediamo all'ufficio ragioneria di sottoscrivere e avallare la convenzione, non stiamo sostenendo Fondazione Musicale Santa Cecilia, stiamo facendo altro. Presidente, scusi, volevo aggiungere, ma mi pare abbastanza provocatoria la proposta del consigliere Terenzi. E rispondo in questa maniera, cioè mettere tutta questa questione sotto questo punto di vista vuol dire non sostenere Santa Cecilia, speculare dal punto di vista politico, e io le risponderei in questa maniera qua. Noi saremo ben lieti di accettare questa proposta, noi la pensiamo come voi, ma di fronte a un parere tecnico che diciamo non avalla questa modifica e questo emendamento, vuol dire non finanziare Santa Cecilia, cosa che in questo momento state facendo voi. Adesso chiedo per l'ennesima volta, allora, dottor Datri, per l'ennesima volta, anche se l'ha ripetuto bene in commissione, prima lei si è scusato dicendo forse non sono stato chiaro, invece affermo io che lei è stato chiarissimo in commissione, infatti mi ha sorpreso l'affermazione del consigliere Terenzi e mi ha fatto talmente specie che a quel punto non è che non avesse capito, l'ha riproposta in questa sede per fare totalmente politica e non entrare nella questione. Quindi per l'ennesima volta le chiedo, se fosse approvato questo emendamento, lei avalla o no tutto quello di cui abbiamo discusso prima, in quanto dirigente del Comune di Portogruaro? Ovviamente non ho nessun'altra posizione, non posso avere nessun'altra posizione che questa. Allora, due cose da dire. Allora, gli atti possono essere approvati anche senza il visto di regolarità contabile. È successo altre volte, per cui voi siete liberi di approvare anche senza il mio parere. Io ritengo... la responsabilità che è propria dei consiglieri. Io ritengo che il rispetto delle norme e la tutela delle persone facciano sì che qualunque responsabile di area economico-finanziaria non possa prescindere dalla sottoscrizione di una convenzione di servizio. Quindi io non posso dare il visto di regolarità contabile ad un atto che non sia organizzato come ho cercato di spiegare, quindi come un atto che trasferisce dei finanziamenti ad una fondazione in cambio di alcune attività che vengono svolte. Il fatto di levare fino ad un massimo e quindi subordinare l'erogazione all'esito positivo della rendicontazione vuol dire in sostanza dire, semplifico in modo estremo, ti do i soldi a prescindere da quello che fai. Questo a mio giudizio non è possibile. Sì, ma fino a massimo vuol dire io guardo la rendicontazione, se va bene è uguale al massimo, se va male è minore del massimo.
È una... Allora, tecnicamente adesso abbiamo capito benissimo. Perché quello che dice il dottor Datri è superabile a mio modestissimo parere dagli atti di rendicontazione. Quando ci sono degli atti di rendicontazione che evidenziano che il contributo è stato impegnato ed impiegato in attività nel dettaglio evidenziate nella Convenzione e che trovano riscontro nei rendiconti presentati dalla Fondazione, a mio parere non c'è nessun disconoscimento del razionale della Convenzione. No, aggiungo questa cosa qua. Allora, una convenzione è un'obbligazione tra due parti. Nel momento in cui io dico ti do 150.000, io ti do 150.000, come diceva Totò, a prescindere. In questo modo io dico, io ti do fino a un massimo di 150.000 se fai le cose che abbiamo concordato. Se succede qualunque cosa, e ma può succedere anche che la Fondazione dice sono riuscita a erogare questa attività, sono riuscita a fare l'estate musicale, semplifico, risparmiando dei denari. Allora il Comune dice bene, quanto hai risparmiato non te lo trasferisco. Questa era la logica che sottostava a questa convenzione, che è stata, parlo solo della parte tecnica, che è stata lavorata con molta attenzione e con molto impegno, ve lo assicuro. Grazie, dottor Datri. Prego, consigliere Barro. Consigliere Terenzi, il suo è un ragionamento che potrebbe in linea di principio funzionare, ma è esattamente un ragionamento all'incontrario, perché lei parla di rendicontazione, ma io in teoria do un contributo quando ho un progetto e dopo rendiconto, e questo è il principio dell'opera di cui è stato fatto questa cosa qua. Perché è chiaro che se io ho fatto dei progetti per 150.000 euro avrò un contributo di 150.000 euro. Questo è il principio di salvaguardia di questa convenzione. Non è che io ti do 150.000 euro e tu tappami i buchi che li devo spendere. Non è così il principio. Non è così che ragiona un'azienda, non è così che deve neanche ragionare un'amministrazione. Questo è il principio di fondo, che è diverso, è perché sono convinto che saranno sempre dati 150.000 euro. Questa è l'idea, che è un'idea prioritaria di questa convenzione. Consigliere Terenzi, prego. Allora qui, a nostro modo di vedere, si continua a giocare su un equivoco. Si continua a giocare su un equivoco perché si dice, oh, finalmente abbiamo cambiato registro con la Fondazione Santa Cecilia, adesso la Fondazione Santa Cecilia dovrà presentare dei progetti. Bene, scuola di musica, non so da quanti decenni la fa, quanti decenni, non lo so, comunque da molto. Il festival, bene, le stagioni concertistiche, bene, il decentramento dei concerti nel territorio, bene, andiamo avanti, la presenza a manifestazioni pubbliche, la collaborazione con le scuole. Io potrei leggere, ma non ho il tempo, non ho il desiderio di leggere tutte le attività previste in questa convenzione, e qualcuno mi può dire che fino adesso la Fondazione Santa Cecilia non ha operato in tal senso per il comune di Portogruaro? Comunque chiudiamo il dibattito, avete già fatto dichiarazioni. Ascolti, collega Barro, lei, proprio lei, sposta molto spesso i suoi interventi dal centro del tema. Lei, proprio lei, ecco. Io non ho mai assunto che il nostro gruppo è il tutore della cultura a Portogruaro. Scusate signori, Io vi ho fatto una domanda: come avete potuto voi votare la convenzione nel triennio precedente che prevede... No, non l'ha spiegato. Signori, per cortesia, sono le 00:10. Io pongo in votazione adesso l'emendamento e poi la convenzione. Ho voluto spiegare che questa attività che voi ora chiamate progetti, la Fondazione Santa Cecilia l'ha sempre fatta e certamente è in grado di rendicontare per quanto opera e per quanto fa. Grazie consigliere. Quindi signori, io adesso pongo in votazione l'emendamento. L'emendamento proposto dal consigliere Terenzi, e quindi la frasetta, per cortesia, me la ridice, dottore? Togliere fino a un massimo di. Chi è favorevole all'emendamento? 3 favorevoli.
Chi è contrario? Stai contando? Chi si astiene? Un astenuto, 3 contrari e il resto, 3 favorevoli e il resto contrari. Quindi l'emendamento è bocciato. Adesso, signori, poniamo in votazione la nuova convenzione. Prego. Per dire che, anzi a conseguenza di quanto abbiamo detto nel corso di questi 3 anni e anche in questa sede di Consiglio, considerato che rimangono ancora margini di incertezza nei confronti della Fondazione Santa Cecilia, noi ci asterremo nel voto di questo provvedimento. Ok, grazie consigliere. Quindi convenzione, chi è favorevole? Stai vedendo Massimo? Chi è contrario? Chi si astiene? 4 astenuti. Chiedo per cortesia anche l'immediata esecutività, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima, la convenzione è approvata. Il Consiglio Comunale si chiude qui, il resto degli argomenti passeranno al prossimo Consiglio Comunale. Ringrazio e saluto il pubblico presente, il pubblico da casa. No, perché può dirti allora... Sì, hai sulla cartellina...